Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta straordinaria alle 9:45 del 13 maggio per raccontarvi una giornata importante per il Veneto, perché oggi si fa il check alla campagna vaccinale in corso, perché sta arrivando il commissario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo. Arriverà come prima tappa al padiglione Rama dell'ospedale di Mestre, poi il suo viaggio proseguirà, sarà al Pala Expo verso le 11 a Marghera, Padova e Verona, ma ci sarà il tempo per seguirlo sulle sue tracce. C'è già il nostro Filippo Fois, lo vedo collegato proprio dall'esterno del padiglione Rama. Filippo, mi senti? Filippo, buongiorno. Filippo non mi sente ancora, ma e ancora non vedo nessuna... No, allora torneremo fra pochissimo ovviamente al padiglione Rama di Mestre. Siamo ovviamente all'esterno dell'ospedale all'Angelo. Oggi Figliuolo è chiamato appunto a visitare i principali hub vaccinali della regione, dove la campagna vaccinale va avanti anche a una certa velocità. Siamo ormai tra le 40.000 e le 50.000 dosi somministrate al giorno. La regione del Veneto ha superato le 2 milioni di somministrazione, una cifra ragguardevole. Proprio ieri si è toccato invece il milione di prenotazioni attraverso il portale online della Regione del Veneto, con le diverse ULSS del territorio. Quindi sembra che questa campagna vaccinale abbia ingranato la giusta marcia, anche se l'obiettivo del governatore Luca Zaia è quello di arrivare almeno a 100.000 dosi al giorno. Questo è l'obiettivo dichiarato, che è in linea con quanto dichiarato nella giornata di ieri anche dal commissario Figliuolo, perché Figliuolo vorrebbe raddoppiare l'obiettivo target quotidiano, non più 500.000, ma arrivare bensì a 1 milione. Questo a partire ovviamente dal mese di giugno. Entro la settimana, ha detto sempre Figliuolo, arriveranno in Italia altre 3 milioni di dosi di vaccino. Le questioni sul tavolo sono tante. C'è la questione di Pfizer e del richiamo che ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi. Il direttore tecnico di Pfizer Italia ha detto che bisogna rispettare il periodo, l'intervallo tra la prima e la seconda dose fissato a 21 giorni. Figliuolo ha detto no, rimaniamo sui 42, anche perché il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, ci ha dato l'ok, c'è l'avvallo dei tecnici e dei sanitari. Ovviamente questa è una tematica importante perché riguarda poi la roadmap stessa della vaccinazione. L'altro importante obiettivo fissato ieri, l'importante annuncio, quello dell'apertura della campagna vaccinale anche agli over 40 a partire da lunedì 17. Il governatore Zaia ieri da Marghera ha in qualche modo anticipato la linea che poi nel pomeriggio è stata data dal commissario Figliuolo. Del resto i due si sentono molto spesso, i rapporti sono buoni, come ha avuto modo di sottolineare lo stesso Zaia nella giornata di ieri. Ieri tra l'altro il governatore del Veneto è stato protagonista al centro vaccinale di Godega di Sant'Urbano. Possiamo vedere anche le immagini, perché si è sottoposto a vaccino. Ecco, possiamo vedere le immagini dell'arrivo di Zaia al polo vaccinale di Godega, l'anamnesi da parte del direttore generale Benazzi, poi appunto il governatore che si è sottoposto
appunto a vaccino. Ha poi detto non ho sentito nulla, era un gesto che in molti attendevano, anche perché è un gesto importante che va in qualche modo a promuovere la vaccinazione in un momento in cui non mancano delle perplessità, soprattutto su alcune marche di siero. AstraZeneca, è inutile girarci attorno. Ma vediamo adesso se Filippo mi sente ecco, lo vedo, cenno di sì con il capo. Ci siamo, Filippo. Buongiorno. Sì. Filippo che si trova all'esterno del padiglione Rama con la nostra Nicoletta Rizzetto. Esatto. Com'è la situazione, Filippo? Ma la situazione al momento è ancora abbastanza tranquilla. Come vedete alle mie spalle, adesso vi faccio vedere un po' dove ci troviamo. Siamo alle porte di Mestre, vicinissimi all'ospedale dell'Angelo, che si trova alla mia destra, tra poco ve lo fa vedere Nicoletta Rizzetto, in un'ampia area dedicata alla sanità del comune di Venezia e non solo, e alle mie spalle si trova il padiglione Rama, nel quale avverrà il primo incontro di questo tour del Veneto del generale Figliuolo. È la sede della Banca degli Occhi, uno dei centri di eccellenza che si trovano in quest'area. Dentro, da quello che ci è stato dato sapere, ci sono già alcuni dei protagonisti di questo primo incontro, nel quale è prevista la presenza del presidente Zaia, che in questo momento sta effettuando la sua quotidiana riunione di prima mattina. Questa volta non è alla Protezione Civile Regionale di Marghera, ma si trova qui. C'è l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, l'assessore alla Protezione Civile Bottacin, poi ci saranno tutti i prefetti del Veneto e ci sarà anche il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor. Questi più o meno dovrebbero essere i partecipanti, da quello che siamo riusciti a sapere poco fa. Perché la questione ovviamente, Filippo, non è soltanto sanitaria, ma anche di ordine pubblico, da qui la presenza dei prefetti dei capoluoghi del Veneto. Esatto, vista la composizione dei presenti alla riunione, mi verrebbe da dire che da questo punto di vista il primo incontro che avrà Figliuolo in Veneto sarà proprio dal punto di vista politico-amministrativo più che politico, insomma, quindi con appunto, si diceva, i prefetti, che sono i rappresentanti del governo sul territorio, e poi con il ramo amministrativo della regione ai suoi più alti livelli, quindi con il presidente e con i due assessori, che chi per un campo, chi per l'altro, quindi la sanità e la protezione civile, stanno organizzando e sono chiamati in causa in prima persona per quello che riguarda la campagna vaccinale. Filippo resta con noi, ci colleghiamo fra pochissimo, perché abbiamo il nostro primo, tra virgolette, ospite di giornata. Buongiorno a Ferdinando Avarino, il nostro vice direttore. Ferdinando, mi senti? So che sei collegato. Cristian, sì, mi sentite? In qualità di quarantenne, cioè di over 40, ma... Quindi praticamente sei pronto, già con il dito puntato sul portale sostanzialmente. Adesso bisogna provvedere appunto alla prenotazione, perché insomma, oggi il titolo di tutti i giornali, praticamente d'Italia, del nostro paese, del Veneto, poi in particolar modo del nord-est, sono dedicati proprio alla vaccinazione dei quarantenni, quindi sappiamo che è dettata da due aspetti in particolar modo. Uno è quello che riguarda forse l'adesione minore, abbiamo detto più volte in queste settimane, da parte della fascia dei sessantenni. Adesso sta andando molto bene quella dei cinquantenni, quindi ora ci sono più vaccini e qualcuno in meno della fascia dei sessantenni che si vaccina, e quindi si aprono mano a mano ulteriori fasce. Dovrebbe essere poi, Cristian, questo mi sembra di aver inteso, lo ha detto anche Zaia ieri, lo ha ribadito, lo ha fatto intendere Figliuolo, e vedremo che cosa dirà oggi, perché quella di oggi sarà una lunga edizione straordinaria di Antena 3, proprio per seguire la visita del generale Figliuolo
in Veneto sempre accompagnato dal governatore Zaia, vedremo che cosa dirà, cioè dovrebbe essere quella dei quarantenni forse l'ultima fascia di età, perché dopo si dovrebbe aprire alle categorie, così almeno abbiamo capito. Diamo forse qualche numero, Cristian, poi nell'attesa anche degli ospiti di capire che cosa succede. È una scaletta serratissima, cioè, con dei ritmi molto serrati. Serratissima davvero. Complicato da organizzare, no? Esatto, sì. Allora alle 10:30 l'arrivo al padiglione Rama, come ci diceva il nostro Filippo Fois, qui la riunione con i cosiddetti stakeholder, ma appunto Filippo ci ha spiegato chi sono questi stakeholder, quindi dirigenti regionali della sanità e non solo. Ci sarà con Zaia e l'assessore Lanzarin anche l'assessore regionale alla protezione civile Bottacin e poi tutti i prefetti del Veneto, perché la questione non è soltanto sanitaria ma anche di ordine pubblico, come abbiamo imparato in questi mesi. Qui si tratta di gestire flussi enormi che, stando appunto anche alle linee di Zaia e dello stesso Figliuolo, sono destinati a incrementare nelle prossime settimane. E poi dopo ovviamente il padiglione Rama ci sarà un sopralluogo al padiglione Acque, al Pala Expo di Marghera per intenderci, dove c'era fino a pochi giorni fa il più grande polo vaccinale del nord-est accanto alla fiera di Padova. Adesso si è aggiunto anche il polo vaccinale di Villorba all'ex Maber. In questi giorni vi abbiamo raccontato anche l'inaugurazione di questo nuovo polo. Qui a Mestre, a Marghera sostanzialmente, Figliuolo si intratterrà anche per qualche minuto con i giornalisti, farà un po' il punto della situazione e qui Ferdinando dovrebbe ritornare sulle questioni calde che tu hai posto, quindi l'apertura agli over 40, solo per il Veneto parliamo di una platea di 700.000 persone, parliamo di tante persone, quindi qui davvero diventa imprescindibile aumentare la potenza di fuoco dei vari hub vaccinali e soprattutto avere le dosi. E l'altro punto è proprio questo, la disponibilità di dosi. Ne servono davvero tante. Zaia anche ieri, subito dopo la vaccinazione, dopo essersi vaccinato con la prima dose all'hub di Godega di Sant'Urbano, sostanzialmente ha ribadito: noi siamo pronti ad arrivare a 100.000 dosi. Ti chiedo, Ferdinando, secondo te ci arriveremo? Tu che presentimento hai? Ci sono stati degli annunci in tal senso anche da parte del commissario Figliuolo, ma tu che sensazione hai? Guarda, sai qual è il pensiero che io sto ascoltando anche Zaia in questi giorni? Che il problema non è la potenza di fuoco, ma secondo me più le prenotazioni da adesso in avanti. Perché se è vero che la fascia dei sessantenni, per esempio, guardo i dati che hanno pubblicato ancora una volta anche oggi i giornali, tra i 60 e i 69 anni per ora si è vaccinato il 61,8% e secondo il governatore si potrebbe arrivare al 70% delle vaccinazioni della fascia 60-69 con appunto queste prenotazioni che già sono in itinere di qui ai prossimi giorni. Quindi stiamo parlando di una percentuale di over 80 che è praticamente il 97%, dei 70-79 che è di 82%, e mano a mano stiamo un po' scendendo con la percentuale di adesione. Quindi questo per dire cosa? Che temo il problema sia non più la potenza di fuoco, che sicuramente può raggiungere i 100.000 avendo vaccini e avendo dei prenotati, ma è il numero di prenotazioni, perché inevitabilmente mano a mano che si scende, e questo è sbagliato perché nel ritorno alla normalità sappiamo che l'unico viatico, diciamo, in questo momento, al di là delle cure domiciliari che intervengono nel momento in cui il Covid te lo sei beccato, ma è evitarlo con il vaccino. Quindi mano a mano che scendono le classi di età rischiamo un po' meno adesioni, perché i quarantenni, magari soprattutto i trentenni, possono dire: io anche se lo prendo in forma lieve, purtroppo non è detto così nel 100% dei casi, e quindi meno percezione di rischio ti può portare
ha una minor spinta, ecco, verso il vaccino. Questo è uno dei problemi o dei rischi che c'è e che vivono tutte le regioni. Certo. Poi diciamo un'altra cosa, Cristian, che mi ha colpito ieri della conferenza stampa di Zaia, perché tutti ancora ieri pomeriggio davano questa notizia come per assodata. Non è vero, e ha smentito lo stesso Zaia l'arrivo dei vaccini AstraZeneca rifiutati da altre regioni in Veneto, cioè quelle famose 135.000 dosi che il Veneto avrebbe avuto di AstraZeneca, in più perché rifiutate dalla Sicilia, dalla Campania, eccetera. Il governatore ieri ha smentito questa notizia. Poi magari arriveranno nei prossimi giorni, però... Ma mai dire mai. Diciamo poi che nel pomeriggio si è aggiunta anche una nota di smentita di fatto anche del commissario Figliuolo, che comunque ha in qualche modo ribadito che è lui a decidere eventuali ridistribuzioni delle dosi di vaccino. Anche questo è un tema assolutamente aperto e come dicevi tu, Ferdinando, il tema adesso diciamo è proprio questo, la copertura effettiva delle varie fasce di età della popolazione, perché qui, se non sbaglio, Ferdinando, rischia di sfumare la cosiddetta immunità di gregge. Allora, intanto rispetto all'immunità di gregge negli ultimi mesi abbiamo capito che c'è qualcos'altro. Lei suppone tra le pieghe dei giornali, c'è anche l'immunità di massa, quindi potrebbe essere quella del 60%, forse anche del 65%, quindi l'immunità di massa, che sarebbe già un buon obiettivo che si raggiungerebbe di qui a breve. Ora si torna a discutere molto di immunità di gregge, quindi almeno il 70%, insomma, fondamentalmente, e questa percentuale ci potrebbe stare, ma di qui in avanti bisogna che anche le altre fasce si vaccinino e con la stessa attenzione che hanno avuto le fasce sin qui aperte, cioè intervenute. Diciamo una cosa invece anche al pubblico del nord-est, insomma, che ha molto caro gli alpini, che il generale Figliuolo è un alpino, è un uomo, è un militare, un uomo di Stato che gira da sempre con la sua divisa, e questa mattina il programma è complesso. Senza anticipare nulla, diciamo, le nostre telecamere seguiranno l'intera giornata e appunto siamo gli unici del gruppo Media Nord-Est ad aver affrontato questa diretta, che è stata e sarà impegnativa di sicuro. Dico perché ci sono tantissimi colleghi al lavoro questa mattina proprio per garantire la visita, e il carattere, da quello sono partito un po', del generale Figliuolo è quello sbrigativo, cioè quello dei fatti, quello delle decisioni, quindi gli spostamenti da un punto all'altro, quello qui il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, saranno molto rapidi, ci saranno dei brevissimi punti stampa probabilmente, quindi lo diciamo anche ai telespettatori che solitamente seguono da ormai un anno e mezzo le 12:30 mentre si prepara il pranzo, mentre sono in pausa dal lavoro, mentre sono al lavoro e anche con lo streaming delle nostre televisioni, quindi è diventato un appuntamento fisso. Ecco, oggi sarà un po' sacrificato questo appuntamento, ma allo stesso tempo è molto più importante perché c'è la visita di chi sta gestendo l'emergenza Covid-19 nel nostro paese con la logistica nel sangue. Ecco, dobbiamo dire, è un alpino, di questo andiamo orgogliosi tutti quanti, e ha avuto, diciamo, fino ad adesso il compito che era quello di raggiungere le 500.000 dosi, che di fatto ha raggiunto, sì, con qualche giorno di ritardo, ma ha raggiunto. Adesso siamo sempre tra le 470 e le 510, un giorno 530.000, cioè quell'obiettivo, quel target è raggiunto. Sicuramente la macchina si può spingere, così come quella del Veneto a 100.000 vaccinazioni al giorno, quella del Friuli Venezia Giulia, ho detto Federica, ribadito, almeno a 15.000 vaccinazioni al giorno. Quindi questi sono i dati. L'importante è avere i vaccini e chi si prenota. E Ferdinando, ti faccio una domanda proprio diretta. Secondo te Arcuri avrebbe raggiunto la stessa quota? Poi presento l'ospite che è arrivato in studio. Allora, non mi licenzi per questa domanda, no, non mi licenzi per questa domanda. No,
No, ma che c'entra? No, ma il fatto è, guarda, che con la disponibilità di vaccini sicuramente è più facile per tutti, no? Il problema era l'organizzazione della logistica, cioè, e quindi abbiamo messo un campione a fare questo lavoro qua, che è il generale Figliuolo. Qual è l'errore che è stato fatto all'inizio, che abbiamo pagato per settimane? Perché io credo che se noi prendessimo un telespettatore di Godere di Sant'Urbano oggi, uno di Vigonovo, uno di Somma Campagna, chiunque avrebbe detto mettiamo in protezione i più anziani, quelli che rischiano. E quindi avremmo cominciato dagli ottantenni, poi settantenni, poi sessantenni, poi cinquantenni. Ecco, lì stavamo facendo una cosa diversa con Arcuri, diciamolo, e cambiare quel paradigma ha impiegato settimane e settimane che sono state fondamentali. Quindi dopo gli ottantenni stavamo vaccinando gli insegnanti sanitari, vabbè, questo prima tutto era evidente, poi gli ottantenni, poi gli insegnanti, qualcuno faceva i magistrati, qualcun altro qualche giornalista, qualcuno faceva, cioè, abbiamo creato un macello totale. Certo. Quindi non c'era una linea, e cambiare quella linea è cambiata soltanto a marzo, diciamolo, perché finalmente c'era qualcosa di scritto al di là delle dichiarazioni e Figliuolo che diceva vaccinate chiunque passa di là. Cioè una carta scritta su questo tema al di là delle dichiarazioni è arrivata all'inizio di marzo sostanzialmente solamente, e quindi il piano Arcuri si è trascinato per settimane anche durante il governo Draghi e ha rallentato la messa in protezione delle classi più a rischio, che certo. era, credo io, come qualsiasi telespettatore, la mossa iniziale da fare per tutti. E a proposito di Alpini, tu prima giustamente hai sottolineato questa caratteristica che si vede insomma del commissario Figliuolo. Alle 12:10 più o meno, dopo la conferenza stampa, avremo con noi Sebastiano Favero, che è presidente nazionale dell'ANA, si collegherà con noi da Milano perché oggi aveva delle riunioni, che è molto amico di Figliuolo, quindi ci darà un suo ritratto, diciamo così, in esclusiva. E saluto e ringrazio il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Marcon. Buongiorno a lei e ai telespettatori, salve. Dicevamo con il nostro vice direttore Avarino che questa è una giornata importante per il Veneto, perché si fa un check a questa campagna vaccinale. Come sta procedendo? È soddisfatto anche da sindaco? Sì. Si vedono, i risultati si vedono, l'organizzazione sta funzionando, perché al di là, come diceva il vice direttore, che saluto, della potenza di fuoco, noi siamo in grado, buongiorno direttore, siamo in grado di inoculare, di somministrare vaccini man mano che arrivano, e questo grazie a un'organizzazione che oggi sembra semplice, no, basta con un click trovare il posto, ma metterla in piedi non è stato semplice. E io credo che oggi il generale Figliuolo prenderà atto di un sistema sanitario di una regione, insomma, che si è distinta nella gestione della pandemia e anche in questa gestione della campagna di vaccinazione. Prenderà atto che effettivamente siamo nella fascia alta, non perché ce lo dicono gli altri, ma perché toccherà con mano come il sistema è stato, insomma, organizzato. Tra l'altro proprio nella sua Castelfranco è stato sperimentato il drive-in per i vaccini all'esterno del Melody. Certo, ed è stato anche una chiamata, era la classe del 35 che ha funzionato, organizzata, il sistema di prenotazione in base al mese di nascita ha fatto arrivare, insomma, le persone negli orari previsti, ed è stata una sperimentazione che ha portato dei risultati positivi, un modello testato che, se servirà, e questo se lo diranno le dosi dei vaccini che arriveranno, se servirà a implementare questa potenza di fuoco, chiamiamola così, no? Già messa in pista. Se servirà, ci sarà anche quel tipo di sistema per immunizzare coloro che vorranno farlo. Io credo che con l'hub di Villorba aperto l'altro giorno, insomma, abbiamo fatto il salto che serve in provincia di Treviso. Il sistema delle prenotazioni funziona.
personalmente mi sono prenotato anch'io, quindi insomma quando hanno aperto la fascia dei cinquantenni, e a mio modo di vedere insomma credo che presto ne verremo fuori. Quando si vaccina, Presidente? Il 9 di giugno. Il 9 di giugno. Sì, perché ho scelto il posto più vicino al sottoscritto e quindi Riese Pio X, e il 9 di giugno c'era la possibilità di poterlo fare. E Ferdinando, mi senti? Sì. Volevo chiederti, tu allora lunedì si apre anche agli over 40, ti prenoterai subito? Sì, certo, perché diciamo, è chiaro che non credo di avere di qui a brevissimo possibilità di vaccinare, perché probabilmente ci sono ancora per altre fasce che chiaramente si stanno andando a esaurire, quindi immagino se il Presidente ha detto il 4 giugno? 9 giugno. 9 giugno, ecco, io sarò sicuramente verso la fine di giugno, poi dipende, quindi c'è anche un dato, io ho poco cambiato residenza, quindi sono residente qui in Venezia Giulia, ma procedono diciamo alla stessa velocità, quindi le due regioni, sia quella governata da Federica che quella governata da Zaia. C'è un dato invece, sai Cristian, rispetto a quanto dicevamo prima, che raccontano un po' i giornali oggi, non so quanti hanno avuto la possibilità di approfondire, però nel nostro Veneto, che è quello del caso Zambon, e il quale Zambon è un funzionario dell'OMS che poi ha lasciato lui la volontà, sappiamo bene, per il famoso piano pandemico, e Zambon che vogliono chiamare a testimoniare nella commissione d'inchiesta regionale, lo sapete, no? Quindi se l'opposizione vuole Crisanti, la maggioranza vuole Palù, vuole far intervenire anche Zambon, insomma è tema di scontro in Consiglio regionale. Bene, oggi c'è un rapporto pubblicato sull'Anset che dice che anche l'OMS ha sbagliato, che uno studio che analizza tutta la pandemia un po' in tutto il mondo, e dice due aspetti. Il primo, che era chiaro ormai a tutti, ribadito anche dallo stesso Palù l'altro giorno, che la Cina ha ritardato, e ritardare nel dire quanto stava accadendo è stato un problema per tutti. Il secondo aspetto è che anche i governi hanno ritardato. Abbiamo perso il tempo da dicembre almeno, anche se poi abbiamo capito che c'erano già dei casi a settembre 2019, ma da dicembre a febbraio. Per di più i governi non si sono dimostrati pronti anche all'insorgenza dei primi casi. Quindi questo rapporto scritto dall'OMS, che critica l'OMS stessa, è un nuovo rapporto, dice che abbiamo perso anche tempo con i governi, tutto il mondo. Assolutamente, guarda, il titolo del Corriere della Sera è questo: ritardi, errori e impreparazione, la pandemia si poteva evitare. Ecco, questo titolano oggi i giornali, e sicuramente è un fronte internazionale, non solo italiano ovviamente, e da qui ai prossimi mesi probabilmente ne sentiremo delle belle, immagino. Siamo solo all'inizio, Ferdinando. Sì, ma sai, adesso bisognerà vedere se il pesce piccolo, Francesco Zambon come si definisce, andrà a incidere tutto questo caso, al di là dell'inchiesta di Bergamo e Ranieri Guerra, insomma lasciamo perdere poi tutti i dettagli che magari ci confondono, però bisogna andare a vedere se inciderà davvero sull'OMS, cioè la domanda che si fa Francesco Zambon, che scrisse il piano pandemico che non c'era, infatti non c'era un aggiornamento serio nel nostro paese, è: l'OMS fa politica o fa salute? L'OMS a chi risponde? L'OMS è più preoccupata di non disturbare il ministro Speranza con quel report, oppure deve fare un'analisi seria che sia utile anche agli altri paesi, come doveva essere da intento di quello studio e di quel report scritto da Zambon, e poi sono sponsorizzato interrogativi assolutamente sul tavolo. Ritornerei per un attimo dal nostro Filippo Fois, perché manca poco all'arrivo del generale. Filippo, com'è la situazione al padiglione Rama? Si muove qualcosa? Maria Rosaria Lagana.
Dunque, noi stiamo assistendo già ai primi arrivi perché, lo vedete, l'ingresso si trova alle nostre spalle e ci è sembrato di riconoscere il prefetto di Treviso, Laganà. Come sapete qua arriveranno tutti i prefetti del Veneto, manca pochissimo. Il presidente Zaia assieme all'assessore Lanzarin, l'assessore alla sanità Lanzarin e l'assessore alla protezione civile Bottacin sono già dentro, anche con il direttore generale della sanità Veneta Flor, e voi in questo momento quindi stiamo assistendo all'arrivo dei prefetti delle varie province del Veneto. Tra pochissimo poi attraverso questa sesta strada arriverà anche il generale Figliuolo. E Filippo, ti stanno tenendo a distanza di sicurezza, mi pare di capire. Beh, sì, giusto perché ci sia, diciamo, un pochino d'ordine negli arrivi, perché c'è anche tanta gente che ogni tanto si sbaglia ed entra dentro, vediamo che vengono respinte delle automobili, per cui insomma così, anche per non intralciare i lavori abbiamo preferito metterci qui, ma direi che noi siamo veramente molto vicini all'arrivo del commissario straordinario qui a Venezia, in questa lunghissima tappa che, come sapete, come avete già annunciato in precedenza, avrà anche un secondo appuntamento a Venezia nell'hub di Marghera, quello che era noto come cosiddetto Para Expo, che si trova proprio tra Venezia e Mestre, che era il centro vaccinale più grande della provincia di Venezia e che sta proprio in questi giorni procedendo come tanti altri grandi hub, come gli altri grandi hub del Veneto, a sprombattuto nelle vaccinazioni. E Filippo, non esitare a chiederci la linea nel momento in cui si vede un po' di movimento, così registriamo l'arrivo di Figliuolo. Presidente Marcon, sì. Cosa direbbe a Figliuolo se avesse la possibilità di parlarci anche per un solo secondo? Qual è la sua priorità al momento? Direi di continuare così e di cercare di guardare avanti, di creare quelle condizioni di comunicazione per far capire alle persone quanto è importante sia vaccinarsi. E mi rifaccio un attimo a quello che diceva prima ancora il direttore Avarino, e cioè sembra che le prenotazioni con il calar della fascia cali la tensione. Questo non deve succedere e ci sono secondo me possibilità per incentivare la campagna di vaccinazione, oppure il convincere le persone che bisogna vaccinarsi. Non so, domani l'altro dobbiamo cominciare a muoverci, no, per questioni di turismo piuttosto che per altre motivazioni, e quindi avere il vaccino e conseguentemente il certificato verde, chiamiamolo come si vuole, un attestato di vaccinazione ci consentirà di muoverci in piena libertà in Europa e nel mondo. Lo stanno già facendo in qualche altro paese anche in Europa. Quindi bisogna dare quel messaggio che la campagna di vaccinazione porterà fuori e direttamente proporzionale al numero delle adesioni da questo momento difficile tutto il sistema paese, tutti noi. Quindi direi di puntare sulla comunicazione, di essere pressante e far capire che vaccinarsi oggi non fa solo bene a noi stessi, ma fa bene a tutto il sistema. E lei, Presidente, tocca un tema fondamentale, che è quello del Green Pass. Ferdinando, sul Green Pass si sta giocando una partita importantissima proprio per la ripartenza del turismo. Tra l'altro ieri lo stesso Premier Draghi è ritornato nel suo question time alla Camera su questo aspetto. Guarda, io sono uno di quelli un po' più scettici su questo pass, perché insomma, però è chiaro, dobbiamo girare, siamo l'unico paese, insomma, io penso di poter andare in vacanza nel nostro paese senza utilizzare il pass. Questa è la decisione, vedremo di qui in avanti, dipenderà molto dalla percentuale di vaccinazione, dipenderà molto da tante altre cose, però insomma, questa è la scelta, ci deve essere. In questi giorni, come tu sai, noi siamo il punto di riferimento da sempre, da più di 40 anni, ma adesso in particolar modo da un anno e mezzo, delle segnalazioni. La signora che ieri ci chiedeva
dove devo andare a fare il vaccino, perché io dovevo andare a Lubignano, ma invece adesso c'è Villorba dove devo andare, che devo fare per il richiamo, non so più dove, e quindi rispondiamo sul pass ai più giovani, ecco, perché volevo arrivare a questo. Qualcuno ci ha scritto: scusate, ma io ho 20 anni, voglio andare in vacanza, come faccio ad avere il pass? La risposta è: ti fai il tampone entro 48 ore prima della partenza. Insomma, tutti questi aspetti ai quali bisogna un po' arrivare. E allora volevo sottolinearti due cose, Cristian. La prima e ha agitato ancora una volta questo tema, questo dibattito il Presidente Zaia: se dobbiamo andare in vacanza siamo obbligati a farci il tampone non avendo ancora ricevuto il vaccino, perché una volta che hai il vaccino hai una carta, quindi diciamo questo certificato in automatico, di sorta, e quindi puoi andare ovunque. Se non hai ancora fatto il vaccino devi avere il tampone. Allora, quel tampone lì è gratis o ce lo dobbiamo pagare? Cioè, il momento in cui devo partire, devo andare in vacanza nel luogo di vacanza, con fatica, magari penso alle molte famiglie che hanno sofferto in questo anno e mezzo e possono magari permettersi soltanto pochi giorni e devono pagarsi una struttura, il campeggio, un albergo, quello che è, si devono fare pure il tampone tutti quanti, magari, cioè, sono tutta una serie di ragionamenti economici. Il secondo aspetto però, Cristian, secondo me è fondamentale, riguarda il ragionamento che si fa sul nuovo RT, perché sai che passiamo dall'RT, diciamo, un po' più di riferimento ospedaliero, quindi dell'occupazione degli ospedali, e quindi un vero riferimento della situazione in questo momento. Segnalo che per esempio il Friuli Venezia Giulia ha numeri da regione bianca, anche se è gialla e deve mantenere questi numeri per più di settimane per poter ambire al colore bianco. Ma la cosa importante è che finalmente, guardate, dopo un anno e mezzo, è incredibile, è che stiamo finalmente facendo un ragionamento serio sui tamponi, cioè cosa? Con i nuovi calcoli, i nuovi criteri, ci sarà un numero di tamponi minimo per ogni regione per 100.000 abitanti. Cristian, tu sai che questa cosa è stata combattuta fino ad adesso, cioè noi avevamo una situazione di gravità, ipotizzo adesso ancora in alcuni comuni del Trevigiano, dove si è sopra i 250 contagi per 100.000 abitanti. Certo. Ma bisogna capire quanti tamponi si fa lì rispetto alla Campania, ad altre regioni, al Lazio, alla Sicilia. Quindi noi andavamo a cercarci di più il Covid rispetto ad altre regioni, facendo più tamponi rispetto ad altre regioni. Oggi finalmente, e lo si decide dopo un anno e mezzo, è incredibile, ci deve essere tra i criteri un numero di tamponi uguali per tutti e ogni 100.000 abitanti. Allora si possono finalmente confrontare, certo, i dati. Mi verrebbe da dire meglio tardi che mai, soprattutto alla vigilia di una stagione turistica che deve essere di ripartenza. E a proposito di ripartenza della stagione turistica, abbiamo in collegamento il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, che saluto e ringrazio, perché la montagna sta aspettando i turisti, non solo i turisti, ma in particolar modo i turisti, dopo una stagione invernale che definire catastrofica è poco. È così, Presidente Padrin, buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, sicuramente sì, adesso insomma questi numeri ci rendono particolarmente ottimisti che si riesca veramente a scavallare il momento più difficile e che quindi si possa guardare ad un'estate che sia un po' simile a quella scorsa, perché tutto sommato abbiamo avuto dei numeri abbastanza positivi nonostante i rischi che c'erano ancora. Io devo dire che tra coloro i quali hanno avuto il Covid e i vaccini che stanno procedendo secondo me in maniera molto, molto più rapida, con un metodo adesso molto preciso, sono convinto che potremo vivere un'estate, diciamo così, sulla falsariga di quella dello scorso anno. Quello che è un po' il punto grande interrogativo è capire l'autunno, e questo è un po' curiosità da un lato e attenzione dall'altra, perché se finalmente a novembre i numeri saranno bassissimi, significa che forse saremo usciti da questo dramma che abbiamo vissuto per un anno e mezzo e che quindi potremo pensare ad un ritorno alla normalità.
Ecco, siamo in grado di collegarci in questo momento, eccole qua le immagini dall'interno del padiglione Rama. Vedo l'assessore Lanzarin, il presidente Zaia, c'è il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Contato. Stanno aspettando ovviamente il generale Figliuolo. Siamo in grado quindi di mostrarvi queste immagini, seguiremo, vi ricordo passo passo questo sopralluogo del commissario tra Venezia, Mestre, Marghera, Padova e Verona. Una giornata importante, quindi l'attesa di questi minuti del governatore Zaia che appunto, ripeto, ieri si è sottoposto anche a vaccino. Era da parecchio tempo, Ferdinando, che chiedevano a Zaia di sottoporsi a vaccino, di dare il buon esempio. Ora, questo è uno degli altri grandi dibattiti del nostro Paese, se è giusto o opportuno vedere un governatore, un capo dello Stato, un Presidente del Consiglio che si va lì a sedere sulla sua sediolina e aspetta calmo il suo turno, quando ha la sua età, quando è il suo periodo, oppure, come forse sarebbe stato anche diversamente opportuno, mettiamola così, avere i ruoli istituzionali tra i primi vaccinati messi in protezione, perché devono guidare un paese, devono guidare una regione, devono guidare una città. Insomma, è un ragionamento che, sai, per un po' di ipocrisia, dobbiamo mettere anche questo, non si è voluto fare. Si è scelto che i nostri governatori a tutti i livelli attendessero il proprio turno. Oggi fanno, diciamo, con la loro puntura anche comunque propaganda di quello che è il modo di uscire da questa pandemia. Questo è inevitabile, l'hanno fatto nella prima fase, lo fanno comunque in questo momento, quindi ognuno ha rispettato il proprio turno. Ecco, vabbè, a parte qualche governatore, ma su quello c'è già stata polemica nei mesi scorsi. Segnalo che Federica, alla mia età, quindi fra poco fa 41 anni, e quindi sarà un altro che tra i governanti dei più giovani si prenoterà, quindi a partire da lui. Ferdinando, ma tu ne dimostri molti meno. Adesso diciamo che chi non voleva rivelare la propria età adesso è messo spalle al muro. Questo è il tema sostanzialmente. Dovrei fare così, fare il vaccino e la foto la pubblico fra un mese, quando vaccinano i trentenni. Chi ha pubblicato la sua foto su Instagram, perché lo seguo, è il presidente della provincia di Belluno, Padrina. Lei si è vaccinato? Scusatemi, ho ricevuto la visita dei produttori di Un Passo dal Cielo, che sono qua in municipio, allora sono andato a salutarli. Anche questa è una notizia. Sta arrivando Figliuolo intanto. Ecco, possiamo vedere il corteo, penso sia Figliuolo. Puntualissimo, puntualissimo. Ragazzi, disciplina militare. Eccolo. Sì. Assolutamente. Non so se magari Filippo Fois mi sente. L'ingresso del padiglione Rama, vedete. Noi siamo qua, non so se ci sentite, ma noi siamo forte qui, e chiaro. Il corteo ha appena inforcato l'ingresso del padiglione Rama e quindi con una precisione direi svizzera il commissario Figliuolo sta facendo il suo ingresso al padiglione Rama. Abbiamo visto un po' di movimento negli istanti che hanno preceduto questo momento. Ad attenderlo ci sono, come avete detto, i prefetti del Veneto assieme al presidente Zaia, all'assessore Lanzarin e Bottacin, oltre al direttore generale della Sanità Flor. Vedete, in questo momento il corteo si è bloccato, Figliuolo è già sceso e tra poco entrerà quindi nel padiglione Rama, che ricordiamo ai nostri telespettatori si trova di fianco all'ospedale della
dell'Angelo di Mestre per questa prima tappa della sua visita nella nostra regione, che poi toccherà anche il Lab di Marghera per quello che riguarda il Palexpo, per quello che riguarda i centri vaccinazione della città metropolitana di Venezia, quindi si trasferirà a Padova e poi a Verona. Ecco, quindi il passo è quello cadenzato del vediamo sì, che ci sono, alpino. almeno da quello che riusciamo a vedere da qui. Eccolo, si sono seduti, quindi una riunione. Sì, esatto. Una riunione anche ristretta. Sarà, si diceva un primo incontro dal punto di vista sarà un primo incontro dal punto di vista operativo, ecco, non ci sono, a parte Flora, sappiamo che c'è anche il direttore generale dell'Ustra Serenissima Edgardo Contato, che è naturalmente il padrone di casa, ma con la presenza dei prefetti e degli assessori invita a pensare che si tratti in questo caso di un incontro più dal punto di vista amministrativo, di organizzazione per una campagna vaccinale che sta per dare quella che era stata definita la spallata di maggio ancora il mese scorso, quindi quell'accelerazione nelle vaccinazioni che dovrebbe portare la nostra regione a raggiungere, diciamo, dei risultati molto buoni già a partire dal mese da fine giugno, inizio luglio, quindi proprio con l'inizio della stagione estiva. Abbiamo visto che ci sono anche tra gli altri dei rappresentanti della politica locale, per esempio abbiamo riconosciuto l'assessore Simone Venturini del Comune di Venezia, ma come detto qui soprattutto ci sono in rappresentanza anche del governo i 7 prefetti delle 7 province del Veneto. E abbiamo visto le immagini in esclusiva in questo momento si è fermato, ma credo che più o meno questo diciamolo, Filippo, stia per iniziare. D'altro canto c'è una scaletta. Adesso ti sento, Ferdinando, ecco. Guarda, solo per sottolineare, cioè, le immagini che hanno visto i nostri telespettatori adesso sono un'esclusiva, cioè era il cordone di sicurezza, la no voice zone, diciamo, è quella dove si trova adesso Filippo, quindi oltre quella zona i giornalisti non possono andare. Quelle immagini che i nostri telespettatori hanno visto sono un'esclusiva di Media Nord-Est, quindi noi possiamo entrare e documentare l'incontro. È un piccolo dato ma importante per la cronaca di quello che succederà di qui in avanti per l'intera giornata. Quindi avete visto quelle immagini all'interno con il nostro Lucio Zanato attorniato da uomini della protezione civile, da rappresentanti delle forze armate, quindi quell'incontro che è tattico di questa emergenza Covid e al quale avete visto partecipa il presidente Zaia, il generale Figliuolo ovviamente, l'assessore Lanzarin, c'è Curcio, il numero 1 della protezione civile. Quindi abbiamo mostrato in esclusiva per Media Nord-Est quelle immagini. Purtroppo è chiaro che sono in una zona fortemente schermata, quindi non sarà semplice. Andrea in regia, non so se Andrea Basso ha ancora delle immagini in arrivo in diretta dallo zaino di Lucio Zanato, le possiamo mostrare. Sono un po' sgranate, ecco, quindi adesso in questo momento Lucio togliamo pure, evidentemente sta raggiungendo altri punti, perché questa è un'immagine esclusiva, volevo ricordarlo, spiegarlo poi ai nostri telespettatori, a volte possono anche essere un po' sporche, ma che stiamo mostrando di questo incontro, e così faremo per l'intera giornata. Saremo assolutamente in presa diretta, faremo così anche per le prossime tappe del generale. Comunque sono significative, Ferdinando, queste immagini, questa riunione ristretta. Tra l'altro il governatore Zaia ha sempre sottolineato i buoni rapporti con il commissario Figliuolo. Anche questo non è un aspetto da non sottovalutare. Ma sai, anche col ministro Speranza stesso, quindi lo ha ribadito più volte, cioè Zaia ha comunque un senso delle istituzioni
e su questo nell'arginare una emergenza Covid come questa l'istituzione deve dialogare con un'altra istituzione, quindi su questo anche il ministro Speranza, del quale hanno contestato ogni cosa, del quale vorrebbe la rimozione, in particolar modo Fratelli d'Italia con la mozione di sfiducia, di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, ma insomma alla fin fine i buoni rapporti si tengono perché poi le decisioni vanno prese. E guarda, c'è un altro aspetto che non abbiamo ancora sottolineato, ed è questo: Figliuolo è già stato in Friuli Venezia Giulia, è già stato mi pare in Sicilia, è già stato in Piemonte, è già stato un po' ovunque. Arriva in Veneto, mi pare, se non ultimo, tra le ultime regioni, ormai ne mancano davvero poche. Assolutamente. E questo non è un segnale, ecco ancora le immagini, vedete in esclusiva dall'interno, dove si tiene l'incontro tra Zaia e Figliuolo, quindi non è un segnale di poca attenzione al Veneto, può anche essere, dobbiamo dirlo, un segnale per cui l'efficienza, diciamo, dell'organizzazione in Veneto poteva non necessitare una visita nelle settimane precedenti da parte del numero uno, certo, dell'emergenza Covid Figliuolo. Diciamo, Ferdinando, che eravamo forse quelli che lo preoccupavano meno. Diciamolo. Ecco, possiamo metterla in questa maniera, lo dicono anche le percentuali di vaccinazioni, no? Adesso per fortuna anche le percentuali di contagi, che sono in fortissima diminuzione, così come le pressioni ospedaliere. Ecco, vedete, uomini collaboratori più stretti delle forze armate, degli alpini, certo, in questo caso vedete del generale Figliuolo, proprio all'esterno della stanza in cui si tiene la riunione tattica, dicevamo così, tra Figliuolo, Curcio e Zaia. Ecco, tra l'altro diamo un attimo i numeri di queste vaccinazioni e ribadiamoli, li possiamo vedere anche brevemente da computer, solo per un attimo. Siamo sulle 2.120.000 dosi somministrate in Veneto, forse anche per questo che Figliuolo non si preoccupa eccessivamente del Veneto, non si è preoccupato eccessivamente del Veneto. Totale, appunto, prime dosi 1.489.000, cicli completi 631.000, dosi somministrate su dosi fornite 95,2%, quindi le dosi che vengono fornite da Figliuolo vengono somministrate in tempi celeri. Possiamo vedere poi i dati anche ULS per ULS, perché sono dati sempre molto significativi. In particolare sono contento che ci sia con noi il presidente Padrin, quello dell'ULS 1 Dolomiti, che ha passato le 100.000 unità. Significa di fatto, in una provincia di 200.000 abitanti, un ottimo risultato. Presidente Padrin, è così? Sì, lo posso confermare. Io, quando mi sono vaccinato lunedì sera, parlando col direttore generale, la dottoressa Carraro, e il primario del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Cinquetti, mi hanno confermato che in provincia sta andando veramente molto bene la campagna vaccinale. C'è stato un impegno un po' da parte di tutti, dell'ULS ovviamente, ma anche dei medici di base, che hanno dato la loro disponibilità. Si sono fatti anche in alcuni comuni proprio dei veri e propri centri vaccinali per alcune giornate, che hanno, secondo me, funzionato molto bene, e questo ovviamente ha aiutato il cammino verso un numero molto alto di persone vaccinate. Devo dire che quindi con un po' di orgoglio la provincia di Belluno è sicuramente tra le prime del Veneto, ma giustamente, come dicevi tu, i risultati complessivi della nostra regione sono confortanti, c'è un grandissimo impegno da parte di tutti, e quindi la nostra speranza è quella, come dicevo prima, di uscirne veramente nel più breve tempo possibile. Tra l'altro, Padrin, ricordiamo una cosa che va assolutamente sottolineata: la provincia di Belluno è stato il territorio più colpito in un determinato momento, all'inizio della seconda fase della pandemia, non solo nel Veneto ma in Italia. Ricordiamo l'istituzione di una zona rossa, della prima zona rossa della seconda fase pandemica, proprio nella Val Comelico. Significa che si sono fatti passi comunque da gigante. Ma è stato un periodo veramente molto difficile. Se penso, l'altro giorno proprio mi sono vaccinato, devo dire, ho ripercorso quest'anno e mezzo che è stato veramente duro e difficile, ma soprattutto, come giustamente dicevi tu, è stata la seconda ondata quella che ci ha colpito in maniera
molto forte. Io ricordo che solo a Longarone avevo 250 persone positive, abbiamo circa 5.000 abitanti, potete capire l'incidenza che ha avuto. Io l'ho sempre detto, avevo parlato anche col presidente Zaia in quel tempo, che aver purtroppo garantito e mantenuto la zona gialla in quelle giornate lì, secondo me è stato un errore che poi abbiamo pagato a caro prezzo, perché i numeri veramente erano incontrollabili, con grossi problemi. Mi ricordo che c'erano oltre 130 persone in ospedale, avevamo le terapie intensive vicinissime ad essere complete, quindi è stato forse il mese di dicembre il più difficile di questo anno e mezzo. Devo dire che ora i numeri sono decisamente confortanti, abbiamo già più della metà dei comuni che sono Covid free, quindi questo è già un segnale estremamente positivo, e come dicevamo all'inizio, soprattutto alla vigilia di una stagione turistica che mi auguro possa essere un forte segnale di ripartenza. Abbiamo sempre detto: venite qui in montagna che si respira aria buona, si respirano condizioni comunque all'interno delle strutture ricettive di assoluta tranquillità e sicurezza. Avrete le strade diverse rispetto alla scorsa estate, dove soprattutto qui a Longarone i lavori avevano creato code interminabili. Certo. Per quest'estate una parte di queste opere saranno definitivamente completate, quindi mi auguro che anche la viabilità possa avere dei riscontri positivi. Quindi stiamo mettendo insieme più anelli per arrivare, secondo me, a un risultato che possa, come dicevo, per non essere anche ripetitivo, veramente un segnale forte di ripartenza del nostro territorio. Il tema questo della viabilità che interessa ovviamente anche il presidente della provincia di Treviso Marcon, perché proprio nei giorni scorsi c'è stato un tavolo sulla mobilità per quanto riguarda la 27 in prefettura a Treviso, tra l'altro. Però ecco Marcon, l'aria buona, parafrasando il suo collega Padrina, c'è anche a Treviso, lei dice? quindi per catturare i turisti. Siamo amici, diciamo, con Roberto, e quindi non paragoniamo l'aria anche di Belluno con l'aria della provincia di Treviso, però insomma abbiamo altri come dire, soggetti che attraggono a Treviso. Posso fare un passaggio sulle immagini che mi hanno colpito, l'arrivo di Figliuolo Capo Curcio? Avete visto il pragmatismo, no? Pochi fronzoli dentro al tavolo, seduti, chiusa la porta, tutti fuori e cominciamo a lavorare. Questi sono piccoli dettagli che secondo me fanno grandi differenze, no? Siamo abituati così noi in Veneto, e abbiamo un referente oggi, secondo me, di quelli pratici, concreti, che vogliono portare a casa l'obiettivo. Quindi mi è piaciuto tantissimo quel momento in cui fuori tutti. Sono contento che ci siate entrambi perché il ruolo delle province in questi mesi è stato decisivo. Parliamo di enti che negli ultimi anni non hanno goduto di buonissima salute, soprattutto dopo la riforma del Rio del 2014, però se qualcosa ha dimostrato dal punto di vista amministrativo questa pandemia è il ruolo proprio delle province. Edilizia scolastica e trasporto e trasporti su tutto. Come procede su questo fronte, Marcon? Voi siete impegnati, c'è un piano di opere pubbliche, di edilizia scolastica, ne abbiamo parlato più volte, lei dice serve anche recuperare nuove risorse all'interno del recovery plan. Certo, sì, diciamo che in questa pandemia l'ente provincia è tornato ad avere un ruolo di centralità e ha fatto bene a ricordare durante l'emergenza, insomma, ciò che siamo stati chiamati a fare, e cioè edilizia scolastica e trasporto pubblico. Due questioni che ci hanno visti essere partecipi ai tavoli provinciali piuttosto che alle cabine di regia nazionali, e abbiamo potuto dare il nostro contributo. E io credo di poter dire anche che abbiamo dato dei risultati concreti e tangibili agli utenti poi, no? Perché ricordiamo sempre marzo dell'anno scorso, scuole chiuse, linee guida, le rime buccali, non so se ve le ricordate questi temi, insomma le province hanno dovuto correre per essere pronte nel momento in cui si fosse ripartiti. A settembre dell'anno scorso si era ripartiti, poi bloccati subito. Il tema del trasporto pubblico, anche qui apro una parentesi. Il trasporto pubblico del Veneto non è
oggetto di contagio, no? È stato un po' tacciato come una difficoltà, una criticità. Io posso dire che non è così, perlomeno nei nostri territori, ma una ragione la si trova nelle province come quella di Treviso. Il trasporto pubblico non viene utilizzato dai lavoratori, no? Quando c'era la commistione, l'abbiamo vista nelle metropoli, Milano, Roma, certo, Torino, tram piuttosto che autobus, lavoratori e studenti. Lì c'è una cultura di trasporto pubblico che qui noi non abbiamo. Quindi da noi il trasporto pubblico funzionava nei limiti delle norme ed era sicuro, ed è così ancora oggi. E poi il ruolo delle province, ripeto, in cabina di regia finalmente, ancorché patiamo ancora la riforma del Rio, una mano credo che l'abbiamo data in maniera importante e nel ruolo nostro, senza prevaricare nessuno, pronti, e crediamo di essere stati, ribadisco, essenziali nelle competenze che ci competono. E Padrin, in provincia di Belluno, anche qui edilizia scolastica e trasporti con le innegabili specificità montane che vanno sottolineate, nel senso che soprattutto sul fronte dei trasporti muovere un pullman in montagna non è la stessa cosa che muoverlo in pianura. La tratta Lamon-San Donato non è la tratta Castelfranco, non me ne voglia, Castelfranco Altivole, quindi ci sono delle difficoltà oggettive in più. Ma intanto io volevo, visto che è là Stefano, ringraziare Stefano che è anche vicepresidente dell'UPI nazionale, quindi avere un rappresentante veneto che possa guidare, diciamo così, il direttivo delle province d'Italia per noi è estremamente importante, quindi lo ringrazio perché è un lavoro in più che fa per noi, e devo dire che se le province del Veneto possono avere un ruolo ed essere un po' a contatto con dove, diciamo così, si prendono le scelte, ovviamente lo dobbiamo sicuramente al suo lavoro, e che quindi io lo ringrazio. Devo dire che è stato difficile soprattutto il periodo del lockdown dello scorso anno. Lì devo dire la sincera verità, siamo stati subissati di proteste da parte degli utenti, perché abbiamo dovuto tagliare tantissime corse, al di là di quelle scolastiche, anche delle corse normali per i nostri cittadini, perché purtroppo eravamo in un clima di incertezza dove dal punto di vista economico le nostre società di trasporto pubblico locale sembrava dovessero avere veramente grosse difficoltà. Invece poi ci sono stati, qui dobbiamo dire un grazie al governo e alla regione, che ci ha dato, soprattutto il governo, dei ristori importanti, e hanno permesso di farci chiudere i bilanci consuntivi 2020 con il segno positivo. Quindi è un lavoro di squadra che ha visto protagoniste le nostre società di trasporto, le province come enti di governo, che hanno saputo gestire con grandi difficoltà, ma comunque sono riusciti a creare un equilibrio nella gestione appunto di questo tipo di attività, e pian piano siamo riusciti a superare. Ora però già nel 2021 i problemi non è che si siano risolti, anche perché ovviamente portare i ragazzi al 50% della capienza di pullman crea anche lì dei disagi. Abbiamo dovuto utilizzare dei pullman in più, abbiamo purtroppo provocato anche dei disagi al mondo della scuola, perché ovviamente non possiamo avere numeri di pullman infiniti, e quindi portare i ragazzi al 70-75% in presenza non è il 100%, quindi anche questa è una situazione di disagio. Però mi auguro veramente che con questo anno scolastico si possa un po' chiudere. Poi penso che il disagio più grosso l'hanno avuto le famiglie e i ragazzi, perché questa mancata svolgimento delle lezioni in presenza mi auguro veramente che possa non portare eccessivi problemi anche in prospettiva nel tema della socialità, psicologici, perché penso che sia stato duro anche per il mondo della scuola vivere quest'anno e mezzo. E questo è un altro tema. Vi chiedo entrambi, a settembre si ritorna alla normalità, Marcon? Anche a livello proprio di trasporto scolastico, cosa possiamo preventivare in maniera molto, molto realistica? Io auspico, e credo di sì, la campagna dei vaccini, l'immunità di massa, insomma dovrebbe per settembre essere arrivata, e quindi questo consentire di ritornare a una situazione di normalità.
E sarà una normalità diversa oppure comunque un qualcosa di diverso rispetto al momento prima della pandemia, perché alcuni spazi scolastici che abbiamo ricavato come province vanno a risolvere problemi che c'erano prima della pandemia, quindi le classi pollaio per certi aspetti sono venute oppure saranno un problema ridotto, così come il sistema dei trasporti sarà un sistema più sano per certi aspetti, perché le procedure di sanificazione o di accorgimenti tecnologici attivati oggi in tempo di pandemia verranno mantenuti anche quando saremo a regime ordinario. Quindi la somma di un contagio che io credo insomma sparirà per il prossimo inizio dell'anno scolastico, così come i risultati dell'edilizia scolastica messa in piedi dalle province, il sistema di trasporto più sicuro rispetto a prima. Mi auspico che torni insomma a darci quella possibilità di tornare in presenza al 100% con autobus che possano sfruttare il 100% delle proprie capacità. E poi appunto di intervenire a livello programmatorio, immagino, sull'edilizia scolastica, questo sia Treviso. Ma lì stiamo lavorando, guardi, la provincia di Treviso, cito la mia, ma anche quella di Roberto, i numeri lui li ha più ai suoi. La provincia di Treviso ha un programma sull'edilizia scolastica che si tara sui 54 milioni, con le ultime risorse nel Veneto, ne parlavamo ieri in direttivo provinciale UPI, insomma abbiamo portato a casa risorse importantissime nei vari fondi messi a disposizione dal governo, e questo grazie alla capacità programmatoria ancora viva nelle province del Veneto, nonostante le bordate del Rio che vi siete presi, che ci siamo presi, non ci siamo fermati. Ribadisco, 54 milioni di programmazione per nuova edilizia piuttosto che di messa a norma energetica o antisismica dell'esistente, sono interventi ambiziosi e siamo pronti. Allora, ritorniamo su Venezia, l'incontro a porte chiuse che prima vi abbiamo documentato del governatore Zaia con, ecco, qui siamo all'interno del padiglione Rama, poco fa sono rinchiusi in una stanza per un vertice tecnico il governatore Zaia, l'assessore Lanzarin, Figliuolo, Curcio della Protezione Civile, Edgardo Contato, direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, per un incontro molto operativo. Poi probabilmente sapremo i particolari nella conferenza stampa che si terrà verso mezzogiorno al Pala Expo. E qui, se non sbaglio, dovrebbe trovarsi la nostra Ilaria Marchiori, che vedo collegata. Buongiorno Ilaria, che si trova con Sandro Ponchio. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esattamente mi trovo proprio all'interno della Pala Expo, dove tra poco dovrebbe proprio arrivare il generale Figliuolo direttamente dal padiglione Rama a Mestre. Alle mie spalle, lo vedete, è proprio il punto che è stato allestito per l'eventuale conferenza stampa che si terrà al termine del sopralluogo all'interno del Pala Expo del generale Figliuolo, insieme al capo della Protezione Civile, al governatore Luca Zaia. Ricordiamo che questo è il tour del generale Figliuolo proprio per toccare con mano quella che è la situazione Covid in Veneto, ma soprattutto l'andamento della campagna vaccinale e dunque anche le varie sedi che sono state messe a disposizione. E il Pala Expo è l'hub vaccinale non solo più grande dell'ULSS 3 Serenissima, ma di tutto il Veneto, perché è enorme, l'abbiamo visto proprio il giorno dell'inaugurazione, e tra l'altro negli ultimi tempi è stato addirittura ampliato perché sono state adottate ben 6 nuove linee vaccinali, questo per velocizzare i tempi della vaccinazione e permettere a quanti più possibile di essere appunto vaccinati. Questo al termine del sopralluogo, del giro, del tour
tour che effettuerà il generale Figliuolo, dunque dovrebbe proprio recarsi qui su questo palco che è stato allestito appositamente e probabilmente rendere noti anche i contenuti del tavolo che si sta svolgendo al padiglione Rama con tutte le istituzioni. Dunque noi rimaniamo qui in attesa del suo arrivo, il tour lo seguiremo in un altro modo, noi rimarremo invece qui in attesa poi al termine del tour per sentire che cosa ci dirà il generale e che cosa ne pensa della situazione in Veneto e anche appunto probabilmente quali sono i contenuti, quelli che insomma si possono rivelare dell'incontro che si è svolto con le istituzioni al padiglione Rama a Mestre. Se non ci sono altre domande, Christian, io restituisco la linea allo studio. Ilaria, va benissimo, la giornata è lunga, ci sentiamo dopo. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Torno per un attimo a Belluno perché ci deve lasciare il presidente della provincia Padrin. Padrin, solo per farmi i fatti suoi, quindi lei sta incontrando in questo momento la troupe della fiction Un passo dal cielo? No, sono venuti a trovarmi, adesso cerchiamo di capire un attimino se riusciremo un po' a continuare questo rapporto di collaborazione con il nostro territorio. È chiaro che non sarà sicuramente molto semplice, ma insomma con la Regione stiamo cercando di capire se ci possono creare i presupposti per dare continuità a quello che è accaduto, diciamo così, con grandissimo successo, con le riprese che sono avvenute lo scorso autunno e che vanno in onda. Questa sera c'è un'altra puntata di questa fiction che ha una media di 5 milioni di telespettatori, quindi è sicuramente uno straordinario veicolo promozionale per il nostro territorio. Immagino, ecco, non vorrei fare troppa pubblicità alla concorrenza, ma è indubbio, è una vetrina importante, ne parlano tutti. Immagino che stia battagliando con le unghie e con i denti, soprattutto con determinati territori, immagino autonomi, per tenerla sul territorio. C'è una concorrenza un po' sleale. E quindi bisogna in qualche modo dire che la provincia di Belluno non ha nulla da invidiare ad altre. La mettiamo così? Mettiamola così. Ecco, non la voglio trascinare già nella polemica, quindi la ringrazio. Grazie al presidente della provincia buona giornata, di Belluno, Stefano. Ciao. Padrin, sindaco di Longarone, che ci ha dato anche una notizia, perché poi alla fine, Marcon, i territori devono portare a casa dei risultati. Ed è così che si fa, bisogna essere la libera concorrenza anche da questo punto di vista. sempre sul pezzo e cercare di capitalizzare ogni qualsiasi opportunità si presenti. E il presidente Padrin è in gamba sotto questo punto di vista. Quindi... Ecco, tra l'altro parliamo di valorizzazione del territorio, di promozione. Con le immagini siamo ancora però al padiglione Rama, non è ancora terminata la riunione, il summit tra Zaia e Figliuolo, ma comunque stiamo monitorando passo passo con le immagini di Lucio Zanato, che ringrazio perché è sempre sul pezzo come pochi. Parlavamo di valorizzazione, di promozione del territorio. In provincia di Treviso ci sono tantissime iniziative, c'è questo riconoscimento recente delle colline UNESCO, per esempio, che è importante. Diciamo che tutto questo però passa per un ritorno all'operatività piena dell'aeroporto di Treviso. Certo. Come sappiamo, insomma, l'aeroporto sta subendo questa pandemia, ma non si è fermato il programma del suo sviluppo, no? Abbiamo visto investimenti importanti che partiranno, è condizione sine qua non per la mobilità avere un aeroporto qui a Treviso. Io penso che a breve, insomma, le questioni si sbloccheranno, mi sembra che le partite siano chiuse e ribadisco che è un'opportunità da sfruttare. Mi sembra anche che il programma di investimenti di una nota compagnia aerea diano potenzialità di sviluppo che non si vedevano da tempo e grazie anche al rapporto con i territori, con l'amministrazione. So che il comune del capoluogo ha dialogato a braccio stretto, insomma a stretto giro con la compagnia, e questo servirà a far decollare un'altra volta il nostro aeroporto nel momento in cui ci daranno la possibilità di aprirlo.
La data è fissata il 1° di giugno, la partenza è stata confermata anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte, sindaco che tra l'altro arriverà a trovarci nel prosieguo di questa diretta. Fra poco torniamo a collegarci anche con Filippo Fois, che è all'esterno del padiglione Rama. Vedo dei movimenti, ma no, non c'è ancora il generale Figliuolo. Mi dice Ferdinando Avarino che torna a collegarsi. Ferdinando, ovviamente ti aspettiamo nel momento in cui compari. Ho due domande per te. Marcon, lei è sindaco di Castelfranco, quindi è anche sindaco, non solo presidente di provincia. Quanto stanchi sono i suoi cittadini? Abbastanza, così come tutta la popolazione, io oserei dire, nel senso che la fascia che va dai 15 ai 25 anni è quella fascia che ha patito forse in modo doppio la pandemia, perché con la didattica a distanza e questi strumenti, insomma, per continuare ad avere una sorta di normalità, hanno creato dei disagi e una gran voglia di uscire, di andare all'aria aperta, di socializzare. E bisogna anche dire comunque che vi è un grande senso di responsabilità, perché le regole vengono rispettate. Grandi eccessi, insomma, non ce ne sono stati, eccessi in difetto, chiamiamoli così. Abbiamo visto alcune situazioni borderline in città, insomma non abbiamo avuto casi particolarmente significativi. Devo dire che ha provato tutti, 1 anno e mezzo di restrizioni delle libertà personali erano inimmaginabili. Pensavo prima, quando si parlava dell'OMS, del piano di pandemia e queste cose qua, cioè sembrano, oppure forse sembra che non dovesse arrivare mai, no? C'era diffidenza quando è partito dalla Cina, ma sì, qui non arriva, e invece bisogna in qualche modo tener conto che alcune questioni possono toccare anche tutti noi, ancorché sembrino fantascienza. Certo che ha creato delle grandi code, grandi disagi, grandi traumi anche per certi aspetti. Bisognerà in qualche modo lavorare per venirne fuori. Traumi soprattutto per il mondo dell'impresa, della piccola impresa, del commercio che vuole riaprire al 100%. Penso sia già collegato o lo farà a breve il presidente dell'Ascom di Treviso, Federico Capraro. Non so se lo Skype è già attivato, se lui è già in linea. Mi dice Capraro che è pronto. Con lui volevo fare un po' il punto della situazione dal punto di vista delle riaperture. Eccolo qui, buongiorno Presidente Capraro, buongiorno, bentornato su Antenna 3. Presidente, gli occhi sono puntati sulla riunione della cabina di regia di lunedì, perché è slittata questa cabina di regia che doveva tenersi nei giorni scorsi. Si parlerà di riaperture, perché non tutti hanno riaperto i battenti, e si parlerà poi del famigerato coprifuoco. Si aspetta un ok perlomeno per le 23. Quali sono le sue richieste, Capraro? Presidente, forse non c'è l'audio attivato. Vediamo solo un attimo. È saltata la linea. È saltata la linea, insomma è il bello della diretta. Non so se possiamo ritornare sul padiglione Rama. Ecco qui il padiglione Rama, si sta un po' ripopolando, quindi significa che la riunione sta volgendo al termine. Anche di
quello di Figliuolo è un passo particolarmente cadenzato. Figliuolo che appunto è un alpino, quindi sa benissimo come funzionano questi casi. Nel frattempo mi è anche caduto il microfono, mi scuso con tutti voi, ma appunto siamo in diretta, quindi ci sono dei piccoli disguidi, spero che adesso mi sentiate. Allora, vedo che il clima in qualche modo stanno confluendo all'interno del padiglione Rama delle persone, quindi lo staff di supporto sia al commissario Figliuolo che al governatore Zaia. Torno da lei, ecco, adesso la vedo, Federico Capraro, presidente di Ascom. Dicevamo, occhi puntati sulla riunione del 17 maggio per capire che cosa accadrà di queste riaperture e di questo benedetto coprifuoco. Sì, intanto mi scuso del disguido nel collegamento. Dicevo, la strada che abbiamo intrapreso è questa, è quella della riapertura. Grazie a cosa? Grazie ad un piano vaccinale che ha ricevuto un'importante accelerazione, quello che, se vi ricordate, chiedavamo al momento dell'insediamento del governo Draghi. Bisogna dare atto che i numeri in questo senso stanno dando ragione ad un piano davvero imponente, lo dico a livello nazionale ma anche a livello regionale e per quello che riguarda in particolare la provincia di Treviso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se siamo responsabili, e questo è un invito che faccio da cittadino ai cittadini, perché la sensazione è che ci sia la tendenza ad abbassare un po' la guardia, invece bisogna mantenere i comportamenti corretti. Se siamo responsabili, ripeto, grazie a questa velocizzazione del piano vaccinale, credo che ci siamo a riaprire, ci siamo a spostare l'orario dalle 22 alle 23 e poi con il proseguo dell'estate anche alle 24, e sono le richieste perché sembrano delle banalità, perché un'ora potrebbe sembrare un aspetto ai più sciocco o riduttivo. No, un'ora per tutto un certo tipo di attività economiche, in particolare per la ristorazione, vuol dire attivare una serie di servizi che non riguardano solo la ristorazione, ma riguardano anche l'indotto nei confronti delle altre attività e nei confronti della rivitalizzazione dei nostri centri, delle nostre comunità. Quindi, un'ora, lo possiamo dire, Presidente Capraro, fa la differenza soprattutto se si è seduti al tavolo di un ristorante. Sì, ma non fa la differenza solo dal punto di vista economico per queste attività, fa una differenza importante anche dal punto di vista sociale, perché rimettiamo in movimento le persone nella ripresa della loro quotidianità. Lo dico anche nella logica della ripresa delle vacanze, della voglia e del bisogno e della necessità non solo per gli operatori turistici ma anche per tutte le persone di recuperare del tempo, delle energie in un weekend, in una vacanza, che sia di una settimana, di due, non ha importanza. C'è bisogno di recuperare quelle abitudini nostre che sono anche quelle della socialità, del trovarsi a tavola, del andare in vacanza e non guardare l'orario, andare a cena. Non si può pensare ovviamente che andare a cena alle 8 per essere alle 10 già fuori possa essere una soluzione gradita a un turista, in particolare a un turista straniero che nel momento in cui decide di prenotare può prenotare in Italia ma può prenotare anche in Grecia, in Spagna. Ecco, in cui... Presidente, solo un attimo la interrompo perché stanno uscendo, è uscito il governatore Zaia, lo vediamo con Curcio, con Bottaccin e con l'assessore Lanzarin, sono usciti, quindi il summit è finito, vediamo quindi in questi momenti quindi si stanno ultimando, diciamo così, si stanno dicendo le ultime cose prima di partire alla volta del Pala Expo di Marghera, uno dei più grandi hub vaccinali del Veneto e d'Italia, dove l'ULSS 3 è serenissima. Dalle immagini. Ferdinando, ecco, ti sento, dimmi.
Sì, dico, Figliuolo non c'è. Figliuolo non c'è ancora, manca solo Figliuolo, non lo vedo. No, non è. Giustamente c'è l'assessore Bottacin, che forse non avevamo sottolineato poco fa, ma è ovvio, è responsabile della protezione civile del Veneto, stanno aspettando dell'emergenza, quindi con la divisa d'ordinanza della protezione civile del Veneto, come vedete, la giacca che ormai è diventata ben nota durante le emergenze di questi ultimi tempi. Ecco, è uscito anche il generale Figliuolo, eccolo qua. Adesso Curcio, Figliuolo al centro e Zaia. Il gruppo si è ricompattato. Esatto, che i tre si vedono. È la prima volta, se non ricordo male, che Zaia incontra il generale Figliuolo, perché insomma le riunioni sono state sempre costanti, con le immagini di Lucio Zanato, Figliuolo che guarda proprio alla nostra e si sta chiedendo, magari si sta ponendo delle domande. Chi sa diciamo dalle attenzioni che abbiamo avuto e questi incontri ristrettissimi, diciamo, queste immagini che sono straordinarie e un'esclusiva, lo ricordo ancora una volta, di Media Nord-Est. Questo è il punto, questo è il punto peggiore, lo dico per esperienza, perché quando andiamo quello è un punto non coperto da segnale, proprio l'auditorium lo riconosco, quindi torniamo sicuramente fra qualche istante. Immagini, come diceva il nostro vice direttore Avarino, che sono assolutamente in esclusiva. Tra l'altro ci sta aspettando anche il nostro Filippo Fois, che sta seguendo questa visita dall'esterno del padiglione Rama. Non so se Filippo è ancora collegato, chiedo alla regia. Ecco, Filippo dovrebbe esserci, questo è l'esterno. Ecco Filippo, stanno arrivando sostanzialmente, stanno uscendo. Siamo collegati, eccoci Cristian. Ecco, cosa vedi? Sì. Esatto, anche da qua abbiamo visto qualche movimento e a dire la verità in questo momento, come potete vedere dalle immagini, si è parcheggiato questo furgone e non riusciamo più a vedere niente, però al di là di quel furgone noi vedevamo che la fila di automobili con la quale poco più di mezz'ora fa è arrivato il generale Figliuolo stava iniziando a prepararsi evidentemente a lasciare il padiglione Rama per avviarsi a Marghera. Ecco, adesso si sta spostando, dobbiamo dirlo, forse ti stanno seguendo perché il furgone si è spostato. Sì, vedete, queste sono le automobili con cui è arrivato circa mezz'ora fa. Secondo le direttive che appunto impartito al servizio d'ordine del generale, si stanno per muovere. Da qua ci vorranno meno di 10 minuti a raggiungere il Pala Expo, il luogo in cui è prevista la prossima tappa del commissario straordinario dell'emergenza Covid. Tra l'altro dobbiamo dire che effettivamente raramente ci è capitato nella nostra esperienza di vedere un programma così complesso che si svolge in maniera così puntuale. Figliuolo è arrivato esattamente alle 10:30, così come era stato annunciato, e sta per muoversi, chiaramente con un lievissimo ritardo sulla tabella di marcia, ma comunque sostanzialmente ancora in orario su quelli che sono i piani. Del resto questo è lo spirito alpino e ci rincuora per certi versi, o no, Presidente Marcon? Così dovrebbe funzionare, puntuali, sì, infatti, senza ritardi. Tra l'altro qua si sta... Immagine di efficienza. Dimmi Filippo. Sì, all'insegna veramente della puntualità e dell'efficienza. Ecco, puntualità ed efficienza che speriamo prosegui anche in questa campagna vaccinale, perché sarà ancora molto lunga, ci accompagnerà per tutta l'estate, Presidente Marcon. Sì, così sembra. E c'è sempre la recondita speranza che gli approvvigionamenti dei vaccini arrivino come da previsione, magari anche un po' di più. Se così succederà, noi saremo pronti anche a lavorare al 110%, da come è stato detto, no? E ci accompagnerà, ma insomma ormai io credo di poter dire che vediamo un orizzonte temporale che ci indica alla fine l'uscita dal tunnel. Se così è, che va tutto bene, insomma con l'estate avremo una sorta di normalità e a settembre, magari con l'inizio dell'anno scolastico, speriamo di non dover più parlare di Covid.
forse poi si aprirà una nuova fase di convivenza, perché poi le vaccinazioni diventeranno la norma, perché anche questo è un aspetto di cui si parla poco, ma in realtà diciamo che siamo tutti concentrati in questa emergenza, ma nei prossimi mesi probabilmente ci sarà da prendere in mano anche questo aspetto, quindi strutturare, programmare i richiami. I richiami, insomma, le campagne di vaccinazione anti-influenzali le facevamo anche prima. Questa sicuramente è una cosa diversa. Vedremo cosa succederà oggi. Oggi quel che serve è portare a casa velocemente il rientro alla normalità, il fine dello stato d'emergenza, che ricordo si protrae da troppo tempo. Quindi termine dell'emergenza, e poi si ragionerà su come convivere con questo virus, così come si convivono con altre patologie da tempo, insomma. Presidente Capraro, presidente dell'Ascom di Treviso, lei cosa chiederebbe? Che messaggio si sente di lanciare a Figliuolo? È vero che Figliuolo non è il decisore politico, ma ha ovviamente un peso specifico importante. Capraro. Credo che da parte nostra, delle categorie economiche, considerato quello che può voler dire in termini di ripresa il piano vaccinale che il generale Figliuolo sta portando avanti, ci porta a ringraziare, riconoscere la qualità del lavoro, richiamare tutti alla responsabilità, come dicevo, e anche a fare un sistema. Ho visto che l'imprenditoria, ho visto che le istituzioni, ho visto che le associazioni di categoria, che proprio in questa fase sono ritornate ad avere il ruolo che gli è proprio, hanno dimostrato insieme di fare quel sistema che rimane sempre solo a parole. Invece certo, anche in provincia di Treviso, prefettura, provincia, Camera di Commercio, categorie hanno lavorato a stretto contatto e hanno portato il sostegno possibile agli imprenditori che in questo momento si sono trovati in difficoltà, ma che non sono stati lasciati soli. E a proposito di prefettura, penso che in questo istante il commissario Figliuolo, vedo in parte Zaia, stia incontrando i prefetti del Veneto, perché come dicevamo la questione non è soltanto sanitaria, ma è anche di ordine pubblico, e i prefetti in questo periodo hanno ben presente il dramma anche sociale derivante dalla crisi. Numerosissimi sono i tavoli aperti nelle varie prefetture del Veneto, come ha ricordato lei, Capraro. Tra l'altro... Ma credo che Marco lo possa confermare, approfitto per salutarlo. Buongiorno, ciao. Rispetto alla Ganà è stato straordinario, perché abbiamo avuto una prefettura vicina alle imprese, vicina alle persone, disponibile nel capire, nell'interpretare, nel sostenere, quindi non è stato un apporto esclusivamente di controllo, ma assolutamente di aiuto, di sostegno, per cui bisogna dare merito e atto a chi ha lavorato bene in questo periodo, e se questa può essere l'occasione credo che vada condivisa con tutti i telespettatori. Tra l'altro prefettura di Treviso, con le istituzioni locali, con le associazioni di categoria che stanno monitorando, e va detto questo è un fenomeno molto particolare e molto grave, quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata, perché è chiaro, Presidente Marcon, certo, che il problema è questo: di fronte a una crisi di liquidità cronica da parte delle piccole aziende, queste sono più vulnerabili, certo, sono sempre più vulnerabili. Ma condivido in pieno quello che ha detto il Presidente Capraro. Sì, la prefettura in provincia di Treviso mai visto come in questo periodo un atteggiamento di collaborazione propositivo, di coinvolgimento, sempre senza lesinare risorse, sempre a disposizione in tutti gli ambiti.
ambiti, non posso che condividere e associarmi ai ringraziamenti fatti al prefetto di Treviso. Ecco, adesso vediamo ancora meglio, grazie a Lucio Zanato che si insinua in ogni e dove. Ecco, vedete quindi il commissario Figliuolo sta parlando con i prefetti del Veneto. Tra l'altro Fois mi dice che gli autisti stanno scaldando i motori, sono fuori, sono pronti al volante. Ferdinando. No, ma questa immagine è molto importante, infatti ti chiedevo la linea più che altro per sottolinearla, perché queste immagini esclusive di Lucio Zanato, mi dispiace, ballavano poco fa, lo dico ai nostri telespettatori, ma è perché in condizioni di difficoltà è riuscito a insinuarsi, diciamo, anche nell'auditorium dell'Ulster, come state vedendo, e questo è un vertice molto importante, quindi ha un ritmo davvero cadenzato questa visita del generale Figliuolo in Veneto a fianco del governatore Zaia e del numero 1 della protezione civile Curcio, perché evidentemente, lo vedete, ha uno dopo l'altro una serie di incontri con personalità differenti e in luoghi diversi. Questo è importante perché intanto mi piacerebbe davvero sapere, speriamo che in quella conferenza stampa che si terrà a breve, che ci garantiranno Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio tra pochissimo, quando si sposteranno il generale, il presidente Zaia e Curcio appunto in altra sede, sappiamo appunto, siamo già pronti a Marghera, che cosa si sono detti, perché se questo è un incontro tattico, cioè la pandemia volge verso numeri diversi, c'è il caldo finalmente, anche se questo clima pazzo di maggio che sembra più aprile, a volte novembre, insomma, con le piogge, ci fa sperare, insomma, meno rispetto a quello che forse ci auspicavamo. Ma insomma, questo incontro, dopo quello che si sono detti, è importante perché è il vertice con i prefetti, come dicevi tu, Christian. E sono davvero curioso di capire che cosa si sono detti Figliuolo e Zaia a porte chiuse, con Curcio, la Bottaccin, Lanzarin, insomma gli staff che si sono riuniti per una buona mezz'ora. Quindi sarà importante da capire se c'è da adesso in avanti qualche novità che magari ancora noi non comprendiamo. Spesso, insomma, seguendo tutti i giorni alle 12:30 l'appuntamento della conferenza stampa quotidiana di Zaia, qualche anticipazione tra le righe l'abbiamo sempre interpretata, quindi sarà molto importante. Però oltre alla precisione, il rispetto degli orari e appunto un ritmo davvero cadenzato, non so quanto, ecco, dal generale Figliuolo scopriremo, è più un po' dal respiro di quello che succede, che possono percepire Ilaria Marchiori, Filippo Fois, poi Valentina Visettin più tardi, insomma i nostri corrispondenti, quindi anche con le interviste magari a latere, se qualcosa è possibile. Ma io voglio spiegare anche ai nostri telespettatori, Christian, è bene che lo sappiano, ecco, è un cerimoniale che non è un cerimoniale ovviamente, ma in questi casi è un'organizzazione molto rigorosa, lo voglio spiegare a chi ci segue, quindi anche per noi avere queste immagini esclusive per il gruppo Media Nord-Est con Lucio Zanato non è stata cosa semplice, e non è semplice anche seguire tutti gli spostamenti, ma cercheremo di farlo. Ecco, a volte spieghiamo, se qualcosa è sporco, se non sentite o non avete la possibilità di capire realmente cosa sta accadendo, è perché ci troviamo dove nessun'altra televisione si trova, ecco, in questo momento, con queste immagini come potete vedere, e dobbiamo riuscire a interpretare un po' anche quello che sta succedendo. Cristian? Diciamo che questo ci consente di studiare il linguaggio del corpo, Ferdinando, è fondamentale questo, perché poi sicuramente il generale Figliuolo non spenderà tantissime parole. Ieri lo stesso Zaia, la stessa assessore Lanzarin ci ha messo un po' in guardia, ha detto non aspettatevi il solito punto stampa, ma questo lo abbiamo visto nelle settimane scorse, nelle precedenti visite istituzionali, tecniche del commissario Figliuolo. Sicuramente ogni parola sarà soppesata. I fronti però sono quelli, Ferdinando, che ci dicevamo
anche prima, quindi questa vaccinazione per gli over 40 che partirà lunedì. Ieri la lettera ufficiale di Figliuolo a tutte le regioni, che era stata di fatto anticipata quasi in un gioco di sponda dal governatore Zaia. Poi c'è tutto il tema, ma poi lo chiederemo anche al nostro virologo Fabrizio Pregliasco, del periodo di intervallo tra la prima e la seconda dose di Pfizer, perché nei giorni scorsi ha fatto discutere Ferdinando tutto il tema posto da Pfizer, che dice no, non ci deve essere un intervallo superiore ai 21 giorni, mentre EMA da un lato e Comitato Tecnico Scientifico dall'altro hanno ribadito con il generale Figliuolo che si può arrivare fino a 42 giorni. Anche questo è un tema che si aggiunge al mosaico che compone la campagna vaccinale di questo complicato 2021. Che dici, Ferdinando? Questi sono i temi sostanzialmente. Cosa ci potrebbe essere di nuovo secondo te? Guarda, è Valentina Marino, no? La direttrice scientifica, direttrice medica della Pfizer, che ieri, insomma, l'altro giorno almeno un po' ha tagliato le gambe a tutte le aspettative o le speranze. Noi siamo andati avanti per mesi dicendo facciamo come l'Inghilterra, proviamo, facciamo una vaccinazione, una prima dose almeno al numero maggiore possibile. Ecco, il risultato è che non li abbiamo seguiti, seguirli adesso forse è un po' tardi, però da un lato è importante secondo me che questa svolta ci sia, benché tardiva. È chiaro che se l'indicazione Pfizer è 21 giorni tra la prima e la seconda dose, noi la facciamo 42, dobbiamo avere una linea comune. Fino ad adesso, in questi giorni, non si è capito, perché ricordo che il Veneto e il Friuli Giulia fanno la seconda dose di richiamo a 42 giorni, come detto dal Comitato Tecnico Scientifico, da Figliuolo, insomma quello di cui abbiamo parlato in queste ultime 48 ore. Ma ci sono regioni, il Lazio, la Campania, mi pare la Sicilia, la Puglia, che pensano di farlo a 35. Quindi sono tutte informazioni, e io sono certo che sia uno dei temi più importanti dei quali stanno parlando questa mattina Zaia, Figliuolo e Furcio, perché ci vuole un'indicazione chiara per tutti noi, cioè questa seconda dose, chi ha già fatto la prima continua a prenotarsi, ad avere la prenotazione a 21 giorni o trasla a 42? È 42 per tutte le regioni o ogni regione fa per sé? Cioè, qui ci vuole un'indicazione che sia comune e uguale. Io credo, conoscendo, avendo interpretato abbastanza bene in questi primi mesi il carattere di Figliuolo, diciamo, e le decisioni che lascia sui campi delle regioni, immagino che ci sia uniformità. L'ho detta anche il tema dei tamponi per 100.000 abitanti che citavamo questa mattina, insomma, no? Quindi adesso finalmente c'è un numero che va equiparato tra regione e regione, che è un numero di tamponi minimo che va fatto ogni 100.000 abitanti. E allora finalmente possiamo confrontare i dati, che per un anno e mezzo abbiamo confrontato tra regioni, non aveva nessun senso. Quindi anche questa cosa della dose di richiamo del Pfizer deve essere uguale per tutti, e questo è fondamentale, spiegandoci che, immagino sarà così, chi aveva fino a qui già fatto la prima dose, aveva la prenotazione per la seconda, cioè da qui ai prossimi giorni, manterrà quell'intervallo. Chi si prenota, ecco, i quarantenni da lunedì, da qui in avanti, avrà probabilmente l'intervallo maggiore. Questo io credo e ipotizzo. Questa sarà probabilmente la linea. Ritorno da Federico Capraro per salutarlo, perché so che ha un impegno. Presidente Capraro, ci sono i prefetti, si sta parlando sicuramente di emergenza sociale, di emergenza economica, della liquidità che manca alle imprese. Nelle settimane scorse l'Ascom di Treviso ha mostrato dei dati allucinanti, 4.000 imprese a rischio, 1.500 imprese zombie che fanno fatica persino a chiudere. Quanto tempo rimane? Poco. Ma intanto vi ringrazio per la consueta attenzione che avete nei confronti dei settori che rappresentiamo,
lo dico anche perché rappresentiamo sì i nostri interessi, ma sono gli interessi delle comunità. Il ritorno alla quotidianità che chiediamo è il ritorno alla quotidianità delle nostre città, dei nostri quartieri, quindi c'è bisogno di ritornare a recuperare le nostre abitudini, la nostra socialità. Noi siamo in un contesto nel quale nei prossimi mesi, quindi la questione è di mesi, assisteremo, in ragione dello sblocco dei licenziamenti e in ragione del ormai oltre 15° mese di pandemia, ad un evolversi di situazioni che sono state cristallizzate. I dati che abbiamo nascondono la realtà delle cose. Oggi di fatto anche chiudere è un problema, anche chiudere non si riesce a farlo perché tutto è cristallizzato. Assisteremo certamente a delle chiusure, assisteremo certamente a una fuoriuscita sul mercato del lavoro di tutta una serie di figure, ahimè con numeri molto importanti. È fondamentale, istituzioni, associazioni, imprese, sindacati, mettere in piedi un sistema virtuoso per gestire questa fuoriuscita, che sia una fuoriuscita, un riposizionamento e un subingresso in altri ambiti per un gran numero di lavoratori. Lo dicevamo, e chiudo ringraziandovi, quando vi ricordate, dicevamo ciascuno di noi può rinunciare a una pizza, può rinunciare a uno spritz, può rinunciare a sciare un giorno in montagna, verissimo, ma quello spritz, a quella pizza o quella sciata non possono rinunciare il cameriere, il pizzaiolo, l'operatore di quegli impianti sciistici, perché attorno a quel momento che per noi è un aspetto marginale al quale possiamo rinunciare da consumatori, per loro in realtà, e quindi per noi operatori, c'è una vita, c'è una famiglia, c'è una casa. Diciamo, Capraro, che forse troppo spesso si è utilizzato il termine attività sacrificabili ed è forse un termine poco sensibile e anche poco veritiero dal punto di vista economico. Poco veritiero lo hanno dimostrato anche i dati. Sono state sacrificate delle attività senza che questo sacrificio comportasse un beneficio o un vantaggio. I dati lo hanno dimostrato, e il piano vaccinale, che oggi sta invertendo una rotta che era invece costante indipendentemente dai colori, dalle aperture e dalle chiusure, lo ha dimostrato. Sono sacrificabili non certo per gli operatori, perché non c'è differenza, non certo per chi ci lavora, e un dipendente pubblico. Su quel lavoro lì è costruita una vita, ripeto, una famiglia e una casa, per cui dobbiamo riconoscere a queste imprese i sostegni necessari proprio per tutto ciò che comportano al di là dell'aspetto economico. Un'ultimissima battuta proprio su una notizia di queste ore. L'Unione Europea, attraverso i suoi uffici studi, ha rivisto le stime di crescita del PIL sia a livello europeo che italiano, dicendo che l'Italia stessa crescerà più del previsto, soltanto nel 2021 del 4,2%, altrettanto più o meno nel 2022. Questo significa ritornare ai livelli pre-crisi entro il 2022, non entro il 2023-2024 come era stato preventivato fino a qualche tempo fa. Secondo lei si può guardare con ottimismo ai prossimi mesi? Ma io credo che sia più che altro da leggere tra le righe, perché quelli sono dati medi che non certamente non metto io in discussione, ma sono dei dati che provengono dalla media di alcuni settori che addirittura in questo periodo sono cresciuti ed altri che invece hanno tempi di recupero molto lunghi, penso in particolare al turismo. Per cui sicuramente crescerà di più coloro cresceranno di più coloro che dovranno recuperare il maggior tempo perduto e il maggior percorso da riprendere, perché l'Italia, in particolare alcuni settori, il turismo è il 13% del PIL italiano, quindi non è poca cosa, sono stati paesi e settori eccessivamente
colpiti, per cui dici sarà un recupero maggiore, ma ripeto, distinguiamo bene tra settori e settori e anche all'interno dello stesso settore da ambiti e ambiti. Ecco perché i sostegni devono essere più mirati e non possono più essere sostegni a pioggia. Questa è un po' la richiesta di tutte le categorie, sostegni mirati e appunto personalizzati, diciamo, perché ogni comparto ha la sua storia. Vorrei far sentire, se è possibile, chiedo anche alla regia, le parole sono 15 secondi, dette ieri, scandite ieri dal Premier Draghi nel corso del question time alla Camera. Proviamo a sentire Draghi, lo attivo dal PC. E questa attenzione è particolarmente necessaria in una fase di riapertura dell'economia come quella che ci accingiamo a vivere, speriamo. Ecco, c'è questo speriamo alla fine che i più maliziosi dicono ma insomma non ci fa... non è proprio la parola definitiva che volevamo. La linea di Draghi, Capraro, è tracciata, è quella della gradualità sostanzialmente. È una linea tracciata, è una linea che ci richiama alla responsabilità di cui parlavo all'inizio, è una linea che comunque ci ha dato delle certezze che ci mancavano, certo compatibili con il periodo, ma devo riconoscere che Draghi è la migliore espressione che il nostro Paese poteva mettere in campo in questo momento. Quindi la luna di miele con le categorie non è ancora finita? Non è finita, ci vuole fiducia, ci vuole fortuna e ci vuole anche un po' di speranza. Diciamo che i sacrifici li abbiamo fatti e adesso è arrivato il momento anche di recuperarli con, ripeto, fiducia, speranza e un po' di fortuna. Fortuna è il fattore determinante, penso, in questo momento. Grazie davvero a Federico Capraro, presidente dell'Ascom di Treviso. Ovviamente Capraro, ci teniamo sempre aggiornati perché il terziario in provincia di Treviso è un mare magnum e ne sa qualcosa. Grazie Capraro. E ne sa qualcosa Marcon. Lei da sindaco, come le vede le attività economiche, le piccole attività economiche di Castelfranco? Stanno soffrendo, è indubbio, così come stanno soffrendo un po' tutte le imprese, specialmente di quel settore. Vedo però anche amministrazioni al fianco, come Castelfranco, ma come Castellana, diciamo area vasta. Abbiamo messo in pista delle azioni di supporto alle associazioni di categoria con tavoli fatti puntuali, allargati appunto alle associazioni di categoria. Abbiamo messo in pista un sostegno per quel che è nelle possibilità delle amministrazioni comunali, naturalmente. E abbiamo trovato collaborazione, abbiamo trovato risposta. Abbiamo fatto un 100.000 euro messi a disposizione per il Consorzio Fidi per dare la possibilità alle aziende di accedere a linee di credito a tassi agevolati con garanzie coperte dalle amministrazioni pubbliche. Quindi aziende che soffrono, che hanno voglia di ripartire, hanno voglia di poter tornare ad essere loro stesse, no? Cioè, perché ognuno ha la propria peculiarità e soffrono anche di questi aiuti che poi sono aiuti talvolta considerati quasi al limite dell'offensivo per certi aspetti, passatemi questo termine. Quindi, diciamo che è anche una questione matematica. Martedì abbiamo proposto la protesta, abbiamo raccontato la protesta degli operatori dei centri commerciali, perché poi parliamo di grande distribuzione, ma la grande distribuzione è fatta di piccoli negozi all'interno sostanzialmente. Certo. E un commerciante mi ha portato un dato molto, molto crudo: su 198.000 euro persi di fatturato, i ristori hanno coperto dai 7.000 agli 8.000 euro. È chiaro che quando dicevo che al limite dell'offensivo, questi sono i riferimenti matematici, no? Proprio non è cosa positiva ciò che è stato fatto. Serve a loro poter partire e poter fare la propria attività nel rispetto
delle linee guida Covid, ed ogni ambito al proprio misura di contenimento sono state studiate tutte, quindi tutti sono attrezzati e si sono messi in ordine per poter erogare dei servizi in piena sicurezza. Ed è anche questo, no, che dicono, oltre il danno alla beffa, abbiamo speso soldi per sistemarci, per mettere in sicurezza noi e i nostri clienti, nonostante ciò tutto questo non basta e ci tengono chiusi lo stesso. E le amministrazioni comunali hanno fatto quello che potevano, mi riferisco ai Treviso Fund a Treviso, ai Castellana Fund. Esattamente, misure abbastanza univoche, insomma, da parte dei comuni, anche perché tanti altri strumenti non è che ce ne siano e che diano risultati oggettivamente concreti. C'è stato poi un bando anche della regione, circa 20 milioni di euro, ma poi le esigenze in questo momento sono talmente tante che diventa veramente difficile trovare la quadra economica. Tra l'altro decreto sostegni bis che non è ancora del tutto riconvertito, quindi il dibattito parlamentare è ancora abbastanza teso e aperto. Sono arrivati adesso la riunione con i prefetti al padiglione Rama, si sta protraendo, diciamo che i tempi adesso si sono un po' sfalsati, Ferdinando, sono un po' in ritardo, perché per le 11.40, diciamo 11.40, esatto, alle 11.40 doveva esserci più o meno la conferenza stampa al Pala Expo di Marghera. Diciamo che ci sono 10 minuti di macchina dall'ospedale all'Angelo al Pala Expo, che insomma si trova, per chi non lo sapesse, nella zona del Vega, quindi all'esterno della cintura urbana di Mestre, in direzione Ponte della Libertà. Diciamo che in 10 minuti ci si arriva, ma i tempi si stanno allungando. Noi, Cristian, abbiamo predisposto il tutto già pronto per la conferenza stampa che è prevista tra poco. Devo dire che infatti è interessante, particolarmente interessante come si protragga anche questo vertice dei tre con i prefetti, perché probabilmente è come mettere a terra, lo dicevamo poco fa, queste decisioni o questi cambiamenti. E siccome era previsto lo spostamento, quindi conferenza stampa alle 11.30 all'hub vaccinale, siamo in ritardo di qualche minuto senz'altro. Sì, assolutamente, diciamo che per il momento non prima di mezzogiorno, facendo i salti mortali, però insomma significa, Ferdinando, che non è un incontro di rito, non è un incontro... non è un incontro formale fine a se stesso, significa che si stanno ponendo sul tavolo dei temi assolutamente concreti, come dicevi tu. Sai, Cristian, tu molto bene come in questi mesi i prefetti abbiano dovuto interpretare e applicare tutto quello che veniva deciso e stabilito, quindi anche loro inevitabilmente possono avere dei dubbi e dei chiarimenti per le fasi del prosieguo da qui in avanti. Ecco, adesso nelle immagini in esclusiva di Lucio Zanato, ecco, vediamo Flor, se non ricordo male, giù in fondo, sì, no, è Flor. Se non ricordo male, vedo Bottacin ancora. Mi pare che uno abbia guardato anche male, ci ha guardato male, Ferdinando, te lo dico. Mi ha richiamato il modello del generale Figliuolo, che si è sincerato immediatamente chi fosse quel signore strano con i baffi. Il nostro Lucio Zanato. Lanciamo un appello per salvaguardare il nostro Lucio Zanato, assolutamente, lanciamolo. Allora, farei così, rimaniamo su queste immagini, vedo Zaia, interpretiamo il linguaggio del corpo, pronto a scattare. Perché, allora, a me sembrano toni distesi, poi sì. No, i toni sono distesi, ma vedo che Zaia sta contingentando i tempi, conoscendolo, il linguaggio del corpo. Però stavo probabilmente raccontando qualche episodio, diciamo che per rispetto a tutela queste immagini sono esclusive, ma senza audio, perché dobbiamo rispettare anche alcuni passaggi tecnici, dei quali comunque parleranno tra poco
a noi, così come anche ai colleghi delle altre televisioni che qui non possono essere. Credo sia addirittura d'arrivo davvero questo vertice, e poi si sposteranno al lab vaccinale. E in caso interrogheremo Lucio Zanato come se fosse la nostra Sibilla cumana, fondamentalmente. Va bene, ok, allora facciamo così, penso che... mi è caduto di nuovo il microfono, chiedo scusa. Allora, non so se siamo pronti, possiamo ritornare da Filippo Fois, mi dice che è pronto per un nuovo collegamento, non ancora. Secondo lei, Marcon, cosa si stanno dicendo in questo momento? Ma è difficile naturalmente. Lei da uomo delle istituzioni che è abituato anche a vertici di un certo peso. Ho visto il certo prefetto livello. di Venezia, essendoci tutti i prefetti, è verosimile che si possano interrogare su delle linee univoche, anche rifacendomi a quello che diceva prima il vice direttore. È vero che il tema delle interpretazioni ha interrogato i prefetti via via durante questo tempo di pandemia, quindi può essere anche che ci sia questa richiesta di chiarimenti su alcune questioni puntuali, però insomma è difficile capire che cosa si stiano dicendo. Può darsi che si stiano interrogando se per caso le chiamate non funzionano, se c'è un accesso libero alle vaccinazioni, come ci si comporta. Io penso che la Regione abbia già delle visioni magari da qui in avanti su come procedere con la campagna delle vaccinazioni. Ecco, Presidente, l'accesso libero, perché poi diventerà il tema dei temi una volta esaurite le classi d'età, ma per esaurirle ci vorrà tempo. La preoccupa a livello di gestione dei flussi, perché nel momento in cui c'è l'accesso libero si pone un nuovo problema organizzativo. No, cioè non preoccupa. Io credo che il sistema con le chiamate per classi oggi i risultati li stia dando. Come dicevamo all'inizio, gli over 80 sono vaccinati al 97%, vediamo che calano le percentuali dei vaccinati man mano che calano le chiamate, e quindi è verosimile che si vada ad un certo momento in cui si dia la possibilità dell'accesso libero, e conseguentemente non dovrebbero esserci problemi. Se ci sarà, magari può essere che ci sia in prima fase, però non... Tra l'altro, ecco, ricordiamolo, il ruolo centrale degli uomini della Protezione Civile e delle varie associazioni, Carabinieri in congedo, Protezione Civile dell'ANA e quant'altro, perché con pazienza stanno monitorando, sono i protagonisti silenziosi di questa campagna vaccinale. E sono quelli che hanno fatto la differenza, secondo me, o ci hanno aiutato a fare la differenza. Anche per una parola di conforto, certo. o comunque che troppo spesso viene magari data per scontata, e scontata non è. Ho intravisto Filippo Fois, non so se Filippo mi sente, Filippo che è all'esterno, lo ricordiamo, del padiglione Rama, dove la riunione si sta protraendo un po'. Filippo, cosa vedi? Sì. Ma noi forse a questo punto quindi si trattava di un falso allarme, però possiamo dirvi che abbiamo visto diverse automobili con la targa dell'esercito italiano muoversi, abbiamo visto lo staff della presidenza della presidenza della regione muoversi verso il Pala Expo, però anche in questo momento, se vedete, c'è un po' di movimento e si intravede, vedo anche il presidente Zaia, per cui siamo al momento in cui si stanno muovendo tutta la delegazione del commissario straordinario Figliuolo assieme al presidente della regione, vediamo anche l'assessore Lanzarin, si stanno muovendo tutti. E per cui ecco, si è concluso questa prima tappa del vertice del generale Figliuolo in Veneto. Vedete il corteo che adesso inizia a spostarsi, naturalmente qua nel frattempo è aumentato il traffico perché qua siamo vicinissimi all'ospedale dell'Angelo che è in piena attività. Ecco che si muove, il corteo ci sta passando davanti in questo momento. Abbiamo visto l'assessore Bottaccina assieme anche al generale Figliuolo, credo.
Da dove ci troviamo noi in questo momento, io presumo prenderanno la tangenziale di Mestre naturalmente, e in una dozzina di minuti scarsi dovremmo esserci, dovrebbero già arrivare a destinazione, alla seconda tappa, quella del Pala Expo, quindi del centro vaccinale più grande della provincia di Venezia. Vedete, ecco, queste sono proprio le ultime macchine che stanno lasciando il luogo del primo incontro della visita del commissario straordinario generale Figliuolo. Poi vediamo anche all'orizzonte profilarsi una folla che, almeno da quello che vedo qui, potrebbe essere quella dei prefetti. Noi da qui chiaramente siamo lievemente lontani, però mi sembra di riconoscere sia il prefetto di Padova che quello di Venezia, Vittorio Zappalorto, per cui ecco, l'incontro qua è finito, e io direi che al massimo tra una decina di minuti possiamo dire che tutta la delegazione farà il suo ingresso all'hub di Marghera. Ecco, sì, vediamo qua è passato anche l'assessore Simone Venturini del Comune di Venezia, l'assessore alle politiche sociali, e vedete che si stanno attardando in questo momento fuori dalla struttura in cui è avvenuto l'incontro i prefetti. Adesso nuovamente coperti, ma c'è un parcheggio sotterraneo alla destra della nostra inquadratura da cui stanno uscendo le automobili che adesso insomma raccoglieranno il resto dei partecipanti. Quindi diciamo che al momento il primo step della visita di Figliuolo è ufficialmente finito, il tempo quindi di percorrere una parte di tangenziale. È ufficialmente chiuso, per cui il prossimo appuntamento a questo punto è quello con l'hub vaccinale, il centro vaccinale di Venezia, che si trova appunto tra Venezia e Mestre, e nel quale ci sarà anche un breve incontro con la stampa in cui presumibilmente avremo anche le risposte su quanto su questo primo incontro, su quello che si sono detti durante questo primo incontro. Ecco, io vi restituisco la linea se siete d'accordo, perché qui direi che oramai... Assolutamente Filippo, anche perché ti comunico che il nostro Lucio Zanato sta rincorrendo di fatto Figliuolo e la delegazione, quindi stiamo trasmettendo anche le immagini sempre in esclusiva del corteo che arriverà fra qualche minuto al Pala Expo. Grazie davvero a Filippo Fois e Nicoletta Rizzetto. Ci aggiorniamo nel corso della diretta. Grazie Filippo, grazie Nicoletta. Ecco, Presidente Marcon, quindi stiamo documentando tutto, non ci sfugge nulla questa mattina. Sempre dei numeri uno, non vi batte nessuno, e ho saputo che siete la prima televisione d'Italia da un po' di tempo, sì, quindi sì. E non si arrivano a cogliere quei risultati lì a caso. Siamo sul pezzo. Allora, adesso lei ci deve lasciare. Un'ultima battuta. Che cosa si sente di dire ai suoi concittadini trevigiani che sperano in un'estate migliore e sperano in una ripartenza? Che messaggio, qual è il suo messaggio? Mi sento di dire che, ragazzi, ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31 no, per risolverla, racchiuderla in una battuta, nel senso che siamo alle battute finali. I vaccini stanno dimostrando essere la chiave di volta per uscirne, andiamo a vaccinarci tutti, continuiamo a contenere, a usare i dispositivi di protezione, non abbassiamo la guardia fin tanto che insomma, la situazione non rientra in uno stato di normalità, e ce la stiamo facendo. Come si stanno comportando i suoi concittadini, per esempio a Castelfranco, i più giovani, nell'ora dello spritz? Tutto sommato bene, mi viene da dire, anche se qualche difficoltà, lo dicevo prima, è tra quella fascia dai 15 ai 25 anni, certo. Hanno delle insofferenze in più rispetto agli altri, però non abbiamo avuto casi particolarmente Avete staccato delle multe ultimamente? No, non abbiamo staccato delle multe, qualche richiamo c'è stato, situazioni di assembramento in piazza magari le abbiamo risolte, e diciamo che c'è collaborazione. Ecco, vi siete
così, interpellati al buon senso. Abbiamo cercato, interveniamo solo dove vediamo situazioni di presa in giro, mi passi questo termine, no? Se c'è qualcuno che volutamente va a forzare le norme, allora interveniamo anche senza remore. Ci sono quelle situazioni dello spritz, del momento di convivialità prima di cena, dopo talvolta magari va da sé che si arriva a fare una chiacchiera tenendo la mascherina abbassata, allora si richiamano, rientrano e quindi tutto sommato vedo collaborazione, tutto sommato. Non la mandano in malora, perché le chiedo questa ogni tanto. Io penso anche di sì sostanzialmente, ma mi mandano con moderazione. Ok, perfetto, perché proprio di questo parlavamo con il sindaco Mario Conte più o meno una settimana fa, che aveva redarguito alcuni giovani. Stefano Marconna, grazie davvero, grazie a voi, grazie a te, saluto il vice direttore e saluto tutti i telespettatori, alla prossima. Grazie, buon lavoro Presidente. Grazie. Il nostro viaggio prosegue e quando dico viaggio non sto utilizzando nessuna metafora, siamo proprio in viaggio con Lucio Zanato, mi sa che ci siamo, mancano proprio alcuni istanti per l'arrivo al Pala Expo di Mestre, il padiglione acque che era stato utilizzato per l'appunto in occasione dell'Expo di Milano, una grande operazione di rivalorizzazione urbanistica. Adesso questo padiglione serve per l'area dell'ULSS 3 Serenissima, per tutta la zona appunto di Mestre e della Laguna, un padiglione importante, tra i primi a essere attivati a livello veneto e nazionale. Non a caso il generale Figliuolo arriva proprio qui per fare poi il punto anche con la stampa. Mentre ci stiamo avvicinando al padiglione, ecco, vedo collegata Ilaria Marchiori, non so se Ilaria già ci sente, forse ancora no. Va benissimo? Sì. Ah, Ilaria, perfetto. Ci siamo, sta arrivando. Sì, ci troviamo qui, ormai mancano pochi minuti, a breve il generale Figliuolo insieme al capo della Protezione Civile, al presidente Luca Zaia, arriveranno proprio qui al Pala Expo, visto che hanno appena lasciato il padiglione Rama dove si è svolta questa riunione, questo tavolo tecnico. Dunque siamo qui in attesa, tra pochissimo dovrebbe arrivare. Ricordiamo che il Pala Expo è l'hub vaccinale più grande di tutto il Veneto e anche il più importante dell'ULSS 3 Serenissima. Dunque il generale Figliuolo effettuerà un sopralluogo per vedere com'è strutturato il Pala Expo, per vedere tutti i box e le sedi vaccinali, e dunque lo farà insieme appunto al capo della Protezione Civile, al presidente Luca Zaia. Probabilmente anche si soffermerà ad incontrare anche i medici dell'ULSS 3, il direttore del Dipartimento Prevenzione Selle, il direttore poi dell'ULSS 3 che però ha già incontrato. Dunque cercherà di capire proprio come funziona e soprattutto l'andamento della campagna vaccinale nella nostra regione. Siamo proprio qui in attesa, dovrebbe arrivare a minuti. Dopodiché, una volta effettuato il tour e terminato, proprio qui alle mie spalle, su questo palco che è stato allestito appositamente, si svolgerà un breve punto stampa dove con tutta probabilità elencherà anche quelli che sono stati i contenuti del tavolo che si è tenuto questa mattina al padiglione Rama con le istituzioni e il personale tecnico. Probabilmente forse potrà anche dare qualche altra notizia, dirci delle novità in merito ai vaccini, ma questo lo potremo scoprire solamente più tardi, quando ci sarà questo punto stampa al termine del tour. Ecco, del allora generale Ilaria, il tempo solo di riallinearci perché è arrivato, quindi un attimo che ci riallineiamo. Eccolo qua.
Luca Zaia, il governatore Zaia, c'è qualche problema ma lo sistemiamo in presa diretta con il collegamento. Zaia che sta entrando quindi al padiglione acque, al Pala Expo di Marghera, dove appunto farà una visita veloce come ci spiegava la nostra Ilaria. Ilaria, ti lascio perché adesso dobbiamo appunto riallineare la diretta per poter proseguire quindi nel nostro racconto di giornata. Grazie Ilaria Marchiori e grazie a Sandro Ponchio che si trova con lei. Ecco, non so se abbiamo delle immagini che stanno confluendo nei nostri server, ma comunque questione soltanto di istanti. Vi do quindi un aggiornamento velocissimo perché Regione Veneto con Azienda Zero ha diffuso proprio ora il nuovo bollettino vaccinale relativo alle ultime 24 ore di somministrazioni. Siamo a 34.762 dosi somministrate, quindi nell'arco, lo ripeto, delle 24 ore. Di queste 29.018 prime dosi, 5.743 cicli completati. Il totale delle dosi somministrate in Veneto arriva così a 2.156.354 prime dose, 1,5 milioni, cicli completati 637.000. Questa quindi è la situazione, ma non so se riusciamo a mostrarvi anche il bollettino ufficiale relativo al contagio, perché lo sapete ormai ci sono due bollettini di giornata, quello relativo alle vaccinazioni e quello relativo invece alla curva del contagio, alla curva dell'epidemia. Nelle 12 ore in Veneto, dalle 17 di ieri sera alle 8 di questa mattina, ci sono stati 468 nuovi casi, quindi un numero tutto sommato cospicuo, segno che l'emergenza non può dirsi affatto conclusa, nonostante ci siano buoni segnali e lo possiamo vedere assolutamente sul fronte delle ospedalizzazioni, perché quando parliamo di terapie intensive abbiamo 135 posti letto occupati, di questi 109 positivi al virus, i restanti 26 si sono negativizzati. Per quanto riguarda invece i posti letto occupati nei reparti di area non critica, sono sotto i 1000, sono 946. Di questi 640 sono i pazienti positivi ancora al Covid. Quindi il dato ospedaliero che si sta sgonfiando gradualmente, ma che dà la dimensione di una boccata d'ossigeno anche per le stesse strutture ospedaliere. E non a caso le regioni stanno chiedendo di prendere in considerazione non soltanto l'R-Conti del contagio, quello che finora ha decretato il colore delle regioni, ma appunto prendere in considerazione anche l'R-Conti ospedaliero, quindi l'indice di ospedalizzazione abbinato al numero dei vaccini somministrati. Come sapete anche questa discussione è in corso a livello di cabina di regia, di conferenza Stato e Regioni e ovviamente di coordinamento tecnico scientifico. Abbiamo delle immagini in diretta, chiedo alla regia se ci sono delle novità, se riusciamo a ripristinare i collegamenti con Mestre. In questo momento no, quindi questione soltanto di attimi. Come avete visto, il commissario Figliuolo è arrivato quindi al padiglione acque. Qui farà un veloce sopralluogo, e poi una conferenza stampa. Allora facciamo così, io devo mandare qualche istante di pubblicità, sempre pronti a rientrare nel momento in cui ci sono delle novità. A fra pochissimo.
Siamo di nuovo in diretta per raccontarvi la giornata in Veneto del commissario Francesco Figliuolo, che è arrivato puntuale, ve lo abbiamo raccontato con immagini anche in esclusiva alle 10:30 puntuale all'ospedale All'Angelo, al padiglione Rama, dove prima ha incontrato il governatore Zaia, l'assessore Lanzarin, il capo della protezione civile Curcio, il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Contato e i dirigenti regionali della sanità veneta, una riunione a porte chiuse che si è protratta per circa 30 minuti. Poi da lì il generale si è portato all'interno dell'auditorium dell'ospedale, dove ha incontrato i prefetti del Veneto. Sul tavolo sembra appunto da indiscrezioni, ma insomma era abbastanza ovvio, i temi della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, dell'emergenza sociale che tante fasce della popolazione stanno vivendo. In questi minuti il governatore Zaia poi ha postato anche questa foto sui social, l'arrivo di Figliuolo all'ospedale All'Angelo, il saluto ai tempi del Covid. Ilaria Marchiori mi sa che è pronta e ci sente. Ilaria, è arrivato, raccontaci cosa sta succedendo. Sì, eccoci qui, sì, il generale Figliuolo è arrivato proprio qui al Pala Expo e adesso sta effettuando un tour di perlustrazione insieme al governatore Luca Zaia e al capo della protezione civile Curcio. A breve arriverà qui, si presume tra circa 5 minuti, dove si svolgerà un breve punto stampa sul palco che è stato allestito, che vedete qui alle mie spalle, e in cui con tutta probabilità delineerà alcuni almeno di quelli che sono stati i contenuti del tavolo che si è svolto al padiglione Rama e ci dirà altre novità riguardo con tutta probabilità la campagna vaccinale. Il tour in questo momento si sta svolgendo, il Pala Expo è molto grande, quindi in circa un quarto d'ora dovrebbe riuscire a visitarlo tutto, a visitare i box. Incontrerà alcuni dei medici dell'ULSS 3 che stanno seguendo la campagna vaccinale dall'inizio e poi anche tutte le questioni inerenti alla pandemia da quando è scoppiata, e anche le persone a servizio che effettuano i vaccini e poi l'anamnesi e poi la certificazione finale. Ricordiamo che comunque il Pala Expo è l'hub vaccinale più grande del Veneto e dell'ULSS 3 Serenissima, e che tra l'altro proprio recentemente è stato ampliato perché sono state adottate ben 6 nuove linee vaccinali, che quindi significano maggiori somministrazioni. Eccolo qui, il generale sta proprio per arrivare. Noi in questo momento non possiamo spostare la telecamera, ma a breve lo vedrete proprio arrivare insieme al governatore Zaia, al capo della protezione civile. Eccolo qui, insieme a lui naturalmente anche le istituzioni. Vediamo anche l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, il personale dell'ULSS 3 e anche l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Ecco, quindi dovremo esserci. Penso che fra poco inizieranno anche le domande della stampa, perché mi sembrano tutti a favore di giornalisti e delle telecamere, anche se non sono sul palco, mi pare. Proviamo a sentire. Di Astra però. Siamo popolari. Però la risposta è che è una questione di età. È vero, è vero. Oh no, grazie. Via con Andiamo solo qua. Ecco qui. Allora, potete schiudere quel microfono per favore? Fischia perché?
C'è l'effetto Larsen. Eccolo qua. Tanto grazie, volevo ringraziare tutti voi per la presenza e ringrazio veramente, l'ho già fatto più volte oggi, il generale Figliuolo in veste di commissario che è qui oggi, ha avuto modo di apprezzare, vedere quello che spesso ci siamo raccontati al telefono, vedere di persona l'organizzazione del Veneto e la macchina vaccinale del Veneto, che ricordo che è una macchina importante, 1300 persone schierate tutti i giorni, e per me è anche l'occasione per ringraziarli tutti uno ad uno, i sanitari, quelli che non sono sanitari e anche poi tutti i volontari. 60 centri vaccinali che ci permettono oggi di dire che siamo sempre in testa alle classifiche nazionali con le performance delle nostre vaccinazioni. Abbiamo già vaccinato, come voi sapete, abbiamo già inoculato, quasi 2.200.000 dosi, possiamo dire che sulla popolazione target, che è di 4.200.000 abitanti, vuol dire che in via teorica, matematica, una persona su due, una testa su due ha avuto un incontro ravvicinato con il vaccino. Sulle popolazioni target over 80 e gli over 70 piuttosto che gli over 60 siamo assolutamente a numeri straordinari di adesione alla vaccinazione, stiamo continuando con la vaccinazione dei 50-59 e come sapete da lunedì apriamo anche ai 40-49. Io non aggiungo altro se non quello di dire che questa è la vera sfida, lo ricordo a tutti, noi possiamo dire con dati di fatto, fino a qualche tempo fa si diceva ma lo Stato di Israele ha svuotato gli ospedali, ma gli Stati Uniti, ma la Gran Bretagna. Beh, noi possiamo dire che il Veneto, in base alle popolazioni target che ha già chiuso, penso agli over 80, ha svuotato gli ospedali, nel senso che quel paziente in quella fascia d'età non c'è più. Ringrazio e saluto anche il capo della Protezione Civile, l'ingegner Curcio, che accompagna ovviamente il commissario Figliuolo, saluto il vice sindaco di Venezia Tomaello, sono accompagnato dall'assessore Lanzarin alla sanità, assessore alla salute, alla sanità, e dall'assessore Bottacin, assessore alla protezione civile e all'ambiente in generale. E c'è il dottor Flor con me che è il segretario regionale della salute, della sanità, e il dottor Contatto che è il direttore generale. Passo la parola al generale Figliuolo. Grazie Presidente, saluto ovviamente anch'io il vice sindaco di Venezia, l'assessore alla salute, l'assessore Bottacin, chiaramente l'amico Fabrizio Curcio, saluto il direttore generale qui responsabile di questo hub vaccinale che è frutto del sistema paese. Questa è una sinergia fra imprenditori privati, quindi il gruppo Finint, la regione Veneto e il comune di Venezia. Questo è importante perché quando si fa squadra si vince. Qui ci sono 20 linee che a breve diventeranno 28, la capacità di fare 3.000 fino a 6.000 se si fa anche il turno notturno e di aumentarlo ulteriormente. Noi siamo a livello nazionale a oltre 25 milioni di somministrazioni, diciamo 17,5 prima dose e circa 7 milioni e mezzo, poco più, di persone che hanno già fatto il ciclo completo. I numeri del Veneto li ha accennati il Presidente, io voglio rimarcare che a seguito dell'ordinanza numero 6 che ho firmato il 9 di aprile c'è stato un incremento notevolissimo in tutte le regioni delle percentuali di over 80 e fragili cui è stato somministrato il vaccino e contestualmente c'è stato un calo netto, repentino delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e dei decessi, e questo è molto importante, di questo sono estremamente soddisfatto e devo dire che il Veneto in questo è estremamente virtuoso, è al numero 1 per over 80, 98% contro una media
nazionale dell'88%, numero 1 over 70, 83% contro una media che è circa 75%, sui fragili è in cima alle classifiche e quello che voglio dire, percentuali di inoculazioni rispetto alla distribuzione sempre al di sopra del 90%, oggi è all'85% perché oggi sono arrivate le dosi di Pfizer, quindi sono arrivate a livello nazionale in distribuzione oltre 2.100.000 dosi di Pfizer. Fra domani e dopodomani arriverà ancora circa 400.000 AstraZeneca, 170.000 Johnson. Maggio è un mese di transizione. Noi a maggio avremo alla fine, come avevo detto più volte, circa 17 milioni di dosi. Siamo con una media della settimana scorsa di oltre 450.000 dosi giorno, con punte di oltre 500.000 giornalieri che si sono attestati fra giovedì e venerdì, quindi mi auspico che oggi faremo più di 500.000. È chiaro che la vaccinazione è un insieme di scienze e organizzazione, qui c'è e l'ho vista, e ovviamente percezione. Dobbiamo dire che fare comunicazione è importante su tutti i vaccini, perché tutti i vaccini possono salvare la vita. È chiaro che bisogna seguire poi le raccomandazioni della comunità scientifica. A giugno dobbiamo aprire alle altre classi, a giugno dobbiamo aprire anche alle aziende. So che qui a breve saranno fatti dei test legati ai target del piano, quindi andando con le classi d'età, e saranno proprio dei warm up con i medici competenti, i medici aziendali, per verificare e testare, come io avevo detto nel piano, la bontà del sistema. Devo dire che il piano prosegue, va avanti bene. Dicevo, maggio mese di transizione, giugno deve essere un mese di svolta, è il mese dove dare proprio quella che si può definire una spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore. È chiaro che la campagna va avanti, dobbiamo arrivare all'immunità di gregge, ma di questo io sono veramente molto confidente. Sono sicuro che ci arriveremo nei tempi previsti, sono sicuro che a giugno a livello nazionale, questa regione me ne dà confermo, questa regione ha un target di 40.000 che ha sempre mantenuto, è in grado oggi di fare 50.000, con l'apporto anche dei medici di medicina generale, 2.500 su poco più di 3.000 hanno già aderito, e delle farmacie e dell'incremento di linee vaccinali sugli altri hub, è in grado addirittura di fare 80-90.000 e anche 100.000. L'unica cosa che mi ha chiesto il vostro Presidente è dammi i vaccini. I vaccini arriveranno in maniera copiosa a giugno, ne sono confidente, spero a breve di poter diramare a tutte le regioni il calendario, e questo è molto importante. L'altro discorso è quello del bilanciamento. Noi non facciamo magazzino, quando serve la struttura commissariale, siccome fa proiezioni e controllo tutti i momenti, tutto il giorno di ciò che c'è, si bilancia con il consenso delle regioni interessate. Ho disposto nei giorni scorsi un bilanciamento sud-sud, interessati ovviamente i presidenti fra Sicilia e Puglia. Faremo ulteriori bilanciamenti sul vaccino AstraZeneca, in modo da vaccinare il più possibile e non tenere nulla in cassa. Chiaramente questi bilanciamenti sono provvisori, poi quando la situazione si normalizza ovviamente si riportano tutte le dosi laddove erano state prese, perché il principio è quello di una testa, un vaccino. Vi ringrazio ancora, passo la parola all'ingegner Curcio, all'amico Fabrizio, prego. Grazie Generale, grazie Commissario, grazie Presidente per averci invitato oggi a prendere atto di persona e non da video in su di quello che sta facendo il Veneto. Come ha detto il Commissario, a noi questo serve molto, perché poi dobbiamo portare le buone pratiche a livello nazionale. Io voglio solamente ricordare, visto che si è parlato di informazione, che tutto questo è il frutto di una sinergia nazionale in primo luogo, ma che in questo territorio ha trovato una sua reale concretizzazione. Basta fare un giro per questo centro come per gli altri per capire come qua lavorino strutture civili, militari, sanitarie, operatori,
operatori pubblici, il contributo del privato e fatemi fare un ringraziamento particolare al mondo del volontariato. Lo faccio attraverso l'assessore Bottaccin, che è l'assessore alla protezione civile della Regione Veneto, perché vedete, mentre tutto ciò per noi è comunque lavoro, questo è reso possibile per la generosità delle tante persone che si mettono a disposizione. Solo in Veneto sono state calcolate circa 215.000 giornate di lavoro uomo, solo in Veneto ci sono circa 600 operatori che quotidianamente rendono tutto questo possibile. E lasciatemelo dire, a fronte del fatto che il rischio nel Paese non si ferma, non sono terminate le piogge, non termineranno gli incendi boschivi, non termineranno le altre sfide che la natura ci mette a disposizione. Solo in questo territorio ci sono state più di 15 emergenze di livello regionale, alcune delle quali sono state anche classificate come stati di emergenza nazionale. Allora, nel prendere atto dei numeri che sono stati qui citati sia dal Presidente che dal Commissario, ecco, il mio ruolo è quello di verificare insieme alla Regione quanto questo sistema del volontariato stia facendo e come poterlo supportare per le sfide prossime che purtroppo verremo chiamati ad affrontare. Quindi veramente grazie ancora Presidente, e veramente grazie a tutto il mondo del volontariato che con generosità si dona e rende questo possibile a tutti noi. Grazie. Un paio di domande. Il generale risponde a un paio di domande. Allora, eccolo. Buongiorno, sono Alda Vanzanna, Gazzettino, scusi il disturbo. Volevo chiederle questo. La gente è disorientata, nel senso che ha avuto informazioni contrastanti, prima su AstraZeneca e il limite di età e poi sul richiamo di Pfizer e Moderna. L'azienda in un primo tempo ha detto sono 21 giorni, l'Italia ha detto no, vanno benissimo 42. Può rassicurare i cittadini sul tempo esatto di richiamo e su eventuali nuove decisioni? Grazie della domanda, perché mi fa chiarire alcuni punti. Intanto premetto che quello che dico è suffragato da quello che mi dice e delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e della comunità scientifica. Chiaramente io faccio il commissario, quindi non ho competenza tecnica, ma mi avvalgo di notizie di prima mano. Ho sentito ancora ieri il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, il professor Franco Locatelli. Allora, per AstraZeneca voi sapete che l'EMA non ha dato alcuna indicazione, dice un vaccino che va bene. L'AIFA, sulla base delle attività di farmacovigilanza, quindi delle indicazioni, dalle osservazioni di quegli eventi gravi, correlabili, che sono infinitesimi, ma ci sono stati, quindi parliamo di numeri di 0,0 qualcosa per cento, 3, quello che è, ha dato una raccomandazione di auspicio, cioè di utilizzarlo per gli over 60. Non faccio la storia perché la sapete. E questa rimane. So che oggi il CTS potrebbe dare un parere, ma non ne ho ancora le indicazioni, ma sostanzialmente il vaccino è buono, è utilizzabile. In Gran Bretagna è stato utilizzato su 21 milioni e oltre di persone, quindi questo come prima somministrazione. Per il discorso invece di Pfizer Moderna, cioè i vaccini RNA, allungare il tempo fra una dose e l'altra, è derivata da studi scientifici e dagli stessi studi che nel caso di Pfizer sono stati illustrati all'EMA, tant'è che ieri una alta personalità dell'EMA, della direzione operativa, il professor Cavaliere, ha parlato proprio di studi fatti da Pfizer. Sostanzialmente dicono che portare a 42 giorni si è ancora nella curva di effetto del farmaco, sostanzialmente, quindi cambia poco fra i 21 e i 42. Perché fare fino a 42 se cambia pochissimo dal punto di vista percentuale? Perché questo dà la possibilità nella stessa unità di tempo, nello stesso mese, a parità di dosi, di poter somministrare la prima dose a qualche milione di persone in più. Cioè, il discorso è questo: nell'ambito di una pandemia dove c'è gente che rischia di andare all'ospedale, di andare in terapia intensiva e addirittura di morire, se si dà mezzo scudo a più persone è meglio che darne un intero
a meno persone, fatto salvo il fatto che nei 42 giorni la probabilità, l'effetto del vaccino è più o meno lo stesso. Ecco, questo è. Adesso poi le curve, le percentuali precise bisogna farsele dire bene dei tecnici, e quindi il Comitato Tecnico Scientifico, nella sua indipendenza scientifica, ha ritenuto opportuno fare questa raccomandazione, che inizialmente, diciamo, Pfizer, la dottoressa Marino di Pfizer aveva in qualche modo contestato, ma che poi alla fine Pfizer stesso ha dovuto dire che ci sono questi studi che sono stati presentati all'EMA e che va bene così. Però ripeto, io sto facendo la difesa d'ufficio del Comitato Tecnico Scientifico, però ve lo sto argomentando con una divulgazione, diciamo, da laico. Io non sono uno scienziato e non mi permetterei mai di tirare la giacca agli scienziati, è stata una loro decisione autonoma dovuto proprio all'andamento del piano vaccinale e la correlazione del piano vaccinale con le curve di contagio e con la pandemia. Chiedo scusa se l'ho argomentato in questo modo, però ritengo di essere stato chiaro, altrimenti chiarisco meglio. Grazie. Sì. Filippo Tosato dei quotidiani Gedi, buongiorno generale, complimenti per quella bellissima penna bianca che ci ricorda i tempi della leva. E la domanda è questa: il presidente Zaia ieri ha detto che a partire da lunedì saranno aperte le prenotazioni per i quarantenni. È una buona notizia perché insomma consentirà di allargare la corte dei vaccinati. Nel suo disegno, nel suo progetto, una volta completata anche questa corte di quarantenni, si andrà a scalare verso gli over 30 o, in considerazione del rischio attenuato dei più giovani, si procederà invece verso altre categorie o verso altri segmenti di popolazione? Lei ha accennato alle aziende, ad esempio. Grazie. La ringrazio per la domanda. Allora, adesso la prenotazione che ci saranno dal 17 in avanti, come dicevo, un piano vaccinale è frutto di scienza e organizzazione. Il Veneto, come tutte le altre regioni, hanno bisogno di avere degli aspetti programmatici, quindi è una programmazione ed è probabile che i primi che saranno interessati poi alle somministrazioni si arriverà su fine maggio, se non a giugno chiaramente. Quando avrò la previsione, perché io adesso ho solo la previsione, quando avrò la programmazione dei vaccini in arrivo a giugno, se la programmazione è coerente con la mia stima, quindi se sarà dai 20 milioni in su, che cosa si vuole fare a giugno? Una volta messi al sicuro gli over 80, i fragili, gli over 65 che nel frattempo procedono perché loro sono prioritari rispetto a tutto il resto, e dare una sorta di via libera in maniera parallela e anche multipla, cioè andare in parallelo su tutte le classi e in maniera multipla aprire ulteriori hub vaccinali che sono quelle delle aziende. Considerate, ha detto il Presidente, che qui in Veneto ha 70 punti vaccinali oggi, le aziende sono in grado adesso di mettere in campo altre 65 per il Veneto e a livello nazionale saremo su oltre 1000. Quindi ecco, questo è ciò che si vuol fare. È ovvio che è subordinato all'arrivo dei vaccini. Quando io avrò questa, la sicurezza non c'è, ma questa programmazione, allora andremo avanti. Nel frattempo noi stiamo andando, seguendo il piano che ha portato dei frutti, dei benefici, perché oltre alle misure di contenimento, chiaramente, mettendo assieme il combinato disposto fra il piano cadenzato con il focus sugli over 80 e i fragili e poi a scalare le misure di contenimento messe in atto dal governo, hanno fatto questa caduta che oggi la Fondazione Gimbe portava addirittura del 50% sull'ospedalizzazione e di oltre il 45% sulle terapie intensive. Quindi questi sono numeri secondo me importantissimi che fanno sì che la nostra popolazione abbia fiducia e che a breve le classi produttive possano rientrare a pieno ritmo e intercettare la ripresa economica che in questo momento è a livello europeo e mondiale. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie. Arrivederci, grazie per quello che fa. 20 minuti.
minuti circa quindi di conferenza stampa, prima il governatore Zaia, poi appunto il generale Figliuolo, che si è anche concesso alle domande, a 2 domande per la precisione. I temi sono quelli che avevamo in qualche modo centrato già questa mattina: la vaccinazione degli over 40, quindi questa apertura lunedì 17 maggio nei confronti di una categoria di età che solo in Veneto vede circa 700.000 persone da vaccinare. Poi il tema importante del periodo di intervallo tra prima e seconda dose di Pfizer. In questi giorni se ne è parlato parecchio. Figliuolo conferma la linea, dice che si continuerà anche sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico ad avere un periodo appunto di intervallo fino a 42 giorni. È un passaggio questo fondamentale che nelle scorse ore, tra l'altro, è stato certificato anche dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Ci ricollegheremo fra brevissimo con Marghera. Procede il viaggio del commissario Figliuolo, adesso è diretto a Padova, lo seguiremo anche lì. In studio nel frattempo ci ha raggiunto il sindaco di Treviso Mario Conte. Sindaco, buongiorno. E grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi per commentare questa giornata importante per il Veneto. Una sua reazione a caldo di fronte alle parole del commissario Figliuolo? Ma intanto si conferma una giornata molto importante, anche perché si parla della soluzione e non più del problema. Quindi stiamo parlando di un piano vaccinale che sta procedendo con un ritmo davvero importante. Credo che l'organizzazione messa in piedi dalla Sanità Veneta, dalla Regione Veneto, dal Presidente Zaia, con l'iniezione di vaccini che stanno arrivando e le conferme che arrivano appunto dal generale Figliuolo, vanno esattamente in quella direzione, fanno ben sperare, perché appunto da lunedì si aprirà alle prenotazioni degli over 40, quindi anche la mia fascia. Però devo dire che è un obiettivo che è un traguardo che stiamo raggiungendo, che quindi ci consente di guardare al futuro, all'estate, ma soprattutto all'autunno con davvero grande ottimismo, perché se questi sono i ritmi significa che passata l'estate tutta la popolazione che vorrà sarà vaccinata, e quindi diciamo che possiamo cominciare a pensare che la pandemia l'abbiamo definitivamente lasciata alle spalle. Quindi è bello sentire francamente un commissario che finalmente parla di numeri certi, di effetti, di programmazione, lo fa con grande decisione, con grande precisione, e questo è quello che forse i cittadini si aspettavano da questo governo, e credo che le risposte stanno arrivando davvero in modo importante. Quindi lo ringrazio per la presenza in Veneto e lo ringrazio per aver anche colto quella che è un'eccellenza della Regione Veneto, che è la sanità, e da qui il ringraziamento ai medici, agli infermieri, a quell'esercito di volontari. È stato rimarcato, forse anche significativo, che Figliuolo abbia tenuto il Veneto tra le ultime regioni. Significa che forse non era... Probabilmente sì, cioè nel senso che il Veneto ha sempre dimostrato questa caratteristica di autogestione e di grande eccellenza. Però credo che la visita di oggi, tra l'altro con questa divisa d'alpino, e alpino significa sempre un marchio e un certificato di qualità, serietà, programmazione, efficienza, credo che sia davvero una bella immagine per i veneti, per il Veneto, per la sanità veneta, per gli infermieri e per quell'esercito, come lui giustamente ha ricordato, di volontari che da 15 mesi stanno lavorando, perché vorrei ricordare che abbiamo cominciato con distribuire le mascherine, distribuire i tablet, la protezione civile è stata dal primo giorno impiegata, gli scout, cioè, e chi più ne ha più ne mette. Parliamo di orgoglio alpino alla fine, e guardo, lo saluto, lo ringrazio, è collegato da Milano, è un piacere e un onore, Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'ANA. Buongiorno Presidente. Buongiorno, mi lasci salutare anche il sindaco di Treviso. Buongiorno Presidente. Presidente, le chiedo una battuta velocissima, poi torniamo da lei. Che effetto le fa vedere
il commissario Figliuolo, un alpino in divisa in Veneto, e soprattutto lei conosce molto bene Figliuolo. Certo, generale Figliuolo lo conosco bene da tanti anni, quindi c'è un bel rapporto di amicizia, però al di là di questo, ecco, la soddisfazione dell'impegno di questo cappello, come diceva giustamente il sindaco di prima, che è quel segno, voglio dire, di sicurezza, di tranquillità, di gente capace di portare a termine i propri impegni. Questo è quello che in qualche modo rappresenta il cappello alpino, lo è come simbolo, ma lo è per il merito di tutti quelli che ci hanno preceduto, mi lasci dire, per la tradizione, per i valori che noi portiamo. E ho sentito solo l'ultima parte dell'intervento del generale Figliuolo, ma credo che lo abbia ben evidenziato, proprio con quella determinazione, quella precisione che è necessaria in questi momenti. E mi lasci dire anche il grazie veramente forte, che è già stato detto da tutti, ma lo voglio ribadire, dei volontari, e tra questi tanti volontari dell'Associazione Nazionale Alpini anche in Veneto. Che sono tantissimi, anche la protezione civile dell'ANA sempre schierata per tenere l'ordine in questi punti vaccinali. Parliamo degli operatori sanitari, giustamente, ci mancherebbe altro, però poi logisticamente il contributo delle penne nere, degli uomini della protezione civile, le tute arancioni e quant'altro è fondamentale, perché come stiamo ripetendo da questa mattina, e l'incontro di Figliuolo con i prefetti lo ha comprovato, parliamo anche di ordine pubblico, sindaco. Assolutamente sì, tra l'altro gli alpini impegnati anche nelle gestioni dei mercati, in molti casi, compreso quello di Treviso. L'ordine pubblico è una fase molto importante, anche perché il futuro della pandemia passa anche attraverso comportamenti corretti da parte della nostra comunità, che molte volte vengono proprio aiutati, questi comportamenti corretti, da una grande azione di sensibilizzazione fatta appunto dall'Associazione Nazionale Alpini, dalla Protezione Civile, dalle polizie locali, da tutte le forze dell'ordine. E devo dire che soprattutto in Veneto i risultati visti negli ultimi weekend sono sicuramente frutto di questa grande attività di dialogo, di sensibilizzazione, e poi è evidente che la comunità è maturata e quindi abbiamo tutti capito che dobbiamo cominciare questa nuova fase di convivenza con il virus fino a quando non saremo quanti più possibile vaccinati. Quindi devo dire una presenza fondamentale, cioè io lo dico da amministratore. Lo dicevo prima del Covid, cosa faremo se non ci fossero gli alpini? Ci sarebbero davvero tanti problemi in più da risolvere. Oggi allargo oltre che agli alpini al mondo del volontariato, però in questa gestione della pandemia sarebbe stato davvero tutto molto più complicato senza quell'esercito di volontari. Pandemia che ha avuto e ha dei risvolti sociali impressionanti per certi versi. E li avrà anche in futuro, perché gli effetti soprattutto psicologici e soprattutto sui più giovani li vedremo più avanti. Grande responsabilità da parte delle amministrazioni è quella oggi di investire nello sport, nella cultura, nel fare in modo che questi giovani tornino a socializzare, cerchino di recuperare quella socialità che gli è stata tolta, quel percorso didattico che gli è stato interrotto, perché l'altro giorno ho incontrato i ragazzi della quinta G del liceo scientifico che appunto manifestavano civilmente il loro con un cerotto, che tra l'altro mi hanno messo anche a me in fronte, proprio per dire: guardate che noi portiamo dentro di noi delle ferite, non si vedono, ma con questo cerotto vogliamo dirvi che delle ferite ci sono. Ecco, responsabilità oggi della politica è anche quella di saper cicatrizzare nel migliore dei modi questa ferita e far recuperare loro quanto hanno perso. Presidente Favero, il vostro ruolo quindi è fondamentale anche da questo punto di vista. Voi state supportando la popolazione, le comunità, le famiglie, gli anziani più soli, spesso fate la spesa, cioè piccoli gesti di quotidianità ma dal valore immenso. Certo, e tra l'altro con la forza e la capacità che abbiamo, perché in Veneto in particolare siamo presenti praticamente sull'intero territorio regionale, quindi anche sui piccoli comuni, quelli di montagna, ma anche quelli diciamo della pianura,
e fin dall'inizio abbiamo cominciato con questo lavoro capillare, giustamente ricordava il sindaco, con le mascherine, con il portare i medicinali, con il portare i viveri, con quella battuta semplice e con quel sorriso magari sotto la mascherina che i nostri volontari sanno veramente dare. E voglio solo ricordare una piccola eccellenza che abbiamo proprio in Veneto. L'avevamo acquistato proprio all'inizio dell'anno scorso, il nostro centro di Campiglia dei Iberici, che è il centro per l'intero territorio del nord-est della nostra protezione civile, della nostra colonna mobile nazionale, ma che veramente è stato un volano anche per la regione e dove tra l'altro sono stati vaccinati gran parte dei volontari, non solo degli alpini, ma di tutto il Veneto, con una gestione totalmente della nostra associazione, perché voglio ricordare, noi abbiamo anche se non grandissima, una piccola componente anche di sanità alpina, che è quella che ha fatto poi il miracolo dell'ospedale a Bergamo nella prima fase. Assolutamente, questo lo abbiamo raccontato più volte e sono immagini che abbiamo ancora in mente e che ci fanno ancora rabbrividire per certi versi. Senta, Presidente Favero, un aneddoto, ci può raccontare un aneddoto di Figliuolo, lei che lo conosce bene? Beh, un aneddoto, con lui voglio dire, ci siamo visti fin da quando era stato comandante della Taurinense a Torino, poi quando è stato a Roma di fatto a supporto dell'allora capo di Stato Maggiore prima dell'esercito e poi della difesa, altro alpino, il generale Claudio Graziano. E posso dire dell'aneddoto, nella realtà, il grande feeling che tra noi due si è stabilito fin dall'inizio e che è continuato. Magari ci sentiamo poche volte, ma quando ci sentiamo ci scambiamo il nostro modo di pensare e di essere, che è in perfetta sintonia, e la grande disponibilità che ho trovato sempre in lui. Quindi credo che sia stata una scelta veramente oculata, oltre ad essere una persona sotto il punto di vista professionale, da parte del tema della logistica, veramente preparata. Farei una piccolissima digressione rispetto al tema di oggi, ma in tanti sicuramente da casa se lo stanno chiedendo. Anche quest'anno salta la dunata degli alpini, quella di Rimini e San Marino era attesissima come tutte le adunate degli alpini. Quanto vi costa rinunciare a questo evento, che è molto di più di un raduno? Sì, costa molto anche per quelle considerazioni che sono state fatte prima. Noi alpini certamente siamo impegnati, non ci tiriamo indietro, ma siamo anche quelli che hanno bisogno di socialità. Noi dobbiamo guardarci negli occhi, dobbiamo stare assieme, e la dunata è il momento veramente il momento importante di ogni anno. Tant'è vero che per tantissimi nostri soci l'anno non va dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma va da una adunata nazionale all'altra adunata nazionale. Dover saltare due, mi creda, da presidente nazionale veramente piange il cuore. Ho tentato fino alla fine, ho sentito le autorità locali, ma è quel buon senso che ci guida, ci ha proposto veramente di spostarla alla seconda domenica del prossimo maggio, del prossimo anno, perché non potevamo correre il rischio di fare un incontro, soprattutto un incontro dove minimo ci sono 500.000 persone, che possa poi diventare magari il focolaio di un ritorno. Ecco, certo. Non è da noi, le norme, le regole le abbiamo sempre rispettate, anche qualche volta a malincuore, però è così, e allora non vogliamo, dopo tutto quello che i nostri volontari hanno fatto e ci siamo impegnati, magari diventare strumento, ecco, di involontario chiaramente, ma strumento di una ripresa della pandemia. Questo proprio no. E allora in accordo con le realtà locali e con decisione unanime del nostro Consiglio Direttivo Nazionale abbiamo deciso di spostare il tutto. Sindaco, sono parole queste di responsabilità e che toccano ovviamente il sindaco di una città profondamente alpina come Treviso. Sì, ma penso che questa che è una scelta che tra l'altro condivido, anzi
io credo che debba essere presa anche questa modalità d'esempio da parte degli organizzatori, perché rinunciare a una donata agli alpini non significa rinunciare soltanto a una festa, significa rinunciare a un grande momento di incontro dove magari gli alpini rivedono i loro amici di Naia e poi diventa anche un simbolo per ringraziare per quanto gli alpini fanno durante tutto l'anno, perché molte volte pensiamo agli alpini solo per la dunata, però guardate che sono impegnati 365 giorni all'anno. Quando ci vengono consegnati i libri, il rendiconto delle attività annuali con le ore di volontariato, con le opere eseguite, con i soldi, con i fondi raccolti, rimaniamo davvero sempre senza parole. Si tocca con mano la solidarietà vera. E quindi rinunciare a questo appuntamento straordinario, però Presidente, insomma, è soltanto un arrivederci all'anno prossimo e sarà una festa ancora più grande, perché poi sono convinto che ci sarà anche il desiderio da parte dell'intera comunità di abbracciare e ringraziare ogni singolo alpino, perché sono convinto che ognuno di voi ha contribuito col massimo delle sue forze ad aiutare la comunità, perché i servizi che sono stati chiamati a svolgere sono stati davvero tantissimi, e ricordo che in Veneto arrivavamo dal disastro di Vaia, dall'Acqua Granda, da tutta una serie di altre criticità che avevano sempre visto gli alpini protagonisti. Mancare nulla, non ci siamo fatti mancare nulla nell'ultimo triennio, questo lo possiamo dire chiaramente, Sindaco. Presidente Favero, un'ultimissima battuta le chiedo, che augurio si sente di trasmettere al commissario Figliuolo? L'augurio da amico che gli dico: continua su questa strada, continua su questo impegno, perché veramente stai dimostrando quello che è la capacità e l'efficienza che io credo questa nostra Italia, di cui questa nostra Italia aveva sicuramente bisogno. E poi l'augurio di vederci presto, e ci vedremo probabilmente presto, probabilmente anche questa sera. Adesso vediamo, io sono a Milano, rientro, so che lui si ferma a Verona, vedremo se possiamo anche idealmente abbracciarci e scambiarci qualche sorriso e magari un buon bicchiere di vino. È immancabile, mi sembra giusto finire così la giornata. Presidente Favero, grazie davvero per questa sua partecipazione, per la sua disponibilità. Grazie al Presidente nazionale di ANAS, Sebastiano Favero. Siamo collegati, penso sia pronto il collegamento anche con Fabrizio Pregliasco, il nostro virologo di fiducia. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno a tutti, eccoci. È giornata impegnativa questa in Veneto oggi. Lei che sensazione ha? Siamo all'ultimo miglio? Io credo proprio di sì. C'è qualche difficoltà nella fornitura di munizioni, no? Parlando della metafora di Figliuolo rispetto a questa epopea della vaccinazione, ma direi che i dati numerici giornalieri sono comunque confortanti, perché la velocità dell'esecuzione, l'ampliamento il più rapido possibile è l'elemento determinante che può fare la differenza per il prossimo futuro. Come giustamente avete detto, e come con grande attenzione sia agli amici cari dell'ANA, lo dico da volontario anch'io, dell'ANPAS, con cui spesso su molti territori siamo presenti, è veramente un grande orgoglio di volontariato quello degli alpini, e di responsabilità, così come del sindaco, che evidenzia il buon senso che a volte vediamo dalle immagini un po' su tutto il territorio italiano e non solo, di un'eccessiva voglia di libertà, che è comprensibilissima, no? Le ferite che citava prima il sindaco, non ve ne evidenti ma presenti anche in particolare nei tanti giovani, sono un segno oggettivo degli effetti pesanti del Covid, che non è solo malattia, anche se dolorosamente stiamo vedendo ancora numeri pesanti. Quindi io credo che queste aperture ci costeranno un po' in termini di un incremento di casi, penso e spero non particolarmente elevato, però a compensazione molto ampia e in termini positivi appunto di riduzione dell'impatto riguardo ai casi più gravi, perché stiamo già vedendo nell'RSA tra gli operatori sanitari un calo consistente nei casi, e vedremo via via che la crescita della percentuale di soggetti protetti, soprattutto
soprattutto ovviamente anziani che sono stati giustamente privilegiati, vedremo una riduzione molto più che proporzionale nei casi più gravi, e quindi possiamo cominciare con una convivenza, diciamo, più civile, ecco, con questo virus, ma dobbiamo farlo in questo momento a step successivi, purtroppo. Assolutamente. Professore, la interrompo solo un attimo perché ritorniamo per qualche istante a Marghera con la nostra Ilaria Marchiori, prima poi di portarci a Padova. Le immagini che avete visto erano relative al padiglione Fiere di Padova, dove è atteso per l'appunto Figliuolo. Non so se Ilaria però mi sente per una breve sintesi. Per il momento non mi sente ancora. Ecco, vedete, tutto è pronto anche a Padova per accogliere il generale Figliuolo. Sopralluogo anche qui, non ci sarà perlomeno, stando al programma ufficiale, un momento di incontro con la stampa, quindi la conferenza stampa si è esaurita alle 12:28 dal Pala Expo di Marghera, però ovviamente è un sopralluogo importante perché parliamo di un hub vaccinale importantissimo. Quello di Padova è stato il primo ad aprire i battenti ed è stato un modello per tutti quelli che poi sono seguiti non solo sul territorio veneto. Professor Pregliasco, lei come vede la campagna vaccinale in Veneto? Siamo sulla giusta direzione? Direi di sì, direi che c'è un'ottimizzazione nella distribuzione e nell'esecuzione dei vaccini, quindi il Veneto si pone, come si è sempre posto durante questa emergenza, diciamo, al miglior modo possibile, in funzione purtroppo di tanta sofferenza che c'è stata e continua a esserci anche nel Veneto, ma credo che appunto l'organizzazione sia la migliore possibile. Si sta andando, come dicevo, un po' al trotto, si potrà andare, io spero, quanto prima al galoppo in termini operativi. Questo tempo ci è servito anche per oliare i meccanismi organizzativi, la gestione operativa della campagna vaccinale e quindi la sua velocizzazione. E ora è importante, come già si sta realizzando, sia la centralizzazione nei cosiddetti hub, ma anche la distribuzione sul territorio, e in questo senso così da poter arrivare a tutti, anche alle persone più in difficoltà che non possono muoversi. Però rimarchiamo l'importanza, la sicurezza dei vaccini, l'opportunità anche, al di là di questi rumor che si aggiungono uno all'altro, direi l'improvvida, diciamo, comunicazione della Pfizer che in qualche modo metteva in dubbio l'opportunità di allungare i tempi della seconda dose. In realtà la stessa Pfizer poi ha precisato che l'allungamento fino per esempio a 42 giorni è previsto comunque nel famoso tecnico bugiardino, cioè nella scheda tecnica del vaccino, e credo che in questa fase, come dicevamo poc'anzi, dove le munizioni non sono ancora abbastanza, come dire, abbondanti come desidereremmo, ci permette di ampliare la platea dei vaccinati e garantire quindi, come già sappiamo, dopo 14 giorni dalla prima dose, una bella percentuale di copertura e quindi di velocizzazione nell'ottenimento dei risultati attesi. E che lei ci certifica dal punto di vista scientifico-sanitario. Mi dicono che il collegamento con Marghera è pronto, c'è la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, com'è la situazione? Adesso tutto tace. Eccoci qui, adesso tutto tace tranne il contatore che vedete proprio alle mie spalle, che è il contatore che indica il numero di ogni persona vaccinata. Ogni volta che una persona si vaccina suona, e quindi questo è l'unico rumore che attualmente si sente qui al Pala Expo di Marghera. Non è rimasto più nessuno perché naturalmente si sono recati tutti a Padova. Scusatemi perché sento un rientro dallo studio. Dicevo, si sono recati tutti a Padova, quindi qui non è rimasto più nessuno,
E fondamentalmente quello che è stato importante è stato il tour effettuato dal generale Figliuolo proprio qui e quanto ha detto una volta giunto sul palco, dove si è effettuato un breve punto stampa insieme al governatore Zaia, insieme al capo della protezione civile Curcio, poi c'era il vice sindaco di Venezia Tomello, l'assessore alla sanità Lanzarin, l'assessore alla protezione civile Bottacin e le varie autorità, oltre che civili anche militari, che abbiamo visto. Certo. È stato un punto stampa molto veloce, così come il tour, però quello che ha detto il generale Figliuolo è stato decisamente importante. Innanzitutto ha esordito dicendo che quando si fa squadra si vince, questo è molto importante, e dopodiché ha apprezzato moltissimo questa struttura che, lo ricordiamo, l'hub vaccinale più grande del Veneto, in grado di effettuare 6.000 somministrazioni al giorno, compresa anche la notte. Al momento non si è arrivati a questo numero per mancanza di forniture vaccinali, non perché non si era in grado, perché comunque sappiamo benissimo, l'abbiamo spiegato più e più volte, che la possibilità di effettuare 6.000 somministrazioni al giorno c'è proprio in base alle forniture. Ha definito il Veneto al primo posto per le vaccinazioni agli over 80, agli over 70, e ricopre un ottimo posto in classifica per quanto riguarda anche la vaccinazione delle categorie fragili, e ha definito maggio, dunque questo mese, un mese di transizione, mentre giugno l'ha definito il mese di svolta. Perché? Perché a giugno si aprirà anche ad altre fasce, altre categorie di età. Ricordiamo, come ha detto anche il presidente Zaia, che ora si sta procedendo ancora con la fascia d'età 50-59 e che da lunedì si aprirà alla fascia 40-49 anni. Il generale Figliuolo ha detto che giugno sarà il mese di svolta proprio perché si aprirà ad altre fasce d'età e così anche alle aziende, piano piano, proprio perché si vuole raggiungere l'immunità di gregge. Non ha specificato però di quali fasce d'età ci si occuperà successivamente, dunque in quella che è la fase successiva agli over 40, perché tutto dipende dalle forniture vaccinali che ci saranno, e dunque attende di capire quante saranno per stilare una programmazione precisa e quindi riferirla anche al Veneto. Una cosa importante: si era chiesto nei giorni scorsi al governatore Zaia che cosa avrebbe voluto chiedere al generale Figliuolo, e lui aveva risposto di dargli il più vaccini possibili, concetto che oggi il generale ha proprio ribadito, perché ha detto: quello che mi ha chiesto il governatore Veneto è stato proprio questo, dammi più vaccini, proprio perché si vuole procedere velocemente. La campagna vaccinale in Veneto sta andando molto bene e quindi questo è quanto in sintesi. Ricordiamo anche che sono arrivate ulteriori dosi di Pfizer proprio oggi. E questa è la buona notizia, una delle buone notizie di giornata. Grazie davvero a Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per averci raccontato questa parte fondamentale di visita del commissario Figliuolo in Veneto. Si è ricollegato con noi il vice direttore di Media Nord-Est, Ferdinando Avarino. Ferdinando, mi senti, ci vedi? Sì, eccoci qua. So che volevi fare una domanda a Pregliasco, al professor Pregliasco, prego. Sì, saluto tra l'altro il sindaco di Treviso che sarà contento, noi quarantenni ci possiamo vaccinare da lunedì. Da lunedì. E quindi è proprio quello che diceva adesso Ilaria Marchiori, cioè a me non è chiaro, e lo volevo chiedere al professor Pregliasco, che fare dopo i quarantenni, perché quando il generale Figliuolo dice, testuale poco fa, faremo, se arrivano oltre 20 milioni di vaccini anche a giugno, come speriamo, sarà, diciamo, un modo di agire parallelo e multiplo, una sorta di via libera parallelo e multiplo. Però, cioè, arrivati a vaccinare i 40-49 e finiremo con maggio, i primi di giugno, almeno questo mi è sembrato di intendere dalle parole di Figliuolo, ha senso smettere di proseguire per età, cioè dare spazio alle aziende, dare spazio a che coorti differenti. Ecco, intanto arrivo sta arrivando a Padova.
Non so se il professor Pregliasco ha inteso. Sì, cioè io a quel punto assolutamente, sono anche scettico nelle vaccinazioni nelle aziende, perché forse a quel punto, diciamo, nelle aziende 60enni ci lavorano, i 50enni ci lavorano, i 40enni ci lavorano, cioè, insomma, quindi è un po' questo sistema che non so quanto senso abbia ancora dopo. No, infatti, io credo che questa epopea, questa guerra, come Figliuolo ha, diciamo, metaforicamente individuato, deve continuare a essere aggiornata nella strategia e nella tattica per ottimizzare e mantenere quello che è l'obiettivo principale che dicevamo, cioè la massima velocità possibile. È chiaro che arrivando ai quarantenni ormai arriviamo con un criterio che è stato usato, diciamo, più stringente per età, per dare la massima trasparenza e rispetto a criteri che inizialmente erano relativamente diversi, non particolarmente diversi. Cioè ricordiamo che all'inizio si era detto, sperando di avere più vaccini, vacciniamo i soggetti fragili e anziani e poi altre categorie, che si è dovuto poi rallentare in un'ottica proprio anche di equità, no? Avendo pochi vaccini e per evitare quelle che sono state anche le polemiche purtroppo che ci sono state, ma giustamente, rispetto ai furbetti, a chi ha superato a destra le file. E quindi l'età ci dà, no, a ogni singolo cittadino un criterio per dire va bene, sono più giovane ed è giusto che si vaccinino altri. Ora invece, come per ora ha detto Figliuolo e come credo si sta discutendo, lo vediamo anche in Lombardia nel nostro CTS, vediamo di articolare nel modo più efficiente possibile le occasioni di vaccinazione e soprattutto a questo punto porre l'attenzione ai soggetti più esposti, ai soggetti più a rischio, a prescindere ovviamente, come si diceva, dell'età della persona. Ecco, e intanto Figliuolo, come vi stiamo documentando, è arrivato ecco, esatto, alla Fiera di Padova, ha salutato il prefetto di Padova, il sindaco Giordani. Non so se Valentina Visentin mi sente. Valentina, mi senti? Valentina non mi sente, comunque vedete il corteo per certi versi più nutrito di quello di Marghera, che sta appunto portando in sopralluogo il generale Figliuolo in quello che è stato per diverse settimane un modello per tutta Italia, perché poi al polo vaccinale di Padova hanno guardato tutte le regioni, è stato uno dei primi grandi hub vaccinali a partire in grande stile, ed è partito nel momento in cui sono arrivate le dosi necessarie per avviare appunto una campagna degna di questo nome. Ecco, sta entrando proprio in questo momento, sul posto ci sono la nostra Valentina Visentin, Nicoletta Rizzetto, Lucio Zanato. Buona parte di queste immagini che vi stiamo trasmettendo e che vi trasmetteremo sono in esclusiva per il nostro gruppo. Seguiremo passo passo anche questa visita. Figliuolo sta entrando quindi nel padiglione fiere, è proprio all'ingresso dove solitamente si svolgono le varie anamnesi. Ecco, vediamo se riusciamo a carpire qualche messaggio. Sì, esatto. Ecco, quindi Valentina non so se mi sente adesso, comunque le immagini in questo momento stanno parlando da sole e chiedo alla regia di rimanere su queste immagini, foto di rito, anche se abbiamo capito che al generale non piacciono particolarmente i formalismi, però dobbiamo sottolineare che la tabella di marcia è rispettata, doveva arrivare a Padova alle 12:40, 12:45, sono trascorsi e da poco, è trascorsa da poco l'una del pomeriggio. Questa quindi la situazione, queste le immagini in esclusiva del nostro Lucio Zanato. Professor Pregliasco, sono utili, le chiedo, questi sopralluoghi del generale Figliuolo? Sono messaggi importanti alla popolazione in questo momento?
Sicuramente il lavoro ovviamente diciamo organizzativo è l'elemento importantissimo, ma poi la presenza e la visita ovviamente ci permette anche di valutare da parte della struttura logistica, non solo sua ma della protezione civile e diciamo di tutta la struttura commissariale, gli elementi, gli aspetti organizzativi anche per far, come dire, veicolare le buone pratiche, le modalità organizzative da un luogo all'altro, perché appunto ormai si sta consolidando questo sistema DAB, però con aspetti organizzativi diversi, quindi nella volontà sempre della massima velocità ben vengano questi incontri, e in più anche di riconoscimento e di valorizzazione del grande lavoro che tutta un'equipe pluriprofessionale fa, perché come si è detto dal volontariato, da tutte le professioni sanitarie coinvolte, da tutta la parte anche amministrativa che in qualche modo deve collaborare per l'aspetto gestionale, la registrazione, che è fondamentale insomma per mantenere ordine e organizzazione. Senta professor Pregliasco, in queste settimane in Veneto il clima anche politico è parecchio teso attorno al tema dei test rapidi. Non sto qui a ripetere tutta la vicenda. Lei che idea si è fatto? Io credo che nelle nuove disposizioni, anche rispetto a come procedere nella graduale apertura dell'Italia, si debbano modificare dei parametri, in particolare però si debba garantire una quantità minima di tamponi, perché vediamo l'andamento ondulante quasi giorno per giorno in funzione di quello che è il numero di tamponi, perché in questo momento è abbastanza paradossale, ma più si fanno analisi, più si individuano positivi e meglio è in un senso lato del termine, cioè più si controllano e meno contagiano. Quindi io credo nel valore comunque del tampone rapido, nell'ottica di essere una specie di rete, seppur a maglie larghe, per acquisire e aumentare la possibilità di individuazione, anche se appunto sappiamo che hanno dei difetti e quindi non devono portare a un rilassamento e una disattenzione, quindi marcare sempre una importanza superiore e principale al test molecolare. Grazie professore, fra qualche istante ritorno da lei, anche perché c'è una domanda importante di Ferdinando Avarino, ma so che è collegata, adesso ci sente, Valentina Visentin che si trova appunto in Fiera Padova. Valentina, com'è la situazione? Sì, buongiorno Cristian, l'avete visto dalle immagini l'arrivo appena adesso del generale Figliuolo insieme al governatore Zaia e ai direttori generali di USL 6 e azienda ospedaliera. Appena iniziata la visita all'interno del padiglione 8 che adesso Nicoletta Rizzetto vi sta inquadrando. Ovviamente noi siamo ancora qui fuori perché non possiamo entrare al momento, la visita è piuttosto ristretta anche perché sono in corso le vaccinazioni, infatti ci sono delle persone, non so se vedete, ma che stanno entrando, che hanno la prenotazione, quindi mentre è in corso la visita del generale Figliuolo si stanno contemporaneamente svolgendo anche le vaccinazioni previste. Oggi sono iniziate anche le vaccinazioni degli over 50, quindi insomma c'è parecchio movimento qui tra il padiglione 8 e il padiglione 6 della fiera. Lo ricordiamo, uno dei più grandi hub veneti per quanto riguarda le vaccinazioni, perché sono 10 linee attive al padiglione 8, 10 anche al padiglione 6, con un potenziale di linee vaccinali che può arrivare dai 40 alle 60 linee. Ecco, quindi sono numeri impressionanti che danno la dimensione, Valentina, della task force. Come proseguirà la trasferta padovana del commissario Figliuolo? Allora, sarà qui per una visita tecnica all'interno del padiglione per vedere, infatti dalle poche parole che abbiamo captato che si stava scambiando con il governatore Luca Zaia e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Dalben, stavano parlando un po' degli aspetti tecnici di come funziona all'interno il centro vaccinale. Dopodiché, dopo questa visita, è prevista un'ulteriore visita all'altro centro vaccinale cittadino che è l'ex ospedale militare vicino a Piazza
dottoressa Mazzini, insomma per Figliuolo una tappa quasi obbligata, visto che insomma lui è generale di corpo d'armata alpino, e quindi per lui ha espresso la volontà appunto di visitare anche quel centro vaccinale. Adesso stiamo cercando di capire se ci sarà un ulteriore momento con la stampa per capire insomma se il generale Figliuolo per potrà caso in qualche modo rilasciare qualche altra dichiarazione. Mentre tu parlavi, Valentina, stiamo mostrando proprio la visita all'interno grazie alle immagini del nostro Lucio Zanato. Vediamo inquadrato il direttore generale del BEN, Giuseppe, che sta seguendo per l'appunto il corteo. C'è il sindaco di Padova, Sergio Giordani, potete vedere anche il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, il prefetto, il questore, insomma tutte le autorità civili e militari sono presenti questa mattina qui a Padova. Valentina, se ci sono aggiornamenti, ma torniamo a collegarci con te fra pochissimo. Nel frattempo rimaniamo con le immagini dell'interno del nostro Lucio Zanato. Ferdinando Avarino è ancora con noi. Ferdinando, so che devi porre un'altra domanda al professor Pregliasco. Ci sono le immagini di Lucio. Prego, non mi voglia il sindaco Conte, però diciamo dobbiamo approfittare anche della presenza del professor Pregliasco, quindi ho un'altra curiosità mentre continuiamo a vedere queste immagini in esclusiva. Vi ricordo per Media Nord-Est dell'Interno della visita del generale Figliuolo. Ho intravisto anche la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione della nostra regione e coordinatrice delle prevenzioni regionali di tutta Italia, che non mi sembrava di aver intravisto nel precedente appuntamento, però insomma adesso ha raggiunto anche lei, il governatore Zaia, Curcio e Figliuolo. Professor Pregliasco, il Veneto è la terra di Zambon, insomma, quindi volevo chiedere al professor Pregliasco un po' un'opinione. Questa mattina commentavamo anche l'articolo che ricordavi tu, Christian, sulle ammissioni dei ritardi fatti dalla stessa OMS, come oltre ad aver saputo tardi per colpa dei cinesi del virus e aver agito poi in ritardo come governi di tutto il mondo, insomma, questo è un dato. Però insomma il Veneto è la terra di quel Francesco Zambon che ha punzecchiato, diciamo così, stimolato non solo l'OMS ma anche il governo sul piano pandemico. Però mi interessa di più il fronte OMS, cioè se questo organo, che dovrebbe essere indipendente o che ha l'opportunità adesso di una revisione del proprio interno perché sia attento più alla salute che alla politica. Professore. Allora, io credo che noi tutti, anche come istituzioni, arrivavamo da una serie di scampati pericoli rispetto a situazioni di emergenza infettiva del passato e in più anche ad aver scavallato nei fatti una pandemia, perché la pandemia nel 2009 col virus H1N1, all'inizio incongruamente chiamato influenza suina, è stata una pandemia. Però in quell'occasione c'era stata una grande polemica rispetto alle decisioni, alla dichiarazione di pandemia e alla, diciamo, poi effettiva non così pesante effetto non così pesante effetto di questa pandemia, così come era successo nel 2005, ricordiamolo, con anche l'influenza aviaria. Anche lì un sacco di polemiche rispetto a un potenziale rischio che non si concretizzò e non si è concretizzato ancora, di passaggio di specie per il virus aviario H5N1, ma anche lì un polverone notevole in cui le istituzioni, l'OMS e la comunità europea furono messe in discussione pensando di aver, come dire, sopravvalutato gli effetti. Ma anche SARS-CoV-1, che era stata comunque ben come dire, gestita, ma grazie a caratteristiche di quel virus cugino di questo diverse e un virus più facilmente come dire, contenibile rispetto a questo, proprio per la sua peculiarità diffusiva. Quindi di fatto ricordiamo ci fu un tentennamento da parte dell'OMS in questa fase, nella fase iniziale, no? nella dichiarazione, e quindi
io dico che è difficile e si sbaglia sempre quando si è sulla graticola, e tutti i vari stakeholder e tutte le persone che si sono occupate anche in Italia di questa pandemia. Adesso c'è, come dire, a mio avviso un'eccessiva denigrazione di Arcuri, che ha gestito una prima fase con tutte le difficoltà e con tutte le complessità e le carenze che c'erano in quel momento. Quindi è vero, probabilmente il piano pandemico italiano non era aggiornato ed era una fotocopia forse fatta un po' malino di una precedente versione, però davvero questo virus ci ha messo di fronte a variazioni sul tema che erano imprevedibili. Noi pensavamo di riuscire, ricordiamo tutti, no, attraverso i controlli alla frontiera, di intercettare dall'esterno, dalla Cina, le persone che arrivavano, che potevano quindi essere individuate. Invece in realtà questo virus ci è arrivato in tempi veramente molto precoci, probabilmente ottobre-novembre del 2019, attraverso soggetti inconsapevoli con le forme più banali di malattia, e quindi si è diffuso sul territorio, partendo dall'epicentro lombardo e anche dal secondo, diciamo, epicentro della notissima cittadina. Professore, posso farle un'altra domanda? Ma lei ha citato il SARS-CoV-1, cioè l'H1N1, che è quella del 2009, l'ha citato, secondo me si è citato molte volte in questo anno e mezzo, ma è ipotizzabile in qualche maniera che qualcuno che in passato abbia contratto quella, che impropriamente lei dice si chiama suina, sia maggiormente protetto? È una curiosità, tra l'altro personale, ma per capirci. No, almeno di fatto le risposte anticorpali sono specifiche ovviamente per la tipologia di virus. Si è visto però, per esempio, non tanto su chi ha avuto la malattia influenzale, ma chi si è vaccinato contro l'influenza lo scorso anno ha avuto proporzionalmente una, come dire, minor frequenza di casi gravi dell'infezione da Covid. Quindi è presumibile che appunto infezioni pregresse, questo lo sappiamo, ma in particolare direi la vaccinazione antinfluenzale ha un'azione, diciamo, di ombrello protettivo anche verso il SARS-CoV-2. Interessante. Ferdinando, mi pare che ci siano molti spunti interessanti. Sì. No, e questo è un passaggio interessante, anche perché, professore, di fatto l'influenza era sparita quest'anno, però ecco, questa cosa del vaccino, che per la normale influenza, che in qualche maniera abbia protetto un po' di più, insomma, poi interpreto le sue parole ovviamente, anche dalle situazioni più gravi del Covid, è un dato interessante che non avevo ancora... forse non avevamo sottolineato. No, è vero, ci sono diversi studi diversi che tutti che confermano questo. Però ha fagocitato l'influenza normale, questo è vero. No, allora, noi nel passato avevamo una tolleranza più alta rispetto alla pericolosità dell'influenza, che c'è, perché l'influenza normale, quando circola, anche lei causa dagli 8 ai 10.000 morti e anche effetti indiretti e diretti non da poco nella sua diffusione. Quest'anno sicuramente ha giocato molto l'aspetto comportamentale, perché credo che sia ben noto, insomma, a tutti noi, il bambino con la febbre in un anno normale veniva imbottito di paracetamolo e portato a scuola, magari poi con una mamma richiamata alla fine dell'effetto dell'antifebbrile, però il bimbo andava in comunità, anche il lavoratore si andava. No, professore, ecco, forse un'altra invece domanda. Il controllo ha permesso invece di ridurre la diffusione, l'igiene delle mani, tutto il resto è servito per il Covid, ma è servito anche in modo molto efficace per l'influenza e gli altri virus respiratori. Allora il commissario, scusa solo un attimo, Ferdinando, sta lasciando il padiglione, mi dice Valentina Visentin che potrebbe scambiare qualche parola con i giornalisti. Sembra che ci sia questa voce, comunque stiamo monitorando, vediamo il presidente Zaia con il portavoce Carlo Parmegiani. Forse faranno una dichiarazione, mi pare che la posizione è quella delle... Vediamo solo un attimo.
Intanto, governatore, è stata un'enunciazione di... Aspetta che arrivi. Vediamo, si sente un po' l'audio. Arriva. Valentina che cerca di portare Foto di rito. Ecco Zaia, forse riusciamo a cogliere una battuta, non so se Valentina mi sente. No, non penso cattivo. Saluto militare al personale sanitario. Sento la voce in sottofondo del governatore Zaia, vediamo inquadrato anche il sindaco Giordani. Ecco qua, sentiamo Zaia. Sì, perché si è mosso a Eccolo. Questione di istanti, forse Zaia sta richiamando Figliuolo, non era in programma. Eccoci qua. Il generale ha parlato di un Veneto comunque di record importanti, frutto ovviamente di una alleanza nazionale. Sì, devo dire il Veneto su quasi tutti i parametri in testa, se vogliamo dire, come numeri, come tutto. Quello che mi fa molto piacere è veramente questa sinergia che c'è fra la struttura commissariale, il Presidente della Regione Veneto, quindi tutti i suoi collaboratori, la Protezione Civile, l'associazionismo, e questi numeri si ottengono con una grande attività organizzativa. E devo dire, quello che fa piacere è che, seguendo quello che è il piano che è stato da me elaborato ed emanato, si è arrivati a delle percentuali assolutamente incredibili, come un 98% sugli over 80, un oltre 83% sugli over 70, a fronte di un 75% che è la media in questo momento, la media nazionale. E chiaramente questo è frutto di grande applicazione, grande lavoro, ma lasciatemi ringraziare soprattutto i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, l'associazionismo, la Protezione Civile. Devo dire anche la Difesa ha fatto molto la sua parte, ho visto medici e infermieri dell'Esercito, della Marina, a Villafranca c'è l'Aeronautica, quindi questa è una grande sinergia. Qui c'è un hub che è veramente incredibile, strutturato su 2 padiglioni, ed è la sinergia fra la Camera di Commercio di Padova, il Comune di Padova, la Regione Veneto, con anche quel pizzico di scienza, grande scienza che promana da una delle più antiche università del mondo. Qui c'è il rettore, magnifico rettore di Padova, in ambito sanitario, insomma, non devo essere io a magnificare quello che fa Padova nel mondo come facoltà di medicina. Da lunedì i quarantenni, e poi già ci si chiede dopo che si farà? Allora, da lunedì ci sono le prenotazioni dei quarantenni, perché ovviamente per andare avanti nel piano vaccinale ci vuole programmazione. È una grande regione come il Veneto, chiaramente fa molta programmazione e quindi deve avere il respiro lungo. Queste saranno le prenotazioni, probabilmente i primi quarantenni li vedremo verso fine maggio, inizio di giugno come inoculazioni, e poi se a giugno arriveranno le dosi che io penso e stimo, quindi oltre i 20 milioni, si potrà dare respiro alle aziende, andare in parallelo, scendere su tutte le classi, ma soprattutto le classi produttive, perché noi dobbiamo intercettare la ripresa economica che è già in atto. E in questo devo dire il Presidente del Consiglio segue moltissimo l'attività del piano vaccinale in prima persona, e quindi si sta adoperando tantissimo anche sulle big pharma per poter avere quello che ci spetta. In merito alle forniture di vaccino con AstraZeneca, state rivedendo le fasce di età, visto che ci sono ancora molte dosi da smaltire? Allora, come già ho avuto modo di dire, l'autorità regolatoria europea, l'EMA, dice che il vaccino è buono e può andare senza raccomandazioni. Ovviamente sulla base delle osservazioni della farmacovigilanza sugli eventi avversi, l'AIFA ha dato delle raccomandazioni di auspicabilità. Adesso il Comitato Tecnico Scientifico sta facendo ulteriori valutazioni, però sono in atto anche, per ciò che mi riguarda, d'accordo con i Presidenti delle Regioni, dei bilanciamenti in modo da non avere mai magazzino. Voi considerate che fino alla settimana scorsa a livello nazionale su tutti i vaccini noi eravamo al 90% delle somministrazioni, e questa la dice lunga sulla bontà di un piano. Pensi che oggi, nonostante l'afflusso ieri di 2.150.000 Pfizer, siamo a livelli di oltre l'80% con il Veneto che è all'85% ed ha ricevuto le dosi oggi. Ecco.
Senta, il governatore del Veneto Luca Zaia si sente di fare i complimenti per questa gestione del modello Veneto, della sanità? I numeri parlano da soli, assolutamente sì. Io, dagli applausi che riceve andando in giro dappertutto, ritengo che i miei complimenti siano ultronei o superflui, però sicuramente glieli faccio di cuore. Da solo questo hub è capace di fare 10.000 somministrazioni, quindi io sono confidente che quando arriveranno copiosamente i vaccini noi daremo ancora più una svolta. Ho detto maggio, mese di transizione, e giugno dovremo fare la svolta. Generale, mi scusi, E vi ringrazio. le farmacie quando partono i vaccini? Le farmacie ritengo che partiranno a breve, c'è l'accordo fatto con le farmacie, mi pare oltre 530 farmacie hanno aderito in Veneto, quindi appena Johnson avrà dei numeri di scala tali, ritengo che il Presidente stia per dare il via libera. C'è l'assessore alla sanità qui che ha le idee molto chiare su questo, l'abbiamo parlato nell'incontro riservato che abbiamo avuto. Medici di medicina generale e farmacisti saranno la leva in più per fare un ulteriore salto di qualità. Qui mi sembra che oltre 2005 su 3.050 medici di medicina generale hanno aderito, e questo mi conforta molto. Spero che sia una buona pratica che vada a livello nazionale. Grazie ancora. Eccoci qua, quindi il generale Figliuolo si è concesso ai giornalisti anche a Padova, stando al protocollo diffuso ieri dal commissario stesso, dagli uffici del commissario. Questo passaggio non era stato messo in conto, quindi significa che anche... Esatto, significa che è a suo agio, no? Mi verrebbe da dire, Ferdinando. Sì. Questo sì, poi cita molto bene i numeri del Veneto, è la domanda che volevo fare a Pregliasco. Non so quanto lo abbiate sottolineato, ma insomma il confronto è che noi abbiamo vaccinato il 98% degli over 80 e oltre l'83%, mi pare 80%, 85% mi pare degli over 70, e sono cifre non molto lontane, ma con un bel distacco rispetto alla media italiana. Però quello che io volevo chiedere a Pregliasco è proprio su quanto citava lui poco fa, mentre continuiamo a vedere le immagini in diretta da Padova, e ora si sposterà appunto all'ospedale militare e quindi a Verona. Però io ho segnalazioni, non so se il professor Pregliasco su questo ci dà ragione, ma di sicuro una visione scientifica, che i più piccoli adesso, cioè parlo anche dei bambini, pare sviluppino di più i sintomi rispetto a una malattia che era asintomatica nei mesi precedenti. Cioè stiamo mettendo in protezione le fasce più a rischio, scendiamo mano a mano con l'età per la vaccinazione, e ora i più piccoli sviluppano i sintomi di più rispetto a prima. Non so se mi sono spiegato, professore, e se è quello che lei riscontra. Professor Pregliasco. Purtroppo ci sono di mezzo anche le varianti che stanno evidenziando soprattutto la presenza massiva e quasi totale, ormai non è più una variante, è il virus che sta circolando, cioè quello inglese, che ha purtroppo caratteristiche di maggiore contagiosità e di maggior coinvolgimento delle fasce più giovanili, che un tempo erano meno coinvolte, e quindi si vede questo aspetto. C'è una maggior capacità di individuazione dei casi, ma appunto c'è anche un po' una variazione nelle caratteristiche della malattia, quella anche perdita di olfatto, di gusto è meno evidente, ci sono forme anche un po' più variegate, gastrointestinali, fastidi comunque importanti, e quindi davvero la patologia non va sottovalutata e non deve passare un messaggio in questa fase di non coinvolgimento dei giovani nella problematica di prevenzione, perché per tutti, anche per loro, non sappiamo bene quali sono gli eventi e gli effetti su un medio periodo. Il long Covid colpisce il 20% dei malati dopo la guarigione, cioè un protrarsi di effetti negativi, e credo sarà importante pensare anche giusto appunto alla vaccinazione dei giovani, sia per il loro ruolo di diffusori della malattia nelle fasce di età più alte, ma anche proprio per proteggerli comunque da una patologia che in ogni caso non va sottovalutata.
Professore, grazie. Ferdinando, io libererei il professore perché lo abbiamo spremuto per bene. La sua chiarezza è sempre preziosa. Grazie professor Pregliasco, buon lavoro davvero. Arrivederci. Tra l'altro, professor Pregliasco ha fatto un riferimento alla fine ai giovani, ai comportamenti dei giovani, e il sindaco Mario Conte ne sa qualcosa, perché proprio una decina di giorni fa, se non sbaglio, aveva raccontato anche alle nostre telecamere di aver redarguito alcuni giovani che indossavano malamente la mascherina. Questo è un fronte sul quale bisogna puntare, sindaco? Sì, è un fronte sul quale bisogna lavorare tanto, bisogna sensibilizzare questi ragazzi giovani che ovviamente legati alla loro età si sentono la forza di spaccare il mondo e non si rendono conto che in realtà più che mettere in pericolo se stessi rischiano di mettere in pericolo i loro familiari, i loro nonni o le persone anziane che magari possono gravitare attorno a loro, e quindi è fondamentale che ci sia una presa di responsabilità anche da parte loro, e dobbiamo partire da un presupposto, quello che dicevamo prima: siamo tutti consapevoli che forse loro hanno pagato da un punto di vista sociale il costo più caro di questa gestione pandemica, però è altrettanto vero che in questo momento dobbiamo far squadra, dobbiamo tutti quanti rispettare quelle 3 regole che ci siamo imposti, quindi il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina e la sanificazione delle mani, perché è fondamentale che tutti noi ci prendiamo cura di noi stessi e delle persone che ci stanno intorno. I segnali che arrivano dal piano vaccinale sono confortanti, perché, lo diceva anche il presidente Zaia, quelle fasce che sono state vaccinate oggi sono quelle fasce che per fortuna non riscontriamo più all'interno degli ospedali, ma è altrettanto vero che si sta abbassando l'età delle persone che magari stanno manifestando dei sintomi, e quindi dobbiamo tenere alta la guardia, difenderci e non sottovalutare il virus solo semplicemente perché siamo giovani, ma dobbiamo stare particolarmente attenti, perché, come diceva il professor Pregliasco, mi unisco anche ai complimenti perché è davvero piacevole ascoltarlo, dobbiamo stare attenti perché ci sono le varianti che tra l'altro si adattano e adeguano ai nuovi corpi da attaccare, no? E quindi oggi i corpi più protetti sono quelli delle persone magari con qualche anno in più, e i corpi più scoperti sono quelli dei giovani, e quindi il virus tende a mutare e a diventare aggressivo nei confronti di questa fascia di cittadinanza. È fondamentale, secondo me, arrivare e continuare col piano vaccinale per riuscire a coprire anche questa fascia di giovani, in modo tale che anche loro possano tornare a godere della libertà che a quell'età, dai 15 ai 25 anni, è tutto, e lo possono fare in sicurezza. In questo momento però io mi sento francamente di chiedere a loro un appello e un aiuto. Ferdinando. O come far arrabbiare il sindaco? No, la prima domanda è... No, vabbè, dai, scherzo, dai. No, scherzo. Mario, prego, facciamolo arrabbiare. Per essere spesso ospite a Ring, dobbiamo fare che domande. Vabbè, stupidaggine. La primo ragionamento volevo ricordare intanto che, non detto da noi certo, ma il numero 1 dell'AIFA, Giorgio Palù, che era ospite della conferenza stampa di Zaia l'altro giorno, come i vaccini proteggono da tutte le varianti, e lo ha detto molto chiaramente, quindi è un'informazione anche che dobbiamo dare ai nostri telespettatori per rassicurarli. La seconda è se Mario Conte nei giorni scorsi ha telefonato a Zaia e gli ha detto: Presidente, però non mi pare che tra le tappe ci sia il nuovo hub di Treviso per il generale Figliuolo, no? Che fa Venezia, Padova e Verona. Ah beh, ma in realtà io mai come in questi giorni mi sento orgoglioso di essere veneto, no? Tra l'altro approfitto di questa stoccatina di Avarino, che però non mi vede francamente geloso nel vedere i miei colleghi di Venezia e di Padova accogliere il generale Figliuolo. Io sono anzi onorato anche di essere qui, e ringrazio Antena 3 Nord-Est anche per il servizio di informazione che sta svolgendo oggi ed in tutto questo periodo. Io approfitto per ringraziare tutti i colleghi sindaci, perché prima si intravedeva la fascia tricolore dell'amico Sergio Giordani, e credo che anche i sindaci accanto al presidente Zaia abbiano avuto un ruolo davvero straordinariamente importante nella gestione di questa pandemia. Molte volte abbiamo dovuto essere i megafoni di quelle che erano le direttive che arrivavano dal governo piuttosto che dalla regione, e soprattutto spiegarle alle comunità che erano frastornate, in confusione, preoccupate, e quindi è bello vedere le fasce tricolori
accanto oggi al generale, al presidente Zaia, non c'è alcuna invidia, però devo altrettanto dire che l'hub di recente messo in piedi proprio a Villorba, quindi in provincia di Treviso, sta dando dei risultati straordinari da un punto di vista dell'efficienza, perché tutti i cittadini mi segnalano grande puntualità, grande professionalità e un'organizzazione davvero perfetta. Quindi ci saranno altre occasioni, però l'importante è che sia venuto in Veneto, abbia potuto apprezzare la qualità e l'efficienza del Veneto e soprattutto che il piano vaccinale vada davvero avanti nel migliore dei modi. Ferdinando, sei soddisfatto? Sì, no, insomma, beh, dai, ovviamente vediamo il sindaco di Treviso, però volevo tornare su un altro aspetto, l'avevamo citato questa mattina, quindi il sindaco Mario Conte, così come Federica, no? Adesso sono i quarantenni che si vaccinano. Sono quarantenni con ruoli importanti, no? Abbiamo detto, perché rappresentano la propria popolazione, rappresentano la propria città come Mario Conte. Insomma, però adesso il sindaco di Treviso che pensiero fa? Cioè da lunedì lui può prenotare il vaccino e ha passato mesi chiaramente a discutere, a commentare la pandemia, ad invitare gli altri a vaccinarsi, però diciamo l'uomo, il ragazzo, io direi, Mario Conte, che pensiero ha fatto in queste ore? Il ragazzo, sottolineo ragazzo. Il ragazzo Mario in realtà non vede l'ora di poter accedere all'applicazione della Regione Veneto per prenotare quello che è un mio vaccino. Il mio vaccino, inteso che mi metto in coda rispettosamente, ho condiviso quelle che sono state le scelte di prioritarie, quindi prima a intervenire con le persone anziane, le persone con altre patologie e poi a scalare in base all'età, e quindi lunedì molto rispettosamente accederò all'applicazione e prenoterò il mio vaccino. Lo farò serenamente e lo farò tra l'altro convinto che stiamo percorrendo il binario della soluzione. Ormai da 14 mesi tutti noi abbiamo percorso il binario del problema, che si chiamava pandemia, che si chiamava Covid, che si chiamava lockdown, che si chiamava difficoltà economiche, chiusure delle aziende, licenziamenti. Oggi guardiamo con speranza l'altro binario che si chiama piano vaccinale. Quindi io con i miei 41 anni lunedì accederò all'applicazione e molto rispettosamente mi metterò in coda per avere il vaccino che mi spetta e che non vedo l'ora francamente di poter fare. Lo faccio convintamente perché ho deciso di fidarmi della scienza, questo ci tengo a dirlo, ma rispetto anche quelle persone che faranno delle scelte diverse, perché ricordo che il vaccino è volontario, no? E quindi ognuno deve fare quello che si sente. La speranza francamente è che quante più persone decidano di fidarsi della scienza e decidano quindi di vaccinarsi. Ferdinando, io direi di liberare anche il sindaco perché deve andare. Non so se hai... Sta parlando Flora, tra l'altro. Sta parlando Flora. Vediamo se riusciamo. Allora intanto ringrazio il sindaco di Treviso, presidente dell'ANCI del Veneto. Grazie a voi, davvero grazie per il servizio che avete svolto oggi, perché guardate è importante per i cittadini essere informati e far vedere che le cose funzionano, perché troppe volte manca la fiducia nei confronti delle istituzioni e credo che sia giusto che chi magari è a casa e non ha la possibilità di conoscere come stanno andando le cose, è giusto che sappiano che in Veneto le cose funzionano e funzionano bene, e ci viene riconosciuto anche dal commissario del Ministero. Quindi grazie, perché oggi avete messo in campo davvero tanti colleghi, tanti giornalisti, tanti professionisti, più tutti i tecnici che stanno lavorando per questa diretta, e quindi uno sforzo davvero enorme da parte di Antena 3 Nord-Est. Sindaco, grazie. Grazie a voi. A presto quindi a Mario Conte. Sentiamo cosa sta dicendo il direttore generale del BEN. Grazie di cuore. Senta, finalmente questi famosi bollettini iniziano a farci un po' respirare, a stare un po' più tranquilli, finalmente. Sì, stiamo scendendo abbastanza bene. È chiaro che noi vorremmo arrivare proprio a zero nel più breve tempo possibile, però insomma sta andando bene. Insomma, adesso dobbiamo mettercela tutta per fare l'ultimo miglio, arrivare a giugno possibilmente, come dire, a posto, no? Con i dati assolutamente a posto, e questo lo si fa andando a farsi la vaccinazione. Ormai siamo aperti praticamente quasi a tutti, e soprattutto mantenendo un alto senso civico, un alto senso di responsabilità. Grazie direttore.
Questo quindi il direttore generale della sanità padovana. Facciamo così, abbiamo un tassativo, poi ci colleghiamo con Roma con il ministro D'Incà. A fra pochissimo. Presidente, allora com'è andata questa visita con il generale Figliuolo? Direi ottimamente, a parte il mio buon rapporto, ottimo rapporto con il generale Figliuolo. Bene, perché ha avuto un modo di anche verificare cosa significhi Veneto, cosa significhi organizzazione, quindi il mio ringraziamento alle 1300 persone che ogni giorno nei 60 centri vaccinali del Veneto sono lì schierati per le vaccinazioni. Noi siamo i primi in Italia per vaccinazioni, l'ho detto anche il generale, è frutto del grande lavoro organizzativo e ovviamente operativo che abbiamo messo in piedi. Un modello Veneto dunque esportabile, insomma Figliuolo può aver preso molti spunti oggi dalla visita sia al padiglione dell'Expo ma anche qui a Padova, che insomma è uno dei più grandi centri a livello nazionale. Infatti lo ha detto, nel senso che ha detto che questo è assolutamente un modello, anzi ringraziamo per i complimenti e devo dire che comunque i numeri parlano da sé, nel senso che noi riusciamo veramente con una macchina con i motori a minimo a fare circa 40.000 inoculazioni al giorno, quindi dosi al giorno di vaccino, ma se ci dessero più vaccini a 80-100.000 ci arriviamo senza problemi. Questo ne è un esempio, sono 60 le linee potenzialmente attivabili qui solo a Padova. Sì, però vedete che non c'è caos e questo è dimostrazione di buona organizzazione, ottima organizzazione e dall'altro che ci mancano vaccini. Ecco, su questo però il generale Figliuolo ha aperto un po' di spiragli, nel senso sono in arrivo nuove dosi, soprattutto di vaccino Pfizer, quindi si può accelerare e già ha detto verso fine maggio potrebbero iniziare effettivamente le vaccinazioni ai quarantenni. Noi le inizieremo un po' prima sicuramente perché abbiamo già qualche slot libero. Noi tutto quello che abbiamo in magazzino lo inoculiamo perché siamo convinti del fatto che fatta la vaccinazione si evita il problema ospedaliero. Lo abbiamo già dimostrato facendo di fatto crollare l'ospedalizzazione ad esempio degli over 80 e degli over 70. Cioè se tu vaccini quella classe di età non la vedi più in ospedale. Ecco, c'è però ancora qualche incertezza, soprattutto fascia 60, sui sessantenni, vediamo anche qui con le prenotazioni. No, lei più volte ha fatto appelli proprio alla... Ma guardi, io l'appello che faccio oggi a tutti è questo, dai prossimi giorni apriremo i 40-49. Chi ha deciso di vaccinarsi e oggi ha più di 50 anni, gli conviene prendere e fissarsi direttamente la vaccinazione, andare in una farmacia e gliela fissano, perché con questa modalità avranno un vantaggio di non finire in coda in un mare magnum, perché nel momento in cui apriremo ovviamente ai quarantenni dai 40 ai 49 anni apriamo un target che ha 742.000 iscritti in Veneto, quindi vuol dire che 742.000 persone andranno a ingolfare i centri vaccinali. Quindi chi ha già deciso di vaccinarsi e ancora non si è iscritto sopra i 50 anni lo faccia subito in queste ore, perché poi rischia veramente di finire in coda. Chi però ha fatto il vaccino all'inizio può avere già un abbassamento di anticorpi. Lei prima parlava di un possibile studio per capire quanto dureranno gli effetti del vaccino sulle persone, anche per tarare un po' il futuro della campagna vaccinale. Bisogna fare uno studio serio, visto e considerato che fino ad ora abbiamo letto studi scientifici fatti con popolazioni ridotte. Adesso abbiamo una bella popolazione vaccinata, si fa uno studio sierologico, cioè si fa il prelievo del sangue e si vede qual è il titolo anticorpale e quanto dura. Grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti e grazie per averci seguito. Queste le dichiarazioni, la reazione a caldo del governatore Zaia. Il commissario Figliuolo si sta dirigendo in questi minuti verso l'ospedale militare di Padova, ma se non sbaglio è collegato con noi, ecco adesso lo vedo, perfetto, lo saluto e lo ringrazio, il ministro bellunese, sottolineo perché va sottolineato, Federico D'Incà, ministro ai rapporti con il Parlamento. Buongiorno ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito.
Questa è una giornata importante per il Veneto. Figliuolo sta facendo il check alla campagna vaccinale, ha detto anche delle cose molto importanti, ha confermato il via alla campagna vaccinale per gli over 40, si è poi soffermato anche sulla questione di Pfizer, sull'intervallo occorrente fra prima e seconda dose. Sono state parole molto attese quelle di Figliuolo. Qual è la sua reazione a caldo, Ministro? Ho parlato con il generale Figliuolo nella giornata di ieri, ci siamo confrontati sui tempi diciamo, delle vaccinazioni. Lui chiaramente si è espresso perché possiamo arrivare già a luglio, insomma, avendo vaccinato una buona parte della popolazione del nostro paese, finalmente cercando di raggiungere appunto per settembre, diciamo, l'immunità di gregge. Il mio invito è per tutte le persone che in qualche maniera ad oggi magari guarderanno i dati tra 20 giorni, 10 giorni e magari si accorgeranno che avremo finalmente raggiunto una bassa mortalità nel nostro paese e dei casi in diminuzione. Ebbene, anche se avremo questa possibilità di osservare una diminuzione dei casi, io invito tutte le persone a fare un passo in avanti e a vaccinarsi quando sarà la propria ora. Dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge e questo si fa raggiungendo una quota della popolazione pari al 70%, quindi immaginiamo, tolti i nostri bambini, i nostri giovani, ma è una quota molto molto importante. Per far questo ci vuole veramente un senso di comunità e questo passa perché tutti quanti, quando sarà proprio ora, e io per primo dalla prossima settimana, visto che ho 45 anni, si iscrivono sulle piattaforme apposite, facciano un passo in avanti e quindi concludono il proprio ciclo di vaccinazione. Quindi anche lei si vaccinerà, immagino, al Vax Point di Sedico, più o meno? Beh, quello che dove mi diranno a Belluno, spero nella giornata o del lunedì o del venerdì di avere questa possibilità nelle prossime settimane di iscrivermi come tutti quanti attraverso le piattaforme e di vaccinarmi nel più breve tempo possibile. Io ho la fortuna di avere mio padre e mia madre vaccinati, mia suocera vaccinata e devo dire che in qualche maniera ho tirato un sospiro di sollievo quando ho visto i miei genitori vaccinati, perché in qualche maniera loro che sono in quella fascia di età a rischio, quelli sopra i 70 anni in particolar modo, insomma, sappiamo che la mortalità è del 95% per gli over 65, sapere che sono vaccinati a me ha dato veramente un sollievo. E adesso tocca a me, perché anch'io, avendo, insomma, girando per le aule parlamentari, Camera e Senato, incontrando molte persone, credo di essere uno dei possibili soggetti chiaramente a rischio, perché vediamo persone, ma lo sono tutti i cittadini del nostro paese, anche quelle giovani che incontrano altre persone, e andando verso una riapertura sempre maggiore delle attività, fortunatamente degli incontri, della socialità, rischiamo tutti quanti di diventare portatori della malattia. Quindi ci vuole veramente un senso di comunità in questo momento e una vaccinazione collettiva. Ecco, Ministro, lei ha utilizzato una delle parole magiche in questo periodo, aperture e riaperture. Gli occhi delle categorie produttive economiche non solo sono puntati alla cabina di regia di lunedì 17. In quale direzione stiamo andando e come giudica questo dibattito tra aperturisti e chiusuristi? E lei da che parte si schiera? Ma io penso che ci sia molta polemica politica per prendere un punto in più nei sondaggi e chi mette una bandierina sulle riaperture. Qua l'unica cosa che ci può guidare è, diciamo, l'aspetto tecnico-scientifico, in modo tale da non trovarci ad allentare troppo le misure e poi trovarci a dover chiudere magari a giugno perché i numeri si alzano. Quindi ci vuole, diciamo, la giusta modalità e mi sembra che l'interpretazione fatta dal Presidente Draghi sia quella corretta, cioè di un'apertura, sì, una verifica con i dati scientifici il 17, quindi andiamo avanti sempre con maggiore riaperture, ma anche con una certa prudenza, perché ritornare a chiudere tutto sarebbe impensabile per un paese come il nostro, che sta vivendo anche in qualche maniera un trend economico favorevole. I dati ci danno in miglioramento anche rispetto ad altri paesi europei come la Germania, probabilmente abbiamo una ripresa più forte della Germania nei prossimi mesi, quindi è da cavalcare nella giusta misura sia l'entusiasmo per l'apertura sia anche una prudenza per non doverla spegnere, quindi ci vuole il bilancino, ma mi sembra che su questo il Presidente Draghi abbia le idee molto chiare. In questo momento qual è la linea politica che sta prevalendo? Quella del centrodestra di governo o quella del centrosinistra con 5 Stelle? Chi sta ascoltando di più in questo momento Draghi?
Ma io credo che da quello che vedo Draghi in questo momento sta ascoltando i suoi tecnici di riferimento e poi si confronta praticamente quotidianamente con tutte le forze politiche e cerca di trovare una quadra all'interno di una maggioranza che ha un perimetro molto ampio. Io certe volte mi trovo a dover confrontarmi anche, insomma, in maniera anche abbastanza dura all'interno della maggioranza, ma almeno lo si fa, insomma, guardandosi in faccia e cercando comunque sempre una soluzione. Quello che credo in questo momento è che ci voglia molta responsabilità, e le parole del Presidente Mattarella nella giornata, insomma, in cui ieri ha incontrato il Presidente della Camera e del Senato vanno in questa direzione. Ricordiamoci sempre che affrontiamo un momento delicatissimo della vita del nostro Paese, c'è da mettere a terra i soldi del PNRR, mettere a terra le riforme del processo civile, penale, semplificazione, concorrenza, che da tanti anni aspettiamo. Occorre farlo togliendosi un po' di, come posso dire, di bandierine proprie e mettendo, insomma, la bandiera del nostro Paese nel posto più in alto, insomma, all'interno di ogni singolo movimento o partito che sia. PNRR, questo recovery plan all'italiana, quanto porterà sul territorio veneto e sulla montagna bellunese che lei ben conosce? Quali saranno i tempi, Ministro? Ma i tempi sono quelli della politica più che altro, di quanto noi riusciamo a mettere a terra questi soldi, quindi i tempi sono che già la prima parte di queste risorse possono arrivare nel 2021 e poi da qui al 2026. Oltre, come sapete, 192-191 miliardi del PNRR, vi sono i 31,7 miliardi del fondone che è in questo momento presente al Senato, che è un ulteriore decreto all'interno del quale ad esempio c'è la tratta tra Verona e Padova dell'alta velocità, ma quindi sono anche norme che riguardano le aziende, l'istruzione, la cultura, la ricerca, la sanità territoriale. È anche certe volte difficile quantificare dove arriveranno perfettamente, ma l'importante è che noi siamo pronti a mettere a terra questi progetti nel minor tempo possibile, e questo lo si fa quando tutti remano dalla stessa parte, perché quando inizia a avere un distinguo, perché la regione, il comune, a livello nazionale e poi all'interno i partiti, così non si va da nessuna parte. O si ha un'idea chiara che bisogna andare avanti in maniera unita, altrimenti si rischia di fare male al Paese. Quindi reputo importante che i cittadini in questo momento chiedano unità e quindi che poi diano merito alle forze politiche che stanno facendo un grande passo unitario in questo momento, perché non si può soltanto che ringraziare chi si prende la responsabilità di un peso così grande. Guardi, la mia forza politica ha affrontato, insomma, il Movimento 5 Stelle, sia il governo Conte 1, il Conte 2, il governo Draghi, cercando di portare questa responsabilità in proprio, e credo che lo stia facendo nel migliore dei modi. Del 5 Stelle è il vice ministro Morelli, che ha la delega alle Olimpiadi di Cortina, Milano-Cortina 2026. Martedì lo abbiamo visto a Verona, qui intanto vediamo, ecco, Figliuolo è arrivato al centro militare di Padova. Nei giorni scorsi appunto c'è stato questo incontro a Verona sulle Olimpiadi. È giusta la strada del commissario, un commissario anche per le Olimpiadi, quindi non solo per la pandemia? Ma prima di tutto Morelli è della Lega, questo per correggere una piccola imprecisione, ma io no, non sono problema. L'importante secondo me, oltre ai commissari, è che questo Paese dovrebbe fare a meno dei commissari. Cioè, dovrebbe funzionare tutto senza commissari. Non è che dobbiamo mettere un commissario che per fare il marciapiede. Il problema è questo del nostro Paese. Ci vuole che entriamo su un ordinario fatto di non commissari, ma di opere che vengono fatte in tempi normali a livello europeo. Non si vuole essere i primi della classe, ma neanche gli ultimi. Questo è il tema della semplificazione, già affrontata lo scorso mese di agosto 2020 con un decreto all'interno del governo Conte, e bisogna rafforzarlo adesso nel prossimo decreto semplificazione. Poi se non ci si riesce, chiaramente la via del commissariamento è una via possibile, ma l'abbiamo già vista, insomma, per le opere dei mondiali 2021, e devo dirvi la verità, nel Bellunese abbiamo 3 opere in corso che sono un paio di gallerie e, diciamo, una circonvallazione esterna di un piccolo paese, e dobbiamo ancora iniziare a mettere giù la prima palata con uno scavatore, insomma, ecco. Quindi abbiamo assolutamente da mettere al posto il Paese, che vada oltre i commissari e anche in qualche maniera i facili proclami, insomma. Ci servono le risorse, opere che non siano
diciamo delle cattedrali nel deserto, come abbiamo fatto per i mondiali 2021. Col governo Conte abbiamo messo dentro insomma 1 miliardo di euro per le opere infrastrutturali. Occorre aggiungere delle altre risorse per le Olimpiadi del Milano Cortina del 2026 e poi occorre correre, perché le Olimpiadi per arrivare al 2026 sono dietro l'angolo e c'è da mettere a terra sia il recovery plan che anche le risorse appunto per le Olimpiadi. Ferdinando Avarino, hai una domanda per il Ministro D'Incà? Ho un paio di quesiti per il Ministro che saluto e ringrazio. Buongiorno Ministro. Allora, il primo è, forse pochi sanno, diciamo, quello dei rapporti con il Parlamento è uno dei ministeri più delicati. Cioè, volevo capire, adesso la metto giù con ironia, ma il livello di gastrite se è cambiato dal governo Conte al governo Draghi perché per il Ministro D'Incà, perché gestire gli equilibri, mettere in Parlamento poi, declinare le decisioni, gestire le tensioni che inevitabilmente ci sono. Immaginiamo, ipotizziamo che con un governo con molte forze politiche al proprio interno possa essere più leggero. Non è quello che ci sembra di intuire dal dibattito a volte o dalle pretese di un centrodestra che spinge per le riaperture e, come lei dice, si vorrebbe intestare forse le stesse aperture. Ma che differenza ci può svelare, diciamo, nel suo ruolo, nella difficoltà del suo ruolo tra i due governi? Beh, sai Avarino, intanto ti saluto, è un piacere vederti. Io ho la grande fortuna che ho avuto una nonna, te la racconto, ve la racconto, questa era del 1912 e mi ha insegnato fin da bambino che bisogna sempre dormire e sempre mangiare, qualsiasi cosa succeda, e quindi la gastrite non me la faccio sicuramente venire. Dall'altra parte però non posso non dirvi che vi sono delle tensioni che sono anche superiori rispetto a quello del governo Conte, perché il perimetro è molto ampio e le differenze si sentono e si vedono, ma sta di fatto insomma che anche se serve alzando la voce, perché chiaramente nella moderazione anche i moderati devono alzare la voce per farsi rispettare e per rispettare le responsabilità di ogni parte politica, credo che dobbiamo in qualche maniera ricordarci che se abbiamo fatto un passo in avanti questo governo Draghi è perché dobbiamo cambiare il paese, e quindi quello che in questo momento ci porta a fare un lavoro comune, e ieri l'abbiamo dimostrato preparando per oggi un ordine del giorno per le riaperture come maggioranza al Senato. Credo che sia questo, diciamo, l'iter più importante. Poi faccio riferimento anch'io a alcune forze politiche, ma anche alcuni leader, mi viene in mente Matteo Salvini, in qualche maniera io sempre ricordarsi che c'è un lavoro parlamentare, c'è una comunicazione esterna, non bisogna fare confusione ai cittadini. Quello che io temo e che vedo è che in qualche maniera per piantare una bandierina, come ho detto prima, si possa in certi momenti prendere comunicazioni esterne troppo forti in una direzione oppure nell'altra, e questo chiaramente porta semplicemente divisione e anche spavento all'interno della cittadinanza e tantissima confusione. Quindi quello che sto cercando di poter fare è di mettere al centro i provvedimenti governativi in questo caso, ma anche non soltanto, anche le leggi delega, il processo civile, il processo penale, e che abbiano una percorrenza veloce all'interno delle aule parlamentari nel pieno senso della responsabilità indicata dal Presidente Mattarella. Senta Ministro, c'è un tema, lei lo conosce molto bene perché fu celeberrima, diciamo, una sua scena durante una partecipazione a Ring, quando stracciò, si ricorda le osservazioni, le contestazioni da parte di alcune regioni del sud, mi pare, non ricordo nemmeno più di chi, credo un suo collega senatore grillino che contestava l'autonomia del Veneto. Ricorda, lei stracciò quel foglio a Ring per dire: di queste osservazioni, queste critiche non ci interessa nulla, noi sull'autonomia andiamo avanti. Eppure ecco, quel 1299 che c'è lì su indica quanto tempo è passato. Ecco, non è il governo Draghi, lo abbiamo dimenticato, diciamo, un po' questo tema, lo chiede qualche telespettatore con forza, qualcun altro con un po' più di timidezza, cioè è passato un po' in cavalleria e non sarà questo governo ad affrontarlo, nemmeno sfruttare. Straordinaria la regia, manco l'avessimo fatto apposta. Eccola qua la scena. Ad affrontarlo con il PNRR e tantomeno, diciamo, con altri propri provvedimenti. Lei cosa dice? Ma adesso guarda, questa domanda forse dovreste rivolgerla, credo, forse alla Lega, che fa parte di questo governo, insomma, che hanno fatto di quel tema forse
diciamo quelli che hanno maggiormente spinto nel corso del tempo anche a livello veneto, e poi ognuno prenderemo le decisioni comuni. Se un percorso, io non vedo in questo momento che nessuno stia affrontando il tema, diciamo, dell'autonomia a livello locale, ma probabilmente perché c'è il tema della pandemia a livello locale che è molto più pesante, e devo dire che forse anche la nostra conoscenza di alcune materie, appunto quelle su, diciamo, la divisione, diciamo, la materie autonome a livello locale, forse qualcosa va anche soppesato, diciamo, dopo questa malattia, e mi faccio riferimento in particolar modo al tema della sanità. Abbiamo scoperto, insomma, che a livello nazionale vi sono alcune sanità, alcuni modelli territoriali che hanno funzionato, altri non hanno funzionato. Faccio riferimento al modello lombardo o al modello calabrese, che sembrano così distanti anche sotto il profilo geografico, ma entrambi hanno funzionato poco durante la prima fase e anche, diciamo, nella fase centrale. Per cui probabilmente in Italia dovremmo adottare non 21 sistemi sanitari diversi, ma adottarne 2, 3, 4 modelli che possono essere quello del Veneto, dell'Emilia Romagna o di qualche altra regione che ha retto particolarmente bene l'urto. Sotto queste cose qua dovremmo cercare di fare una discussione politica vera e che ci porti a migliorare quello che interessa al cittadino, che poi è al servizio del territorio, meglio se è dato attraverso, diciamo, un rapporto di distanza, diciamo, tra l'organo decisorio e il cittadino il più breve possibile. Però penso che questa pandemia abbia cambiato i rapporti tra il nostro paese e l'Europa, e anche su alcune tematiche che sono legate oggigiorno alle materie concorrenti o alle materie per definizione che vanno alle singole regioni, perché è diverso il modo come ogni singola regione ha trattato, ad esempio, il tema della sanità. Allora, Ferdinando, sei soddisfatto? Ti vedo. No, avrei altre 100 domande per il Ministro, ma comunque, diciamo, anche so che deve andare. È in questo governo spinge per l'autonomia, è chiarissimo. Ho inteso molto bene però vorrei vederti, Avarino, fare questa domanda anche agli amici della Lega, insomma, che sono al governo con noi e che sinceramente non vedo insomma parlare nessuno di questo tema. Però comunque, ad ogni modo, io direi che i 2 temi principali in questo momento, insomma, ce lo possiamo anche dire. Il primo tema è la vaccinazione di massa dei nostri concittadini, che devono arrivare alle fiale in tempo breve, e vedere, insomma, che riusciamo a vaccinare 100.000 persone in Veneto, 1 milione di persone nel nostro paese. E dall'altra parte, secondo me, il tema del PNRR. La grande sfida è fare gli investimenti da qua al 2026. Vedrai che se riusciamo a fare questo grande passo in avanti con le riforme strutturali, anche civile, penale, concorrenza, semplificazione, otterremo un paese molto molto diverso, molto più veloce, molto più capace di resistere a livello internazionale alle altre economie, riportandoci anche all'interno di quel gruppo di paesi guida al mondo di cui noi siamo in questo momento, sia ancora, diciamo, nella parte più avanzata, ma forse in seconda fascia. Perfetto, Ministro, grazie davvero. Tra l'altro, prima abbiamo parlato di Olimpiadi, Malagò è stato rieletto presidente del CONI, sono arrivati anche i complimenti adesso di Luca Zaia. Anche questa è una partita, ma ci sarà modo di approfondire anche i temi legati alle Olimpiadi e alla gestione dello sport e quant'altro, e delle infrastrutture, soprattutto nella parte alta del Veneto. Grazie al Ministro Federico D'Incà, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Ministro. Grazie. Ferdinando, il nostro viaggio, il viaggio di Valentina Visentin, Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto prosegue, figliuolo che è all'ospedale militare, abbiamo mostrato le immagini, dopo ritorneremo a collegarci con Padova. Ti chiedo una sintesi prima di andare in pubblicità, Ferdinando. Come ti sembra questa giornata? Mi sembra positiva, mi sembra che si possa tracciare un bilancio positivo, i toni sono distesi, la collaborazione mi sembra molto, molto ampia. Diciamo che, sapete, il generale Figliuolo è un generale di corpo d'armata, quindi è un Veneto a 3 stelle, allora. Non c'entrano quelle dei grillini, evidentemente. Quello che viene a certificare il commissario l'emergenza Covid generale Figliuolo è
di un Veneto che è un'eccellenza, lo ha citato lui nei numeri, non c'entra nulla, abbiamo già detto più volte questa mattina, non ci interessa una lettura politica, una contestazione, una commissione d'inchiesta che su quello che è successo è bene ci sia e ci si confronti nella sede del Consiglio regionale, se la politica appunto lo vorrà. Ma il tema è che oggi stiamo correndo come dei matti e questo è un dato fondamentale, certificato, ripeto ancora una volta, dal generale Figliuolo, che ha citato bene a memoria in ogni appuntamento, credo che lo farà anche a Verona, a questo punto la nostra leadership di certo in 3 cose almeno: l'aver vaccinato più over 80 di tutti, più over 70 di tutti, e essere tra i primi per quanto riguarda i fragili, ed essere ancora tra i primi nelle regioni, se non i primi, a utilizzare le dosi distribuite. Quindi ogni dose che arriva praticamente viene inoculata. Questi sono dati certificati dallo stesso generale Figliuolo e che sono fondamentali. Ultimo aspetto: la colonna sonora, lo diceva bene Ilaria Marchiori poco fa, di questa giornata è quel beep beep che continuavamo a sentire, che non è più quello delle terapie intensive e che tu conosci bene, Cristian, per aver raccontato in un lungo reportage molto toccante che cosa volesse dire stare lì dentro. Oggi il beep beep è quello costante dei numeri che vengono chiamati in sequenza per vaccinare nuove persone nei nostri hub e centri vaccinali. Ferdinando, grazie mille, libero anche te. Grazie a voi, buon lavoro. Davvero per tutti gli spunti. Grazie Ferdinando. Allora, qualche istante di pubblicità, prima però vediamo insieme le previsioni del tempo per le prossime ore, poi torniamo a collegarci con Padova e con la nostra Valentina Visentin. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Prevale una circolazione instabile sul nostro territorio, dominato dalle piogge in questa seconda settimana di maggio, ma vediamo il dettaglio di giovedì 13. Sul Veneto situazione variabile, come possiamo vedere dalla cartina sarà un'altra giornata incerta, con spazi di sereno anche significativi fino al mattino, ma anche degli addensamenti nuvolosi, soprattutto a partire dalle ore centrali e con qualche precipitazione a carattere sparso, locali rovesci e temporali. Temperature stazionarie minime tra 8 e 11 gradi, valori massimi invece tra i 17 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti avremo un'alternanza di momenti soleggiati con altri un po' più perturbati dove avremo anche dei rovesci. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà più asciutto e soleggiato al mattino, a seguire anche qui qualche temporale. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rientriamo in diretta per proseguire con il nostro racconto di questa giornata importante per il Veneto, perché è in sopralluogo nei diversi hub vaccinali sulla direttrice Venezia-Verona il commissario Figliuolo. Ha parlato in 2 occasioni, ha parlato al Pala Expo di Marghera e poco fa, ve lo abbiamo trasmesso in diretta, anche all'esterno della fiera di Padova. Ma torniamo a collegarci con Padova, torniamo a collegarci con la nostra Valentina Visentin, che con Nicoletta Rizzetto, se non sbaglio, si trova all'ospedale militare. Valentina.
Sì, siamo all'ex ospedale militare di Padova, punto finale della visita del commissario, il generale Figliuolo, che ha voluto passare, dopo aver visitato il padiglione 6 e il padiglione 8 della fiera, ha voluto passare anche qui al punto vaccinale allestito dall'esercito, dove sono operative 6 linee vaccinali e si viaggia su un numero di 300, massimo 500 vaccinazioni al giorno. C'è stato un breve incontro con il colonnello Garofalo, che gestisce il punto vaccinale qui dove mi trovo. Ora Figliuolo, dopo aver concluso questa parte padovana della sua visita, è a pranzo, una breve pausa prima di ripartire per Verona, dove è atteso questo pomeriggio per l'ultima tappa veneta del suo sopralluogo nei principali centri vaccinali della nostra regione. Entusiasta le sue parole, dopo aver visitato la fiera, ha capito il grande potenziale che è stato messo in piedi dalla regione Veneto e ha assicurato, lo avete sentito dall'ultima parte del suo punto stampa padovano, l'arrivo di forniture importanti, soprattutto di vaccino Pfizer. Ha confermato appunto che da lunedì è possibile la prenotazione per gli over 40, si dovrebbe partire fine maggio, primi di giugno, ma il governatore Zaia, lo avete sentito dalla nostra diretta, ha detto che forse è già possibile in Veneto anticipare la partenza per la fascia dei quarantenni. Insomma, buone notizie per questa accelerata della campagna vaccinale, soprattutto di questo modello veneto che secondo Figliuolo potrebbe essere esportabile nel paese. Quindi è stata una giornata, non è ancora conclusa ovviamente, possiamo dire positiva, finalmente vediamo quella famosa luce in fondo al tunnel, Valentina. Sì, assolutamente sì, insomma abbiamo visto pareri molto favorevoli per questo padiglione, anche soprattutto per quanto riguarda, io ti parlo del padiglione della fiera, del 6 e dell'8, abbiamo sentito commenti molto positivi sull'andamento di questa campagna di vaccinazione che si spera possa incrementare, visto che abbiamo un potenziale di linee vaccinali che è ben superiore di quelle che sono attualmente attive, e quindi la promessa che ci potrebbe essere quanto prima un'accelerazione viste le nuove forniture di vaccino in arrivo. Ecco, e quindi adesso diciamo è un momento e poi, se mi sentite ancora, ha parlato anche alla fine. Sì, alla fine del suo punto stampa, se avete sentito, il generale Figliuolo ha anche fatto un attimo brevemente il punto sulla situazione delle farmacie, che presto, soprattutto se arrivano forniture di Johnson, potrebbero iniziare anche loro a somministrare il vaccino. Valentina, grazie mille, grazie davvero, grazie a te e a Nicoletta Rizzetto per tutti questi aggiornamenti dal fronte padovano. Quindi il generale Figliuolo si sta rifocillando, verrebbe da dire rancio alpino per lui, poi partirà alla volta di Verona, ma i concetti fondamentali sono stati in qualche modo dati e ripetuti anche più di una volta, sia a Marghera che a Padova. Quindi questa è la situazione, mentre ve lo ricordo la campagna vaccinale in Veneto segna un totale di 2.156.354 dosi somministrate. Questo è il report di giornata diffuso in contemporanea con l'arrivo del generale Figliuolo in Veneto. Adesso per noi c'è qualche altro istante di pubblicità, dopo ritorniamo per tutti gli aggiornamenti anche di cronaca fra poco. Di nuovo in studio, siamo alle battute conclusive di questa edizione anche per oggi. Vi abbiamo raccontato la visita del generale Figliuolo in Veneto che prosegue e continuerà quindi a Verona, ma ci sono anche fatti eclatanti di cronaca come quello che arriva dalla Marca Trevigiana, dove i carabinieri hanno arrestato 5 giovanissimi, 2 dei quali minorenni di 15 e 16 anni
accusati di essere gli autori di una serie di reati consumati tra il mese di gennaio e febbraio a Casale sul Sile, Preganziole e Mogliano Veneto, fra cui rapine, spaccate e furti di autoveicoli. In particolare i 5 avrebbero rubato un furgone a Preganziole picchiando il proprietario, sottratto la cassa di una pescheria di Casale sul Sile, comune in cui avevano anche preso di mira una tabaccheria, effettuato una spaccata con un mezzo rubato ai danni di un esercizio di casier e rubato in più occasioni biciclette, monopattini e quant'altro. Quindi uno spaccato di gioventù non particolarmente edificante. L'operazione quindi questa mattina, ma ci spiega tutto il tenente dei Carabinieri Andrea Caminiti. Avete fermato una baby gang? Sì, stamattina abbiamo dato esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare emesse dalle autorità giudiziarie di Treviso e Venezia. I carabinieri della compagnia di Treviso, grazie a una meticolosa indagine, sono riusciti a ricostruire gli eventi criminosi commessi dalla banda di ragazzi a partire dai primi mesi di quest'anno. I ragazzi hanno fatto una serie di furti in danno di negozi ed abitazioni, utilizzando delle autovetture rubate, e pian piano avevano aumentato il loro livello, il loro potere criminale, tanto da affinare le loro tecniche, rubare delle autovetture, cambiare le targhe per poter sfuggire alle indagini dei carabinieri. Addirittura in un episodio, subito dopo una spaccata commessa ad Osson di Casier, sono riusciti a sfuggire a una gazzella dei carabinieri che si era messa di traverso per evitare il passaggio. Ragazzini di che anni? I ragazzi sono tutti giovanissimi, 3 sono appena maggiorenni e 2 minorenni. Ragazzini che fra l'altro si riprendevano quello che facevano? Assolutamente sì, i ragazzi si compiacevano delle loro gesta, tanto che abbiamo trovato sui loro dispositivi, sui loro smartphone, dei selfie fatti prima delle scorribande, e addirittura andavano a ricercare gli articoli di stampa che li riguardavano. In un'abitazione avete trovato anche una pistola? Sì, stamattina durante l'esecuzione delle perquisizioni, prima dell'esecuzione della misura, abbiamo trovato riscontro a quelli che erano 17 capi di imputazione perfettamente condivisi dall'autorità giudiziaria. Abbiamo trovato infatti a casa di alcuni indagati una pistola a salve, ma priva del tappo rosso e comunque con i segni distintivi coperti per simulare l'autenticità dell'arma. Così il comandante Andrea Caminiti, intervistato dalla collega Daniela Sizzia. Tra l'altro ci sono anche degli aggiornamenti importanti per la spedizione punitiva di 10 giorni fa in piazza Cima a Conegliano, quelle immagini di un pestaggio violento che ben conosciamo. Sono stati identificati dalla questura altri 9 picchiatori. Come sapete, nei giorni scorsi sono stati anche effettuati 2 DASPO nei confronti dei mandanti. Questa la cronaca, ma ovviamente nel dettaglio entreremo nel corso delle nostre edizioni. Torneremo infatti in diretta come sempre alle 18:30 con l'edizione regionale, poi alle 19 l'edizione di Venezia, alle 19:30 quella di Treviso e Belluno. Chiaramente il fil rouge del nostro racconto sarà la visita del generale Figliuolo in Veneto. Vi abbiamo raccontato in questa lunga diretta iniziata poco dopo le 9:30 i sopralluoghi del commissario per l'emergenza, una penna nera bianca oggi per l'occorrenza, che ha incontrato ovviamente i vertici della sanità regionale, accompagnato dal presidente Zaia, dall'assessore Manuela Lanzarin, dall'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, e poi ovviamente tutti i dirigenti padroni di casa, Edgardo Contato, direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, poi il direttore
Padovano, Giuseppe Del Ben, i sindaci, le pubbliche amministrazioni, i prefetti che sono stati incontrati al padiglione Rama dell'ospedale All'Angelo di Mestre. Figliuolo che ha parlato di modello Veneto, ha di fatto detto che la nostra regione è virtuosa nell'affrontare questa campagna vaccinale, che siamo primi per vaccini nei confronti di over 80 e 70 e che giugno soprattutto sarà il mese della spallata al Covid. Questa l'espressione molto forte e incisiva utilizzata dal commissario Figliuolo. Quindi una visita senza dubbio positiva, possiamo trarre un primo bilancio positivo. Abbiamo avuto tanti ospiti, abbiamo iniziato questo nostro percorso con il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, poi siamo andati a Belluno con Roberto Padrini, il presidente dell'Ascom Federico Capraro, poi è arrivato in studio per commentare a caldo quello che stava succedendo anche il sindaco di Treviso Mario Conte, rappresentante dell'ANCI, il presidente dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, Fabrizio Pregliasco, il nostro virologo, e da ultimo il ministro Federico D'Incà. Con il vice direttore Ferdinando Avarino abbiamo sottolineato i passaggi fondamentali di questa giornata che per l'appunto continua e che continueremo ovviamente a seguire e di cui vi daremo conto nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Saluto e ringrazio dalla regia Luca Zampieri, Italo Morao e Andrea Basso, che oggi veramente hanno fatto i salti mortali, non è stato facile coordinare il tutto. Saluto e ringrazio tutti i colleghi che hanno reso possibile questa diretta, non li cito tutti perché ovviamente il rischio è quello di dimenticarsi sempre qualcuno. Rientriamo in diretta alle 18:30, grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.